viaggi di Gulliver. Un classico senza tempo della letteratura mondiale, tra avventura, satira e immaginazione. In questa straordinaria opera di Jonathan Swift segui i sorprendenti viaggi di Lemuel Gulliver attraverso terre lontane e misteriose, dove incontrerà popoli singolari, civiltà sorprendenti e realtà capaci di mettere in discussione ogni certezza. Un racconto affascinante che continua a incantare lettori e ascoltatori di ogni epoca. Per una migliore esperienza di ascolto, questo audiolibro è stato suddiviso in 3 parti pubblicate in altrettanti video. Voce narrante Serafino Balduzzi, Liber. Edizione YouTube a cura di Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri. Buon ascolto. Introduzione di Aldo Valori. Swift e Gulliver. Bisogna accostarsi a Jonathan Swift con l'animo ben disposto e compenetrato dall'onore che il gigante ci concede. Simile a uno di quei brobdingnaghesi alti come campanili, tranquilli e freddi per la stessa coscienza della loro forza, egli acconsentirà a prenderci con garbo fra il pollice e l'indice per innalzarci fino all'altezza del suo viso, e noi potremo allora contemplare quell'immane fisionomia, resa brutta dalla sua stessa vastità e tormentata dall'abitudine di vedere gli uomini e le cose troppo dall'alto. Lo vedremo spesso ridere e rideremo con lui, ma di qua al riso, lo spalancarsi di quella bocca grande come un forno che scopre dei denti lunghi un braccio, la smorfia di quei boscosi sopraccigli e l'ammiccare di quegli occhi simili a lucidi specchi crudeli ci muovono a un'ilarità convulsa che pare diletto ed è piuttosto paura. Il gigante che sghignazza ha sempre qualcosa dell'orco che pregusta il sapore delle nostre carni. I suoi lazzi mettono i brividi, la sua allegria ci fa sentire tutta la pochezza della nostra persona. Bisogna desiderare, pur avvampando di vergogna, che egli si diverta ancora alle nostre spalle, perché quando diventerà serio, chi gli impedirà di divorarci? Così concepisco il Swift, il colosso di quel tetro umorismo irlandese che ha radici tra le più basse e strazianti miserie sociali e si innalza fino alla critica dell'intera esistenza umana, che è al tempo stesso pratico e filosofico, che serve alla politica di un breve periodo e si nutre dell'eterno problema dell'universo, di quell'arte che nasce dal pamphlet giornaliero e caduco, per distendersi nel capolavoro durevole come il genio, che, destinata a trafiggere un ministro disonesto, un governo non curante e soverchiatore, si sublima nella sintesi spietata di tutte le critiche che l'umanità possa fare a se stessa, comprendendo ideali e costumi, sovrani e sudditi, ministri e favoriti, governi e governati, aristocrazia e popolo, poveri e ricchi, uomini e donne, defunti e viventi, e non risparmiando neppure i nascituri, ai quali trasmette l'eredità di un dubbio atroce espresso da un ghigno irresistibile. Chi non ha mai sentito e non è mai stato capace di sentire questo dubbio fondamentale sul valore della vita e sulla dignità dell'umana natura? Chi ha sempre navigato in un mare lateo di ottimismo e trovato che il mondo merita di essere preso molto sul serio, non per quello che ha di misterioso e di drammatico, ma per quel tanto di godimento e di soddisfazioncella che concede ai faciloni e ai piccoli ambiziosi. Chi ha per nascita l'epidermide corazzata di pregiudizi e fasciata di goffo buonsenso. Chi tiene anzitutto ad essere una persona ben educata, cauta, saggia. Chi ha degli idoli e dei rispetti umani. Chi non si è sentito talora pronto a discutere sulle cose più certe, a irridere alle cose in apparenza più sacre,
a soffermarsi sui fatti più bassi e sconci, e pur necessari. Chi rifugge dai sapori aspri e dai cattivi odori, non per finezza, ma per timidità di gusto, costui può fare a meno di leggere questo libro. Avrà esso molti lettori? Il pubblico italiano, apprestandosi a leggere e a comprendere il Gulliver, adempie un dovere imprescindibile non tanto verso il grande uomo che lo scrisse, egli non ne ha bisogno, quanto verso la propria cultura. È straordinario e vergognoso per tutti noi che un'opera così importante e impressionante, uno dei miracoli dell'arte di tutti i paesi, uno di quei libri che possono dirsi veramente cardinali per il pensiero umano, sia sempre stato così poco e così male conosciuto e così grottescamente interpretato in Italia. L'asinità degli editori e del pubblico è stata fino ad oggi tale che il Gulliver ha potuto passare per un libro da bambini, per un romanzetto fantasioso e innocuo, fondato sopra una simpatica trovata, priva di profondità e di secondi fini. Non solo, ma esso, nelle sue misere traduzioni italiane, venne sempre sconciamente castrato e dimezzato, tanto che da quel grosso volume che è, si trasformava in uno smilzo libretto. L'ultima parte, la più significativa, veniva addirittura soppressa, e dappertutto larghi tagli asportavano quanto v'era di più forte e di più bello, per rendere l'insieme adatto ai palati e agli occhi innocenti dei fanciulli. Questo trucco, che si è perpetrato fino ad oggi a danno di un autentico capolavoro, doveva cessare ed è cessato. E io spero che ormai questo libro immortale, presentato ai lettori italiani con dignità e coscienza da uno dei nostri migliori editori, prenderà il posto che gli spetta nella biblioteca di tutte le persone intelligenti, vicino ai poemi omerici, alla commedia, ai drammi di Shakespeare, fra il Don Chisciotte e i Promessi Sposi. L'autore. Bisogna conoscerlo per capire l'opera. Il Swift è una delle più potenti figure della storia politica e letteraria inglese, come una delle più strane e drammatiche dell'arte universale. La sua tragedia è triplice, perché involge il maschio, il cittadino, il filosofo. Essa si snoda in pochi atti lunghi come tutta una vita. Oscilla tra l'alcova e la corte, fra la bottega del libraio e la piazza, fra i rumori della folla e i silenzi di una parrocchia romita. E rompe da una parte con gli sfoghi più violenti e le più aspre diatribe, e si vela dall'altra in un mistero pieno di doloroso pudore. Vi sfilano re, regine, ministri, sommi ecclesiastici, altissime dame, sopra uno sfondo di lotte politiche grandiose, e vi si affacciano timidamente, con non minore efficacia, due dolci e piangenti figure di donne. E in quel groviglio di fatti e di sentimenti opposti, di difficili principi e di improvvisa fortuna, di cadute precipitose e di splendide rivincite, di potenza e di disgrazia, di popolarità ed antipatia universale, di esili volontari e involontari, di ambigue avventure amorose, d'apostolato, di misantropia, di pazzia, la figura del Swift si delinea come un genio ciclopico insieme e morbosamente sensibile, come un essere mostruoso in cui volta a volta il cervello e il cuore si accrescano smisuratamente a spese l'uno dell'altro, senza mai accordarsi, ora persuadendola a fare il paladino della gente che soffre, ora a scagliarsi contro l'umanità intera, ora a rischiare e sacrificare tutto se stesso per i miseri, ora a brigare per gli onori, per le cariche e per il dominio, ora rendendolo demagogo, ora tiranno, ora inane ricercatore di placidi affetti domestici, ora cinico dispregiatore di teneri cuori che si spezzano per lui, fantastico come un poeta, calcolatore come un uomo d'affari, sobrio come un trappista, fastoso come un ministro, brutto e rude come un facchino, idolatrato dalle donne come un Don Giovanni,
faceto nell'espressione delle cose più spaventevoli, e feroce contro quelle più gentili, in tristizia hilaris, in hilaritate tristis, secondo il motto bruniano. Insomma, il perfetto temperamento e il prototipo del grande umorista, nel più profondo e complesso significato della parola. L'infanzia di Jonathan Swift ci viene narrata come miserabile. La sua giovinezza ci appare umiliata e compressa, la maturità spregiata, la vecchiezza desolata. La morte lo libera dall'ebetismo, che sembra lo avesse colto negli ultimi anni, e dagli atroci dolori di un tumore a un occhio che i suoi biografi si dilungano a descrivere, quasi compiacendosi che un uomo così spietato verso le umane infermità ne abbia sofferta una delle più terribili. Vedi bontà e intelligenza degli storici e dei letterati di ogni paese. Fatta la debita tara a questi odiosi racconti, il Swift resta un grande infelice. Né del resto si può concepire un grande uomo senza infelicità. Sebbene il genio come la lancia di Achille trovi in se stesso il farmaco per le proprie ferite, dando a chi lo possiede la coscienza di una superiorità che resta ancora la più vera di tutte le fortune. Figlio postumo, Swift vede la luce a Dublino il 30 novembre 1667. Sua madre non ha mezzi per mantenerlo e istruirlo. Il piccino viene affidato alla balia inglese, che lo tiene fino a 6 anni a Whitehaven, donde lo riconduce a Dublino fanciullo già turbolento, provocante e chiassoso. A 14 anni, per elemosina dello zio Godwin, può entrare nel collegio della Trinità. Più tardi, per carità di un altro zio, William Dryden, studia all'università. I suoi maestri non lo distinguono dagli altri che per rimproverarlo o canzonarlo. Agli esami è promosso a stento e per compassione. Così giunge il 1688, l'anno dell'ultima rivoluzione contro gli Stuardi. La storia d'Inghilterra, dopo una rossa epopea, si disegna in una febbrile attività di scoperte e di conquiste. Il principio del nuovo secolo segnerà l'esordio del suo dominio marinaro in Europa, della sua espansione coloniale, della sua originale formazione a stato monarchico, costituzionale, moderno. Comincia allora l'epoca dei grandi ministri, non più l'elegante dilettantismo di un Buckingham, ma la paziente e solida genialità borghese di un Temple, primo di quella razza d'uomini di Stato che darà i due Pitt, Gladstone e Chamberlain. La nuova corte è corrotta come l'antica e più avida, ma la continua inquieta sorveglianza dei partiti, l'autorità crescente dei comuni, il ricordo della mannaia che ha decollato Carlo I, impongono ai sovrani parvenus un più cauto contegno. Le consigliano a riversare fuori del paese la piena delle loro ambizioni, li persuadono a ripetere sopra i selvaggi ignudi dell'America e della Papuasia e sopra gli imbelli bengalesi quelle violenze che il popolo inglese non tollera più in casa propria. Così nelle inevitabili camarille governative e cortigiane non trionfano più tanto la galanteria e la prepotenza, quanto l'astuzia politica, il senno parlamentare, la forza polemica. I tempi nuovi chiedono uomini nuovi. L'aristocrazia, sferzata dalla concorrenza di una classe più giovane e ricca d'ingegno, gareggia con essa nello zelo patriottico, nel valore militare, nella pertinace preparazione dell'amministrazione commerciale e militare dell'impero del mondo. Questo è l'ambiente dove il Swift, uscendo dalla sua oscura adolescenza provinciale, entra con un patrimonio di idee e di appetiti inconfessati forse anche a se stesso. La sua natura chiusa ma appassionata, la sua cultura tutta personale, assai maggiore e diversa da quella che i suoi professori avevano disprezzato, la stessa mancanza di affetti, lo spingono verso la politica, gli suggeriscono una vera sete di dominio.
poco più che ventenne, egli diventa segretario di Sir Guglielmo Temple, con la moglie del quale la madre del giovane ha una vaga parentela. Questo ufficio gli viene conservato fino alla morte del ministro, 1699. 20 sterline di stipendio annuo e un lauto mantenimento in compenso di poco lavoro, il beneficio del continuo contatto con un uomo di tanta levatura, i suoi insegnamenti e quelli dell'esperienza, facile a farsi nella villa di Moor Park, dove risuonano ancora gli echi della burrascosa era politica testè chiusa. Tutto ciò non basta a far contento Swift. La sua infernale suscettibilità è offesa dalla stessa gioviale benevolenza del ministro, il quale però non crede opportuno di tenere il giovane segretario a tavola con sé. Atroce ingiuria! Tutto l'avvenire del futuro polemista e scrittore satirico dipende da un equivoco d'etichetta. Costretto a mangiare alla mensa del maestro di casa, egli, il quasi cugino di Sir Temple, che non ricorda più le magre cene di Whitehaven e di Dublino, finisce per concepire contro il proprio benefattore un odio di cui sono capaci soltanto i beneficati. Il carattere morale del Swift, che doveva possedere un fondo di delicata e sensibile bontà, attraversa una crisi da cui si rialzerà già formato, con tutte quelle tendenze aspre, ironiche, aggressive, mordaci, irriverenti fino al cinismo, ribelli fino allo spasimo, che si riveleranno nei suoi futuri capolavori. A un certo momento egli rischia di diventare soldato. Un capriccio del re Guglielmo III gli offre un grado nel corpo dei dragoni. Swift non accetta. Codest'uomo che par senza cuore, e non è certo un imbelle, ha orrore del sangue e la disciplina gli ripugna. Il genere della sua milizia sarà ben diverso. Un accesso di romanticismo georgico lo coglie. Egli vuole abbandonare Londra e i tumulti della vita pubblica per dedicarsi agli studi in un placido romitaggio. L'Irlanda lo attira, la provincia lo richiama irresistibilmente. Come fra poco gli intrighi e le battaglie della capitale lo vorranno ancora. Perpetua alternativa in cui si tormentano un corpo anormale e uno spirito irrequieto. Scomparso il suo malgradito ma comodo protettore, Swift, che pochi anni prima si è fatto ordinare prete, accetta il posto di decano nelle cure irlandesi di Laracor, Rotherham e Eger. Il diavolo s'è fatto curato, ma non potrà andare d'accordo con la Chiesa né coi fedeli. Il suo spirito è agli antipodi del misticismo. La religione gli sembra una forma di umana cecità contro la quale scaglierà i suoi strali nel Gulliver e nella novella di una botte. Spietata canzonatura delle varie sette in cui il cristianesimo si è scisso. In nessuna parte del mondo che non fosse l'Inghilterra, ove quasi tutto si perdona l'eccentricità, sarebbe stato possibile conciliare, come fa Swift, la professione di pastore d'anime con quella di beffeggiatore della religione e della società in genere, senza rispetti né limiti. Nel 1701 eccolo di nuovo a Londra, ricercato, adulato, ammirato. La lotta fra Whigs e Tories imperversa, grave duello in cui giudice capriccioso e sovrano è il pubblico. La penna del giovane ecclesiastico, col suo tocco rovente, può decidere della vittoria d'un partito. Swift si getta a capofitto nella battaglia, prima a fianco dei più scalmanati e radicali, poi, malcontento del trattamento da essi ricevuto, nelle file dei più arrabbiati conservatori. Egli sente di possedere la stoffa d'un uomo di Stato, eppur non riesce a diventarlo. Le sue speranze, sempre rinascenti e sempre deluse, si trasformano in aspri rancori. Stanco di quella vita e incapace di rinunziarvi, odiatore degli uomini e maniaco per la politica, creazione tutta umana. Egli torna a Laracor, ma il suo pensiero
resta a Londra. Di là, dalla minuscola parrocchia irlandese, egli continua per 30 anni a lanciare i suoi opuscoli, a diffondere i suoi giornali, a spargere per i 3 regni i suoi terribili manifesti, attesi e temuti come bombe lampeggianti e demolitrici. La meditazione sopra un manico di granata, i velenosi articoli dell'Examiner contro il duca di Marlborough, le celebri lettere d'un drappiere, i consigli all'agente di servizio e la famigerata semplice proposta perché i bambini poveri d'Irlanda non restino a carico dei genitori e del paese, fanno epoca non meno nella storia civile inglese che in quella letteraria. Nel 1714 il Swift ottiene il titolo di decano di San Patrizio, parrocchia di Dublino, le cui rendite unite a quelle di Laracor gli assicurano un'annua rendita di 1.000 sterline. E l'agiatezza, ma quanto più umile e diversa da quel sogno di potenza e di splendore nutrito dal giovinetto rude e scontroso allorché varcava per la prima volta la soglia della villa di Moor Park, appartenente a Sir Temple, il potentissimo suo quasi cugino. In questo fallimento della carriera mondana del Swift, causa ed effetto insieme del suo carattere intrattabile, sta del resto il lato più bello e più nobile della sua vita. Codesto insaziabile e ambizioso non è una rivista. Gli mancano per questo tutte le qualità di piegevolezza, di adattamento, di opportunità necessarie. Egli cerca sempre di farsi avanti colpendo a destra e a sinistra con inaudita violenza, schiacciando uno dopo l'altro gli avversari sotto il peso dei suoi sarcasmi, mettendoli alla gogna dinanzi a tutta la nazione, si chiamino essi Marlborough o Walpole, cercando per ferirli il punto più debole e delicato della loro persona, che gli sa scoprire come nessun altro, ora accoppandoli con un sol colpo di mazza, ora trastullandosi con essi come il gatto col topolino e godendo di sentirli invano chieder pietà. Ma di questi mezzi sempre efficaci, egli finisce con l'abusare. Egli maneggia i suoi dardi con tanta furia da ferirsi da sé. La sua stessa esuberanza satirica, fatta di sincerità impulsiva, quasi più fisica che morale, lo perde. La novella d'una botte gli aliena per sempre l'animo dei superiori e fa dire dall'arcivescovo di York alla regina Anna, che proponeva Swift per un vescovado: «Oso consigliare vostra maestà di assicurarsi prima almeno che egli sia cristiano». La profezia di Windsor lo compromette dinanzi alla stessa sovrana, e così anche la sua carriera politica è troncata come quella ecclesiastica. Da allora in poi la sua opera non è che il dibattersi cieco ma pericoloso di un ribelle implacabile contro tutto un mondo, che lo ammira e lo teme, ma che va per la sua strada dietro ad altri condottieri più piccoli e più astuti di lui. La semplice proposta, dove consiglia ai poveri irlandesi dissanguati dal malgoverno d'Inghilterra a mangiare i propri bambini, dilungandosi in particolari gastronomici che fanno fremere, è il più significativo dei suoi pamphlet. Consigli alla gente di servizio è l'ultimo della serie terribile. Pochi anni dopo ei muore nella sconsolata campagna che pure gli aveva amata. Muore dicendo: «Sono diventato pazzo». Ma chi è pazzo davvero non se ne accorge. Le sue ultime manie, l'orrore sempre maggiore per i propri simili, la ripugnanza che gli ispira soltanto la vista di un volto umano, non sono che l'esasperazione di un sentimento che lo ha sempre posseduto. In realtà egli è soltanto troppo savio. La sua pazzia consiste nel geniale parossismo della sua saggezza. Il 29 ottobre 1745 la grande anima tormentata si spenge. La donna è entrata esuberanza per un'atroce ironia nella storia di codesti tormenti. La natura ha beffato il grande beffeggiatore, facendolo incapace d'amare, forse anche con la carne,
certo con l'anima. Alcuni biografi danno per certa l'impotenza fisiologica del Swift, ma chi potrebbe affermarla con giuramento? Non è altrettanto possibile che il suo disprezzo per la donna derivi direttamente da quel filosofico ribrezzo che gli ha per la vita e per la materia? Nessuno più di lui ha saputo far apparire in tutta la loro sconcezza le necessarie funzioni di questo involucro di tepida creta in cui lo spirito è racchiuso e in cui vive. L'amore sessuale deve dunque ripugnare come un atto bestiale a Swift, giacché il raziocinio troppo raffinato gli impedisce di abbandonarsi all'istinto senza discuterlo, e la fantasia, avvezza a profondarsi con amara voluttà nella contemplazione dei più bassi bisogni corporali, non lascia al congiungimento dei sessi alcun margine di poesia. Si sa che nella prima gioventù egli ha chiesto una ragazza in sposa, ma in termini tali da mostrare un implicito desiderio di ripulsa. «Siete disposta», scriveva egli alla sorella di un suo compagno di collegio, Miss Giovanna Waring, «a rinunziare a tutti i vostri gusti per i miei? A non avere altra volontà che la mia? Subirete con pazienza le mie sfuriate? Il mio malumore talora insopportabile? Se credete di sì, sposatemi». Miss Giovanna aveva rifiutato. Eppure vi è in questa curiosa domanda di matrimonio una rude franchezza, da cui non trasparisce né un animo malvagio, né un corpo eunuco. Anzi, è un senso di virilità che può attirare le donne. Infatti, durante tutta la sua vita, Swift non avrebbe che a scegliere fra una schiera di adoratrici, la passione delle quali è esasperata dalla stessa freddezza di lui. Egli è un uomo alla moda. Quando va a Londra, la sua anticamera si riempie di belle signore, alle quali egli si diletta di imporre un'attesa tanto più lunga e snervante quanto più alta è la condizione della dama. Più d'una di esse, per quel vago sadismo che ha in quasi tutte le donne, lo ammira, gli è grata per codesta villania. 2 fanciulle, le più graziose e desiderabili, sacrificano la salute e la vita in una ancor più inutile dedizione. L'antico intendente di Sir Temple ha una figlia, Miss Esther Johnson. Il neocurato di Laracor chiama presso di sé nel 1702 questa antica compagna della sua giovinezza londinese, che lo ama in segreto. Costei non lo abbandonerà più fino alla morte. Il Swift ha cantato in alcune sue poesie questa ragazza sotto il nome di Stella e l'ha descritta minutamente in molte sue lettere. Noi dunque la conosciamo come se l'avessimo praticata. Essa è dotata di intelletto superiore, di vasta cultura, di sereno buon senso, di cuore generoso e fedele. Quegli che ne fa sì ampi elogi non è tale uomo da fare iperboli in simile materia. Se egli è capace d'amare una donna, questa merita il suo amore, pure egli la tratterà sempre con la stessa gelida amicizia. Passano gli anni e codesti 2 esseri, sì degni l'uno dell'altra, abitanti sotto lo stesso tetto, sembrano separati da un abisso incolmabile. Stella si consuma d'un fuoco che non può spengere né alimentare. Il Swift si inacerbisce per la stessa equivocità di una relazione indefinibile. Passano gli anni e un'altra giovane donna entra nel triste gioco, Esther van Homrich, figlia di un ricco commerciante olandese che gli ha conosciuto a Londra. Nel 1713 il Swift le offre di sposarla, accalappiandola in un laccio di vaghe promesse in cui essa morrà soffocata. E da allora in poi comincia anche per costei una lenta agonia morale e fisica, mal consolata dai versi che egli le dedica, raccolti nel volume Cadenus e Vanessa. Lo spauracchio, scrive il de Saint-Victor, attira le colombe. Il Swift si lascia adorare con goffo imbarazzo. Lascia che le 2 platoniche amanti lo tirino per le falde del consunto abito di prete. Le battezza poeticamente Stella e Vanessa, fabbrica per esse dei madrigali, regali di vecchio ciclope alle ninfe.
Finalmente Stella, accorgendosi d'avere una rivale, si ammala di disperazione e di gelosia. E Swift la sposa per guarirla. 1716. Matrimonio irrisorio e glaciale, la cui sterilità è stipulata nel contratto. È inteso infatti nel contratto che i coniugi vivranno separati e che il pubblico non saprà nulla delle nozze. Tutto viene fatto sì segretamente che Vanessa non ne ha sentore e seguita a recarsi dal Swift, a riceverlo in casa propria, a scambiare con lui lettere appassionate e promesse senza risultato. Questa commedia di cui ignoriamo il retroscena e in cui due esseri adorabili si struggono lentamente e un uomo di grande intelletto è tratto a recitare una parte esosa, viene troncata da un tristo incidente. Vanessa, decisa a sapere finalmente che cosa sia Stella per il comune amico, ha l'idea di domandarlo a lei, dirigendole una lettera ironica. La povera moglie, indignata, mostra il biglietto allo strano marito, il quale salta a cavallo, galoppa fino alla casa della Van Homrich, entra a precipizio, getta davanti alla donna sulla tavola il documento della sua amorosa curiosità e senza nulla dire riesce a gran furia. La scenata dà il tracollo alla salute già malcerta della donna, che muore pochi giorni dopo, 1723. La scomparsa della rivale non giova a far rifiorire e brillare di nuovo la povera Stella, che poco dopo scompare a sua volta. Così il lugubre carnefice di queste due vittime, che certo aveva amato a modo suo, rimane solo, vecchio, ormai sessantenne. Nel novembre del 1726 escono I viaggi di Gulliver. Come Don Chisciotte era stato concepito dal Cervantes quale semplice satira letteraria, prima di trasformarsi, rompendo i limiti preconcetti, in un vasto e profondo poema caricaturale dell'intero idealismo umano, così I viaggi di Gulliver deve essere stato pensato in origine come una burlesca parodia dei numerosi libri di viaggi che in quell'epoca erano di gran moda in Inghilterra e mandavano in visibilio codesto popolo di arditi viaggiatori e di appassionati esploratori con racconto di strampalate avventure, con la descrizione di paesi e di costumi in tutto o in parte fantastici. Ma fin dalle prime pagine del Gulliver si sente che l'autore si è accorto della possibilità che gli offre la sua geniale invenzione di estendere la portata dell'allegoria a una classe di persone e di avvenimenti che gli sta assai più a cuore. Ed ecco che l'innocua parodia letteraria, mescolandosi rapidamente con elementi politici sino ad esserne tutta invasa, finisce col trasformarsi in una sanguinosa satira di tutta la vita pubblica inglese, dei partiti dominanti e dei loro personaggi più in vista. Più tardi neanche questo basterà e l'intera vita e i costumi dell'uomo saranno argomento e bersaglio della stessa implacabile ironia. Il modesto eroe di tante avventure, Gulliver, chirurgo di marina, scrive in prima persona, non solo, ma figurava anzi nella prima edizione del libro come l'autore, perché né l'editore né il pubblico sapevano chi veramente l'avesse scritto. Il frontespizio del volume portava infatti viaggi nelle più lontane regioni del mondo, in 4 parti, per Lemuel Gulliver. Ma la voce unanime dei lettori sorse ad attribuire l'opera al Swift. Questi era allora in Irlanda e il suo amico Gray gli scriveva il 27 novembre 1726. Sono circa 10 giorni che è uscito un libro di viaggi di un certo Gulliver, che ha messo a rumore tutta Londra. L'intera edizione è stata esaurita in 1 settimana e si sentono sopra quest'opera i giudizi più disparati, sebbene tutti concordemente dichiarino di averla letta con immenso piacere. L'opinione generale è che voi ne siate l'autore, ma il libraio giura di non sapere da chi abbia ricevuto il manoscritto. Tutti cercano questo libro. I personaggi delle diverse classi sociali se lo disputano. Esso si trova nel gabinetto dei ministri e nella stanza delle bambinaie.
Il trionfo fu immenso e non scemò coi secoli. Né poteva essere altrimenti perché, come tutti i veri capolavori, questo libro diletta anche coloro che non possono pregiarne adeguatamente tutta la profondità. La chiarezza dello stile, la fecondità delle trovate, la curiosa minuzia dei particolari, la vivezza delle scene, quell'amore sincero dell'avventuroso e del fantastico che l'autore ha in comune col suo popolo, quel non so che di misterioso che vi aleggia dentro e turba anche gli animi più inconsapevoli. E infine l'arguzia facile non mai insipida, la satira trasparente, l'interesse alle allusioni sociali e politiche, l'audacia veramente ammirabile del sarcasmo diretto contro i potenti. Tutti questi pregi dovevano colpire anche i lettori più alieni dalla filosofia e più impreparati a scoprire, sotto la scorza del romanzo d'avventure, un intero sistema di amaro pessimismo, animato da un soffio di disperata poesia. Nella prima parte della sua immaginaria autobiografia, Gulliver è sbalestrato dalla tempesta sulla costa di un ignoto paese. V'era a quel tempo una gran parte del globo inesplorata e il Swift poteva trasportare successivamente il suo scenario qua e là attraverso le vaste plaghe degli oceani australi, il cui mistero non era stato violato ancora dal Cook né dalla Perouse. È questa l'isola di Lilliput, poco lungi dalla quale sta l'altra di Blefuscu, e ambedue queste terre sono popolate da una minuscola razza di uomini alti 5 o 6 pollici, ai quali il povero naufrago appare dapprima come un mostro spaventoso, poi come un essere privilegiato e potente. Le gloriose imprese di Gulliver tra i lillipuziani sono quanto di più divertente e al tempo stesso di più semplice e logico si possa immaginare partendo da un simile presupposto. Ma esse contengono una facile e maligna ammonizione. Che cos'è? Una vita pubblica e privata di un popolo, sembra suggerirci Swift. Questa nostra vita che prendiamo tanto sul serio. Che cosa sono i nostri eroi, i nostri importanti personaggi? Essi ci appariscono grandi alla stessa guisa dei nostri monumenti, delle nostre chiese e dei palazzi, perché tutti siamo piccoli, ma un semplice spostamento nell'ottica delle dimensioni ridurrebbe noi e le cose nostre all'umiltà di un tumultuoso formicaio, ludibrio di qualunque essere materialmente più grande che capitasse fra noi, come Gulliver capitò a Lilliput. Di un tale concetto Swift ci dà la controprova nel secondo viaggio del suo eroe. Questi, sceso sopra una spiaggia sconosciuta e inoltratosi imprudentemente entroterra, viene preso dai giganti che abitano quel paese, immense creature umane, civili del resto e pacifiche, alte come i nostri comuni campanili. Nella sua avventura a Brobdingnag, il povero Gulliver fa davvero la magra figura e abbassa assai tristemente la dignità di quella razza a cui tutti apparteniamo. Egli è in preda a continui terrori, esposto a 1000 pericoli. Deve dipendere dalle cure di una colossale bimba di 9 anni, che si trasculla con lui come un balocco vivente, e rassegnarsi a fare alla corte del re la parte di un animaletto raro, di un insetto in forma umana. Quegli stesso che a Lilliput si era visto sfilare un esercito in ordine di battaglia, sotto le gambe divaricate, quegli che a Blefuscu aveva portato via l'intera flotta da guerra trascinandosela dietro con una mano. Si trova ora a tremare davanti a un topo o a un ranocchio, a correre il rischio di affogare dentro un vaso di latte, a cadere inciampando in un briciolo di pane, ad abitare in una cassetta di legno che la padrona tiene sul cassettone o posa sul davanzale della finestra. Vi ha dunque tra le due parti del libro una specie di parallelismo antagonistico, giacché nell'una troviamo l'esagerazione provvisoria e inutile della forza e della dignità dell'uomo normale rappresentato da Gulliver, nell'altra la loro definitiva degradazione.
E dal contrasto delle due favolose avventure scaturisce l'amaro insegnamento che tutto nel mondo è relativo, tutto apparente e transitorio, tutto mutevole con l'avvicendarsi infinito dei rapporti materiali fra gli esseri. Questa sconsolante conclusione, che forma la base ideale del racconto, gli conferisce un valore eterno totalmente indipendente dalle varie allegorie storiche di interesse momentaneo e dalle allusioni personali, che oggi possiamo tuttavia riconoscere, ma non sempre apprezzare. Non ci importa molto ormai di sapere che l'irrequieto reame di Lilliput rappresenta l'Inghilterra al tempo di Giorgio I, che sotto le spoglie del ministro Flimnap si nasconde il grande Walpole, che la fuga di Gulliver a Blefuscu allude all'esilio di Ormond e Bolingbroke, costretti dall'invidia della corte a rifugiarsi in Francia. Ma la parabola dei partiti e delle sette ci interessa già maggiormente perché è di valore più generale e umano. La lotta fra coloro che vogliono le scarpe coi tacchi alti e quelli che le preferiscono coi tacchi bassi. Non parafrasa ridicolmente soltanto gli Whigs e i Tories, ma tutti i partiti di tutti i tempi. E le contese fra coloro che insegnano a rompere le uova dall'estremità più grossa e coloro che vogliono invece siano rotte dalla punta più sottile. Non rappresentano, oltre alle beghe tra i papisti e i protestanti, allora i ferri corti, tutte le discordie originate da scismi religiosi, fondate quasi sempre sopra insignificanti e capricciose differenze di forme e di riti. La litigiosità che sta al fondo di questa misera natura umana è così spietatamente satireggiata e messa in stretta relazione con la stessa piccolezza di quell'insopportabile popolo lillipuziano. Gli abitanti di Brobdingnag sono infatti ben diversi, tranquilli e sempre indifferenti, come tutti gli esseri molto forti. Ignorano quasi totalmente le guerre e le civili discordie. E il loro re, al contrario del minuscolo e pretenzioso sovrano di Lilliput, è un uomo serio e freddo, di una bontà però poco cordiale e poco comunicativa, pieno di disprezzo per quella specie di pigmei a cui Gulliver appartiene e di cui questi gli ha descritto i costumi. Nulla di più tremendo nella sua semplice bonomia della scena in cui quel sovrano di un popolo di giganti, volgendosi verso il primo ministro che gli sta dietro e ha in mano un bastone d'argento alto come l'albero maestro d'un vascello da guerra, gli dice: «Ohimè, quanto poco valore alla grandezza umana, poiché dei vili insettucci possono così imitarla. Figurarsi che essi pure hanno i gradi e le classi, e piccoli stracci di cui si ricoprono, e scatole che chiamano case, e livree, titoli, impieghi, occupazioni, passioni, come noi. Anche fra loro esistono l'amore, l'odio, l'inganno e il tradimento, come qui». Lo stupore del re è poco lusinghiero per Gulliver e per la sua razza, che è pure la nostra razza. Quanto al Swift, in codesti colloqui tra il piccolo esule e i cittadini di Brobdingnag, il suo genio grandeggia in modo da farcene apparire ingrandita anche la persona. Ci sembra quasi che egli non sia più uno di noi. La sua progenie è piuttosto quella dei giganti che si compiace di descrivere. Egli rinnega allora ogni solidarietà col resto degli uomini, donde il carattere ostile e talvolta quasi repulsivo che presenta il suo umorismo. Nella terza parte del libro la portata satirica si allarga. Non più la vita politica, ma quella civile e intellettuale sono messe alla berlina, parodiate, ridotte in polvere da un incalzar di colossali risate. Giacché la concezione pessimistica della vita, quale la possiede Swift, non si ferma alla sua società e al suo tempo, e non si placa dinanzi a un ipotetico migliore avvenire preparato all'umanità dagli scienziati o dai filosofi. L'isola volante di Laputa, dove abitano soltanto uomini di scienza e di dottrina dediti alle lucubrazioni più astruse e agli studi più profondi,
grandi geometri, grandi astronomi, grandi musici, quasi altrettanti Pitagora in XVIII, l'isola di Laputa è il più grottesco paese dell'universo. È il regno della disadattaggine, della stramberia, della distrazione, dell'ignobile vaneggiamento. Codesti uomini di vasto intelletto sono così assorti nei loro pensieri che un servo deve continuamente percuoterli con una vescica gonfiata, appesa a un bastoncino, sulla bocca, sugli orecchi e sugli occhi, perché si degnino di guardare, di ascoltare, di rispondere. I loro sarti costruiscono gli abiti aiutandosi con complicati calcoli matematici, ma i vestiti non tornano mai al dosso di chi li porta. Le mogli, di esseri così sublimemente ridicoli, fanno loro di continuo le corna coi forestieri. La popolazione intera è affamata e stracciona. Nel dominio di terraferma, balni barbi, le cose non vanno meglio. I metodi scientifici inventati per coltivare i campi li hanno resi un deserto. I nuovi sistemi di fabbricare le case hanno trasformato le città in mucchi di pericolosi rottami. L'Accademia della Capitale, l'Agado, fornisce argomento a certe descrizioni delle stolte manie e delle inutili pretese della scienza che distruggono dalle fondamenta il concetto del progresso, negandone la consistenza pratica e il valore ideale. Noi troviamo costì la più straordinaria genia di inventori che si possa immaginare, chimici che cercano di ricomporre le pietanze con gli escrementi, fisici che pretendono estrarre dalle zucche i raggi solari. Vi è un astronomo il quale, volendosi servire dell'asta di una banderuola di campanile per ago di una sua meridiana, studia il sistema di regolare i movimenti della Terra e del Sole, in modo da farli combinare con quelli della girandola. Vi ho un professore che si affatica alla scoperta di un preparato per impedire lo sviluppo della lana sul corpo degli agnelli. Vi è un gruppo di filologi, progenitori del modernissimo programma futurista, che vuole semplificare la lingua, sopprimendo tutte le parole che non siano sostantivi. Quando non trionfi l'altro disegno, di abolire addirittura le parole, per esprimersi coi gesti e col mostrarsi reciprocamente gli oggetti di cui si parla. Sistema semplice, che offre il solo difetto di costringere gli adepti a portarsi addosso enormi fardelli o a farsi accompagnare da robusti facchini. Il sarcasmo del Swift è in questa parte divinatore. Esso colpisce più che i suoi tempi, i nostri, così ossessionati dalla ricerca di nuovi ordegni, di nuove complicazioni dell'esistenza, di nuovi perfezionamenti meccanici della vita e dell'attività umana, in cui si vuol far consistere il progresso civile, prostrando la dignità dello spirito e i suoi bisogni dinanzi al facile culto del benessere materiale, così caro e sufficiente ai mediocri. Il Leopardi, per altre vie, è giunto sullo stesso argomento alla stessa altezza ironica nella sua palinodia, ma nessuno potrà mai rivaleggiare con Swift per il brio inesauribile veramente diabolico con cui fa scemare a poco e quindi annichila nel lettore l'ammirazione per quella scienza che, in mancanza di meglio, doveva dare il carattere agli ultimi 2 secoli e formarne l'orgoglio. Si potrebbe credere che, giunto a questo punto, il pessimismo del Swift debba sostare. Invece, esso si ripiega sopra se stesso e trova nel fondo un altro motivo di critica più amara. Se la politica, se la vita sociale e civile, se la scienza e il progresso sono sì poco rispettabili, dobbiamo forse ricercarne nella natura umana primitiva e incorrotta un principio di perfezione che poi si è disperso, ma a cui potremmo forse tornare prefiggendocelo come una meta? La risposta a questa domanda, che contiene un'ultima speranza, si trova nel viaggio nel paese degli Houyhnhnms. Il Settecento ebbe l'adorazione dell'uomo della natura, utopia di reazione contro le varie città del sole del secolo precedente, in cui l'ideale sociale
si faceva consistere nell'assorbimento della libertà dell'individuo in una forma politica regolata da leggi a prioristiche. Il Rousseau spazzò via d'un colpo codeste macchinose costruzioni e le sostituì con la semplice e attraente apologia dell'uomo libero di se stesso, sottoposto alle sole leggi della natura, fissate in lui sotto forma di istinti primordiali. Il ritorno alla vita selvatica e istintiva parve il segreto rivelato della vera virtù, che l'uomo poteva raggiungere spogliandosi della scorza artificiosa di norme, di leggi esteriori e tradizionali, fino a restare il nudo figlio della creazione, partecipe della bontà intrinseca nel tutto. Il Swift sembra presagire questo ultimo tentativo di rivincita dell'ottimismo e combatte contro l'uomo della natura la sua ultima battaglia. L'avversario era troppo debole e imperfetto per poter resistere contro le frecce avvelenate di questo genio implacabile come un dio orientale. L'uomo primitivo, non raffinato e non guastato dalla civiltà, diventa nel suo racconto la più sozza e indecente fra tutte le creature. Abbandonato dal proprio equipaggio ribelle in un'isola ignota dei mari del sud, Gulliver vi scopre la più originale popolazione che si possa immaginare. Una razza di cavalli che pensano, parlano e vivono in perfetta e civile armonia, non riconoscendo altre leggi che quelle della ragione e della solidarietà. La vita degli Houyhnhnms è la sola beata, sani, robusti, generosi, valorosi, pietosi, privi di passioni, ignari di tutto ciò che è inganno, bugia e soperchieria. Codesti nobili animali riempiono il viaggiatore di meraviglia e di ammirazione. Essi tengono per schiavi e adoperano per le opere più rozze gli Yahoo, specie di uomini degenerati, bestiali, schifosi a vedersi, luridi, scostumati, maligni, infelici derivati da una prima coppia umana che le tradizioni degli Houyhnhnms narrano essere stata scorta molti secoli addietro, aggirantesi per i monti boscosi dell'isola, dove era forse stata scagliata da un naufragio. Il contrasto fra la bellezza, la dolcezza, la bontà, la dignità di quei meravigliosi cavalli e le stigmate di aviazione degli Yahoo è tale che Gulliver si vergogna d'aver anche qualcosa di comune con quei bipedi schifosi e malvagi. Egli li sfugge talora e talora li studia, con quella repulsione con cui si esamina un pericoloso e odioso fenomeno della natura, mentre tutta la sua stima, il suo attaccamento devoto è per gli Houyhnhnms. Ad essi si accosta, con essi si intrattiene, bevendone avidamente le parole, gli insegnamenti di virtù e di buonsenso, proponendoseli come esempi sublimi di retta e veramente decorosa esistenza. Così naufraga per sempre anche l'uomo della natura in una palude grigia e lutulenta. Noi abbiamo qui la prova che non alla civiltà, ma alla sua stessa essenza spirituale e materiale l'uomo deve tutti i suoi vizi, delittuosi istinti e caratteri repellenti. Il progresso civile non ha fatto altro che svilupparne le tendenze peggiori, comunicandogli anche un'infinita vanità e una buona dose di buffa superbia. Ma se l'uomo civile è irritante e pervertito, l'uomo selvatico e incolto è un vero bruto, senza nulla di buono, di ingenuo, di semplice, di puro. Tutta la rude poesia della vita schietta dei primitivi viene così rigettata nella sfera dell'assurdo, per quanto si riferisce all'umanità. Se un bel esempio di civiltà incorrotta e felice si può trovare, dobbiamo ricercarlo in un'altra specie tutta diversa dalla nostra, quella degli Houyhnhnms, i cavalli ragionevoli. L'isola degli Houyhnhnms, scrive il Prévost Paradol, è l'abisso dove l'umanità intera viene inghiottita. Le arti, le leggi, i costumi, la religione, la stessa ragione, tutto soccombe. La bellezza è avvilita, l'amore fa schifo. Sicché dopo questa universa degradazione di tutto quanto può attrarre, dilettare, innalzare l'uomo sulla terra, non fa meraviglia
vedere il viaggiatore, quando è costretto a tornare in mezzo agli uomini, coprirsi la faccia con le mani e rifiutarsi di contemplare i propri simili. Il ritorno infatti di Gulliver in patria, mentre forma uno dei più forti episodi del fantastico romanzo, assurge alla tragicità di una grande confessione autobiografica, non del finto eroe, ma del vero autore. Si sente in quelle pagine tutto il profondo, insanabile disprezzo di Swift per la razza degli uomini, per i loro bisogni, per i loro malanni, per gli stessi loro affetti. Reduce dal suo quarto naufragio, Gulliver, questo nuovo Ulisse inglese del XVIII secolo, meno epico ma non meno poetico e significativo dell'antico, non sente gonfiarsi il cuore di lieta commozione alla vista degli oggetti familiari, della propria casa, dei propri cari. Egli non può godere del suo miracoloso ritorno, della pace che lo attende al suo focolare, dell'amore che lo circonderà. L'odio per la triste razza degli Yahoo lo perseguita e in ognuno dei suoi parenti egli vede un campione di quella specie esosa e infelice. Il loro aspetto gli ripugna, il loro stesso odore lo fa recere. Quando la moglie gli salta al collo e lo bacia, egli, disavvezzo da molti anni al contatto di quelle odiose creature, cade in un deliquio che dura più d'un'ora. In questo fiero superamento degli stessi affetti domestici, che sgomenterà le anime timide di ogni tempo, vi ha tutto il Swift, con la sua compatta antipatia verso tutto il genere umano, con la sua gigantesca frigidità. Non si sa se più d'origine intellettuale o fisica, opposta a tutte le attrattive del cuore e le seduzioni del sesso. Stella e Vanessa, quelle due innocenti e romantiche femmine Yahoo, pagarono con la loro vita il fio d'aver amato un essere nato soltanto per distruggere. L'umanità intera, che trova nella stola di Gulliver il suo specchio più deformante, paga anch'essa il fio d'aver nutrito nel proprio seno tante brutture e un genio così sventurato che potesse tutte scoprirle. Così Swift e Gulliver sono giunti a identificarsi in una suprema realtà di finzione. La figura di Gulliver non è stata abbastanza studiata dalla critica. Questa ha fermato la sua attenzione specialmente sul significato satirico del libro. Ne ha talora afferrata anche la ricchezza pittorica e fantastica, ma ha trascurato quasi del tutto l'eroe del racconto, il modesto autobiografo, il quale dopo sì portentose avventure si ritira in una solitaria campagna, lasciando che la sua opera materiata di inaudite sofferenze viva all'infuori di lui, scissa del tutto dalla sua persona. Questa noncuranza della maggior parte dei lettori per la figura centrale dell'epopea swiftiana è supremamente ingiusta. La sostanza dell'opera non consiste soltanto nelle circostanze drammatiche dei fatti che si svolgono, nella profondità del loro significato filosofico, nell'acuzie della satira che vi si cela. Il Swift non è solo uno spietato descrittore di mali costumi umani, ma è anche un poeta, e il suo eroe non è un semplice sostegno della complessa tela d'avventure di cui l'opera consiste, ma è un personaggio vivissimo, dotato d'un proprio carattere, d'un rilievo potente, un vero campione di umanità. Gulliver è l'Ulisse moderno, spinto da un destino più crudele di quello che perseguitava l'eroe ellenico, a viaggiare i lontani oceani alla ricerca di una perfezione morale che non trova mai. Perciò questa nuova Odissea è più tragica dell'antica. Per essa il pessimismo transitorio nello spirito greco resta definitivo. E il poema, invece di chiudersi con la vittoria del buon diritto, più dolce dopo le ostinate sventure, termina con l'irreparabile annientamento dell'ideale nella mediocre realtà della vita. Il ritorno di Ulisse nella reggia di Itaca segna un trionfo, quello di Gulliver nella casa di Redriff segna una sconfitta. La società umana
che gli aveva imparato a odiare perché troppo più brutta di quella veduta nel suo sogno inconscio, lo riafferra. La natura umana, per la quale egli nutriva tanto disprezzo, lo condanna a vivere uomo tra uomini, assistendo alle loro bassezze e partecipandovi. Povero Gulliver, noi abbiamo imparato ad amarlo. Dopo averlo seguito attraverso tante stupende traversie, l'abbiamo visto sempre comportarsi da perfetto galantuomo, anzi, da leale gentiluomo, incapace di abusare della propria forza contro i minuscoli lilipuziani e paziente sopportatore di facezie e di umiliazioni da parte dei brobdingnaghesi colossali. Sempre fedele alla parola data, pieno di scrupoli morali, buon patriota, ma scevro di cieche parzialità, rispettoso senza bassezze delle gerarchie sociali, ossequioso senza cortigianeria verso sovrani e ministri, casto per istinto e libero nel parlare come ogni buon uomo di mare, accurato calcolatore di misure e dimensioni nei suoi momenti più carichi di stupore e di pericolo, pieno di quel coraggio che consiste nel non indietreggiare davanti agli spaventi derivanti dalla propria missione, piuttosto che nel non provarli. Il coraggio di Dante, che si aggira raccapricciando, ma tutto udendo e ammirando, nel regno dei morti. E la sua storia è modernamente dantesca. Il suo romanzo ha le armonie poderose e i violenti giochi di luce di un'epopea. La più tragica delle sue avventure è quella del viaggio presso gli Houyhnhnms. Essa costituisce quasi il prologo di una specie di paradiso perduto che nessuno scriverà. Durante il suo soggiorno presso i cavalli virtuosi e sapienti, lo spirito di Gulliver si turba. Egli ha veduto la verità troppo da vicino e la sua anima ne è rimasta scossa. Povertà compassionevole della natura umana, che lo spettacolo di una felicità tutta primitiva e statica, come quella goduta dagli Houyhnhnms, basta a esaltare fino alla monomania. Da allora in poi Gulliver non sarà più lo stesso. I suoi modi potranno con fatica tornare quelli di un uomo normale, ma la sua ragione navigherà in un triste mare di rimpianti e si perderà nell'angoscia di umilianti paragoni. Tornato in patria, acconsentirà a lasciar pubblicare i suoi viaggi nella speranza che la lettura di un tal libro ammonisca gli uomini e li renda più ragionevoli e più buoni. Ultimo atto di superbia, scontato con una più aspra delusione. Il parallelismo col dramma spirituale di Swift è perfetto. Anch'egli è passato attraverso avventure complicate, nato nel fango e arrivato a frequentare i ministri e i re. Ha combattuto dei giganti ed è stato sconfitto dai nani. Ha assistito ammonendo invano a ogni sorta di stranezze ed errori nella Laputa britannica. Ha avuto per un momento la rivelazione della saggezza, che poi gli è sfuggita. L'epilogo della sua esistenza si risolve nel più insanabile insuccesso. Egli invecchia come il suo eroe, lontano dalla società che aborre, ma ancora troppo circondato dagli uomini e perseguitato dalla vista della loro aviezione fino all'ultimo romitaggio. E allora egli pubblica il suo libro ammonitore, ma senza illudersi, come il suo protagonista, che l'umanità se ne serva per migliorarsi. Le sue ultime parole, fra le più amare che siano sgorgate dal cuore di un uomo, significano rinuncia, per sempre. Al lettore. Lemuel Gulliver, autore di questi viaggi, è un mio antico e intimo amico, nonché mio cugino da parte di madre. Da 3 anni Gulliver, seccato dal troppo frequente accorrere di curiosi alla sua casa di Redriff, ha comprato un bel appezzamento di terreno e una comoda abitazione presso Newark, nella contea di Nottingham, suo paese natale, dove egli vive assai ritirato, pur godendo la stima di tutti i suoi vicini. Gulliver aveva abitato altra volta nella contea di Nottingham, dove è morto suo padre, ma gli ho inteso dire che la sua famiglia è originaria della contea di Oxford,
E infatti ricordo d'aver trovato nel camposanto di Banbury, in codesta contea, molti monumenti sepolcrali con nome di Gulliver. Prima di lasciare Redriff, egli mi ha dato in custodia questi manoscritti, col permesso di farne ciò che mi sembrasse opportuno. Io li ho letti diligentemente in questi 3 anni e ho trovato che sono scritti in uno stile chiaro e semplice. Il solo difetto che l'autore ha in comune con tutti i viaggiatori è nell'abbondare dei minimi particolari. Del resto, ciò conferisce all'insieme una grande aria di verità. E infatti codesto autore è così noto per la sua incapacità di ingannare che a Redriff, quando qualcuno vuol proclamarsi veritiero, dice: «Fate conto che abbia parlato Gulliver». Per consiglio di molte persone autorevoli, alle quali col permesso dell'autore ho fatto leggere questi racconti, ardisco ora di darli alla luce, nella speranza che si possano fornire alla nostra gioventù, almeno per un po' di tempo, una lettura migliore che non i libercoli dei politicanti e dei partigiani. Il volume sarebbe stato grosso almeno il doppio se non avessi abbreviato gli innumerevoli passi in cui si parlava di venti, di maree, di variazioni e del modo di condursi di questa o quella nave durante la tempesta e simili minuziosi descrizioni fatte in stile marinaresco. Credo che Gulliver non mi sarà troppo grato di ciò, ma d'altra parte mi premeva di rendere il libro adatto al comune intendimento dei lettori. Se però, per la mia ignoranza in codesti argomenti, avessi commesso troppi errori, io solo dovrei esserne ritenuto responsabile. E se qualche uomo di mare volesse levarsi il gusto di conoscere l'opera nella sua integrità, sarei sempre pronto a soddisfarlo. D'ogni altro particolare circa la persona dell'autore, il lettore sarà informato sino dalle prime pagine del libro. Riccardo Simpson. Parte prima. Un viaggio a Lilliput. Capitolo primo. L'autore parla in succinto della propria nascita, della propria famiglia e dei motivi che primieramente lo indussero a viaggiare e come, avendo fatto naufragio, si salvasse a nuoto arrivando al paese di Lilliput, dove venne fatto prigioniero e trasportato nell'interno. Mio padre era un piccolo possidente della contea di Nottingham e io ero il terzo dei suoi 5 figli. Avevo 14 anni quando fui mandato a Cambridge, nel collegio Emanuele, dove studiai con molta diligenza. Ma dopo qualche tempo la mia famiglia non poté sostenere la spesa, tuttoché modesta, della mia pensione, sicché dovetti lasciare il collegio e sistemarmi a Londra, presso il celebre chirurgo Giacomo Bates, dal quale rimasi 4 anni come apprendista. Ma io sentivo che il mio destino m'avrebbe portato a viaggiare per mare, sicché ogni piccola somma che mio padre buonanimo ogni tanto mi mandava, io l'impiegavo nello studio delle matematiche e della navigazione. Infine riuscii a cavar di sotto a mio padre, a mio zio e a qualche altro parente una 40 di sterline, oltre alla promessa di una pensione di 30 sterline all'anno. E con questi mezzi mi recai a Leida per laurearmi in medicina, ciò che feci dopo 2 anni e mezzo, ripromettendomene gran profitto nei miei futuri viaggi di lungo corso. Tornato in Inghilterra, ottenni, grazie alle raccomandazioni dell'ottimo signor Bates, il posto di chirurgo sulla Rondine, comandata dal capitano Abramo Pennell, e per 3 anni e mezzo viaggiai in Levante e altrove. Al mio ritorno decisi di stabilirmi a Londra. Bates mi incoraggiò in quest'idea e mi presentò a parecchi dei suoi malati. Presi in affitto un quartierino in una casetta dell'Old Jewry e vi portai la mia giovane moglie, Maria Barton, seconda figlia di Edmondo Barton, berrettaio nella via di Newgate. Essa mi portò 400 sterline di dote. 2 anni dopo morì il buon Bates. La mia clientela
cominciò a scemare. Le mie conoscenze si raffreddarono. La coscienza non mi permetteva di far uso dei mezzi scorretti di cui si valevano quasi tutti i miei colleghi. Perciò preferii, dopo aver consultato mia moglie e alcuni amici, di rimbarcarmi. Fui successivamente chirurgo su 2 vascelli e a forza di viaggi nelle Indie orientali e occidentali misi insieme in 6 anni un gruzzoletto. Nelle ore d'ozio mi dedicavo alla lettura dei migliori autori antichi e moderni, poiché avevo sempre meco molti libri. Quando poi scendevo a terra non trascuravo d'osservare i costumi dei vari popoli e d'impararne la lingua, ciò che mi costava pochissima fatica, in grazia della mia felice memoria. L'ultimo di questi viaggi mi diede però poco frutto, sicché io, disgustato, pensai di tornare a casa mia e restarvi in pace con mia moglie e coi miei figli. Lasciai Old Jewry per Fetter Lane e più tardi per il Wapping, sperando di farmi una clientela di marinai. E inutile, gli affari non mi volevano andar bene. Dopo altri 3 anni passati nell'attesa di un miglioramento, che non veniva mai, accettai l'offerta lusinghiera fattami dal capitano Guglielmo Pritchard dell'Antilope, che stava per partire per i mari del sud. Ci imbarcammo a Bristol il 4 di maggio del 1699. Da principio la traversata si annunziò eccellente, ma quando fummo nei paraggi delle Indie orientali, per non tediare il lettore salto a pie pari le circostanze anteriori e insignificanti del viaggio, fummo colti da una terribile tempesta che ci respinse fino al nord-ovest della terra di Van Diemen. Eravamo allora a 30 gradi e 2 primi di latitudine sud. 12 nostri marinai erano morti per la fatica e il cattivo nutrimento. Gli altri erano esausti di forze. Il 5 novembre, che in quei paesi appartiene al principio dell'estate, con un cielo molto scuro, i marinai si avvidero di uno scoglio distante appena mezza gomena dal vascello. Era troppo tardi per salvarci. Il vento fortissimo ci spinse contro la roccia e facemmo naufragio. In 6 uomini riuscimmo a entrare in una scialuppa e a districarci dai rottami del vascello. Remammo disperatamente per 3 ore, ma alla fine, non potendone più, ci abbandonammo in balia dei flutti. Mezz'ora dopo, una raffica ci rovesciò in mare. Non so che cosa sia accaduto dei miei compagni della scialuppa, e neppure di quelli che si erano arrampicati sulla roccia o erano rimasti nel vascello, ma suppongo che siano morti tutti. Io nuotai qua e là a casaccio. Per mia fortuna il vento e la risacca mi spingevano verso terra. Ogni tanto io lasciavo penzolare le gambe, nella speranza di toccare il suolo. Stavo già per darmi per vinto quando il mio piede urtò contro il fondo, ma il declivio della costa era così lieve che dovetti camminare circa 1 miglio nell'acqua prima di trovarmi sulla terraferma. Calcolai che dovessero essere le 8:30 di sera e la tempesta si era molto calmata. Feci un mezzo miglio intorno, senza scoprire né case né traccia alcuna di abitanti. O forse ero troppo stanco per accorgermene. La fatica, l'aria afosa e una mezza pinta d'acquavite che avevo bevuto prima di lasciare il vascello mi fecero venire un gran sonno. Trovai un prato pulito e molle, mi vi sdraiai e feci la più bella dormita che avessi mai fatto in vita mia, perché mi svegliai dopo ben 9 ore, quando il sole era già alto. Feci per alzarmi, ma non mi riuscì. Stavo sdraiato supino con le braccia e le gambe aperte e mi accorsi che esse erano attaccate fortemente al suolo. E lo stesso era dei miei capelli, che portavo lunghi a zazzera. Vidi anche alcune sottilissime funicelle che mi giravano parecchie volte intorno al corpo, cominciando dal petto giù giù fino all'altezza delle cosce.
Il sole era cocente e siccome non potevo guardare che il cielo, i miei occhi ne erano offesi. Intorno a me udivo un rumore confuso, ma stando così supino non potevo scorgerne la causa. A un tratto sentii qualche cosa che si muoveva sulla mia gamba sinistra, dalla quale, passando sul mio petto, mi saliva poco a poco verso il mento. Guardando alla meglio da quella parte, vidi una creatura umana alta forse un 6 pollici, che aveva in mano un arco e una freccia e a tracolla un turcasso. Non meno di altri 40 esseri della stessa specie tennero dietro al primo. Stupefatto cominciai a gridare, e così forte che quegli omuncoli, presi dalla paura, scapparono. E seppi di poi che qualcuno di essi si era ferito abbastanza gravemente nella fretta di precipitarsi dall'alto del mio corpo in terra. Però ritornarono subito, anzi uno di essi ardì farsi avanti fino al punto di vedermi bene in faccia, e alzando le mani e gli occhi in segno di stupore, gridò con una vocina in falsetto, ma che io intesi benissimo: «Pechina de gul!» Le stesse parole furono ripetute dagli altri, ma io allora non potevo comprenderne il senso. La mia posizione in vero era piuttosto imbarazzante. Infine, con uno sforzo violento per liberarmi, riuscii a rompere le funicelle e a strappare i piccoli pioli che tenevano attaccato al suolo il mio braccio destro. Al tempo stesso, con una forte scossa che mi fece provare un dolore indiavolato, potei allentare un po' i legami che mi tenevano imprigionati i capelli dalla parte destra, e così fui libero di voltarmi un po' sul fianco. Allora quegli insetti umani scapparono a più non posso, prima che io potessi pigliarne uno, e si misero a strillare. Cessate le grida, sentì uno di loro comandare: «Tolgo Ponak!» Immediatamente mi sentii bucare la mano destra da più di 100 frecce, che pungevano come aghi. Fecero anche un'altra scarica in aria, come i nostri bombardieri in Europa quando tirano le bombe. Parecchie frecce mi dovettero cadere sul corpo, ma io non me ne accorsi. Altre vennero a punzecchiarmi il viso, che io difendevo alla meglio con la mano. Passata la grandinata, cercai da capo di liberarmi, ed ecco allora un'altra scarica più grande che mai. Qualche omino cercò anche di ferirmi con la lancia. Per fortuna indossavo una giacca di pelle di bufalo che non potevano bucare. Infine presi il partito di star fermo sino al tramonto del sole, sperando che di notte avrei potuto districare anche il braccio sinistro e liberarmi addirittura. Quanto agli abitanti, se erano tutti della statura di quelli che avevo visto, mi credevo capace di tener testa al più potente dei loro eserciti. Ma la fortuna voleva altrimenti. Quando gli ometti videro che stavo fermo, cessarono di bersagliarmi, ma il chiasso sempre crescente mi diceva che il loro numero aumentava. A 2 tese da me, in direzione del mio orecchio destro, sentì inoltre per più d'1 ora come un rumore di gente che lavorasse. Infine voltai un po' la testa da quella parte, per quanto me lo permisero i pioli e le cordicelle, e vidi una specie di palco alto 1,5 piedi, con 2 o 3 scale per salirvi. Sul palco stavano 4 di quegli ometti, uno dei quali, fornito di una certa aria di persona autorevole, mi fece un lungo discorso di cui non capii una parola. Prima di cominciare a parlare aveva gridato 3 volte: «Langro Degul San!» Seppi in seguito che cosa volevano dire codeste parole. Subito si fecero avanti 50 uomini e tagliarono gli spaghi dalla parte sinistra della mia testa, di modo che potei voltarmi a destra e osservare l'aspetto e gli atti dell'oratore. Era di mezza età e più alto degli altri 3 che lo accompagnavano, 2 dei quali gli stavano ritti ai fianchi quasi per sorreggerlo, e l'ultimo, che pareva un paggio, alto all'incirca come un mio dito, gli sorreggeva lo strascico del robone.
L'oratore sosteneva assai bene la sua parte e mi parve di indovinare nel suo discorso prima le minacce, poi le promesse, non senza qualche accenno di compassione e di umanità. Io risposi poche parole con voce sommessa, alzando la mano e gli occhi verso il sole, come per prendere a testimonio che morivo di fame, non avendo mangiato da un pezzo. Avevo infatti un tale appetito che non mi potei trattenere dal dimostrarlo, in modo forse poco educato, portandomi le dita alla bocca, per far capire che avevo bisogno di cibo. Quello Hurgo, seppi poi che laggiù si chiamavano così i pezzi grossi, capì benissimo. Scese dal palco e mi fece appoggiare alle costole parecchie scale, sulle quali salirono un centinaio di uomini che si incamminarono verso la mia bocca con altrettanti panieri pieni di vettovaglie, spedite lì per ordine del loro sovrano dopo la notizia del mio arrivo. Osservai che c'erano carni di vari animali, ma al gusto non mi riuscì di distinguerle. Vi erano cosce, spalle, lombate, che parevano di montone, ma più piccine di un'ala di lodola, sicché in un boccone ne mangiavo 2 o 3, insieme con 3 pani grossi come palle di fucile. Mentre mi portavano tutta quella roba, quegli uomini manifestavano il più grande stupore e la maggiore ammirazione per il mio portentoso appetito. Feci un altro segno per indicare che avevo sete. Ed essi, pensando che in proporzione di quanto avevo mangiato non mi sarebbe bastata una piccola quantità di bevanda, ricorsero a un ingegnoso ripiego. Rotolarono bravamente una delle più grosse botti di vino che possedessero fino alla mia mano e poi la rizzarono e le tolsero la parte di sopra. Io la vuotai con un sorso perché conteneva appena una mezza pinta. Col vino aveva un po' il gusto del Borgogna, ma era anche migliore. Me ne portarono un'altra botte e la bevi. Ne chiesi ancora, ma non ne avevano più. Dopo aver assistito a tutte queste meraviglie, essi si misero a gridare per l'allegrezza e a ballarmi sul petto, ripetendo continuamente le solite parole «Heknadegul». Mi fecero segno di gettare a terra le 2 botti, dopo aver avvertito la folla di allontanarsi, gridando «Borach mi vola!». Quando videro le 2 botti volare in aria, fu un grande scoppio d'applausi. E confesso che, mentre essi mi passeggiavano sul corpo, ebbi più d'una volta la tentazione di pigliarne 40 o 50 e scaraventarli in terra. Ma il ricordo delle bucature inflittemi e di quelle che potevano venire, senza contare la tacita promessa che avevo loro fatta di non abusare della mia forza contro di loro, mi persuasero a star tranquillo. Tanto più che mi ritenevo legato dalle leggi dell'ospitalità, con un popolo che mi aveva rifocillato sì generosamente. Pure facevo un bel vedere l'audacia di quei piccoli esseri che ardivano montarmi sul corpo e camminarvi, nonostante che una delle mie mani fosse libera. Non appena fui sazio, ecco comparirmi dinanzi un personaggio di primaria importanza, inviato dal re del paese. Sua Eccellenza mi montò sopra un polpaccio, si avanzò fino al mio viso, seguito da una dozzina di dignitari, e mi fece vedere le sue credenziali con tanto di sigillo reale, ficcandomele proprio sotto gli occhi. Egli mi fece un discorso che durò circa 10 minuti, calmo e risoluto, accennando ogni tanto verso la parte dell'orizzonte che ci stava di faccia. In quella direzione, a circa mezza lega, era posta la loro capitale, dove il re aveva deciso che io fossi trasportato. Risposi poche parole, ma non mi capirono. Allora ricorsi ai segni e con la mano che avevo libera, passando sopra quei gentiluomini, mi toccai l'altra mano e la testa. Sua Eccellenza comprese che domandavo di essere slegato, ma gli mi fece capire che sarei stato portato via così come mi trovavo, pur assicurandomi con altri segni che non mi sarebbe negato tutto ciò di cui abbisognassi.
Feci di nuovo l'atto di rompere i miei legami, ma quando risentii sulle mani e sul viso già gonfi la puntura delle loro frecce, alcune delle quali mi erano rimaste confitte nella carne, mi mostrai rassegnato a sottomettermi in tutto, tanto più che il numero di quegli omettini cresceva ad ogni istante. Allora lo Hurgo e il suo seguito si ritirarono con molti salamelecchi e con cera soddisfatta. Subito dopo sentii un generale applauso, intramezzato da frequenti grida di «Peplom Selan!» e vidi alla mia sinistra un certo numero di persone occupate ad allentare le cordicelle, di modo che io mi potessi voltare sul fianco destro per orinare, funzione che compii abbondantemente con gran gioia del popolo, il quale, indovinando i miei propositi, si ritirò in gran furia a destra e a sinistra per evitare il diluvio. Mi furono poi sfregati dolcemente il viso e le mani con un certo unguento odoroso che in breve mi fece passare il dolore delle bucature. Il benessere che ne seguì, unito agli effetti del cibo e del vino, in cui, come seppi più tardi, i medici avevano versato per ordine dell'imperatore un soporifico, mi fecero venire un gran sonno che si prolungò per 8 ore circa. Sembra che l'imperatore fosse stato avvertito per mezzo di un corriere del mio ritrovamento sulla spiaggia e che avesse deciso, col suo consiglio, di farmi legare nel modo che già sapete, che era stato fatto durante la notte mentre dormivo della grossa. Contemporaneamente si provvide all'invio di viveri e di bevande e si mandò a prendere una macchina capace di trasportarmi nella capitale dello Stato. Quest'idea parrà temeraria e pericolosa, e forse nessun sovrano europeo avrebbe agito così. Tuttavia credo che un simile provvedimento fosse non meno prudente che generoso, perché se avessero cercato di uccidermi durante il sonno, il dolore della prima ferita mi avrebbe svegliato, la collera mi avrebbe raddoppiato le forze, e rompendo ogni legame avrei fatto una strage senza pietà dei miei assalitori. Quel popolo era specialmente esperto nelle scienze matematiche e meccaniche, a cui il sovrano accordava una benigna protezione. L'imperatore possedeva delle macchine ingegnosissime, alcune delle quali potevano trasportare i vascelli da guerra lunghi perfino 9 piedi, dalle foreste dove sono costruiti alla riva del mare. Si diede l'incarico a 500 fra ingegneri e falegnami di preparare una macchina di codesto genere, di grandezza bastevole per il mio trasporto. La macchina arrivò e il rumore che avevo sentito era dovuto al suo avvicinarsi. Era una carretta, lunga 7 piedi e larga 4, posata su 22 ruote e alta mezzo piede da terra. La collocarono parallelamente alla mia persona, ma il difficile fu di alzarmi per mettermivi sopra. Per questo scopo piantarono in terra 80 pali muniti di carrucole. Mi passarono intorno alle braccia, alle gambe, al collo e al corpo delle forti strisce, a cui furono legate corde grosse come un buono spago da imballaggio. 900 uomini robusti tirarono le corde e così fui alzato, gettato sulla carretta e ivi fortemente legato. Durante tutto questo tempo io seguitai a dormire, sicché seppi soltanto più tardi ciò che mi avevano fatto. Infine 1500 vigorosi cavalli mi trascinarono fino alla capitale, che era distante un mezzo miglio dai nostri. Dopo 4 ore eravamo sempre in viaggio, quando fui svegliato da un casetto abbastanza ridicolo. Mentre i conduttori si erano fermati per accomodare non so che cosa alla carretta, 4 o 5 giovincelli si arrampicarono adagio fin sulla mia faccia per la curiosità di vedere quali smorfie facessi dormendo. A uno di essi, che era ufficiale delle guardie, ebbe l'idea di introdurmi la punta del suo spadone in fondo alla narice sinistra, producendomi così un solletico che mi fece fare 3 starnuti. Essi si affrettarono a scendere quatti
e soltanto 3 settimane dopo seppi il motivo di quel mio brusco risveglio. La marcia forzata durò tutto il giorno e la notte, durante il riposo del campo, 500 guardie vegliarono al mio fianco, metà con fiaccole e metà con archi e frecce, per colpirmi qualora tentassi la fuga. All'alba riprendemmo il viaggio e arrivammo verso mezzogiorno a 100 tese dalla capitale. Tutta la corte, compreso l'imperatore, era uscita dalle mura per venirmi a vedere, ma i grandi ufficiali impedirono a Sua Maestà di mettere a repentaglio la sua preziosa persona montandomi addosso. La carretta si era fermata dinanzi a un antico tempio, il più grande forse di tutto l'impero. Secondo la religione di quel popolo, esso era ritenuto sconsacrato, perché qualche anno prima vi era stato commesso un delitto. Così era spoglio di ogni ornamento e serviva a ogni sorta di usi. Questo immenso edifizio doveva diventare il mio alloggio. La grande porta a nord era alta circa 4 piedi e larga 2. Da ciascun lato di essa vi era un finestrino largo 6 pollici. A quello di sinistra i fabbri del re attaccarono le estremità di 91 catene, simili a quelle di cui in Europa si servono le signore per sostenere gli orologi, grosse circa altrettanto. L'altra estremità di ciascuna d'esse fu attaccata alla mia gamba sinistra con 36 fermagli. Di fronte al tempio, a 20 piedi di distanza e al di là della strada maestra, stava una torre alta almeno 5 piedi. Lì doveva salire il re coi suoi principali cortigiani per contemplarmi senza che io lo vedessi. Dalla città intanto erano usciti forse più di 100.000 abitanti, attratti dalla curiosità di vedermi, e nonostante me si facesse buona guardia, credo che almeno 10.000 mi sarebbero montati sul corpo per mezzo delle scale se non fosse stato pubblicato un editto che lo vietava, sotto pena di morte. Quando fui assicurato in modo da sembrare impossibile che io rompessi le mie catene, gli operai tagliarono tutti gli altri legami e io potei alzarmi. Ma ero in preda a una tale tristezza quale non avevo mai provata. Non so descrivere il chiasso e lo sbalordimento della folla quando mi videro in piedi a passeggiare. Poiché le catene che trattenevano la mia sinistra erano lunghe circa 6 piedi, non solo potevo andare e venire, ma anche entrare carponi nella porta del tempio e stendermi nel suo interno. Capitolo secondo. Arrivo dell'imperatore di Lilliput con la maggior parte della sua corte. Aspetto di Sua Maestà e suo costume. Gulliver impara la lingua del paese con l'aiuto di sapienti professori e gli si fa amare in grazia del mite suo contegno. Dopo aver frugato nelle sue tasche, gli tolgono la spada e le pistole. Debbo confessare che lo spettacolo che io vidi alla prima occhiata data intorno superava per bellezza quanto avessi visto in mia vita. Una distesa di giardini e di campi, cinti di muriccioli, grandi circa 40 piedi quadrati ciascuno, si svolgeva sotto i miei occhi facendomi l'effetto di vedere tante aiole di un bel giardino. Fra un campo e l'altro sorgevano dei boschi grandi una pertica. I più alti alberi potevano misurare circa 7 piedi. Alla mia sinistra intravidi la città che pareva dipinta in prospettiva sullo scenario d'un teatro. Da qualche ora ero molto angustiato da certi bisogni naturali che non avevo potuto soddisfare nei precedenti 2 giorni di prigionia. Rimasi molto imbarazzato tra la necessità di risolvere un problema così delicato e la vergogna di farlo in pubblico, finché mi decisi a sgusciare dentro la mia casa, spingendomi nell'interno per quanto me lo permetteva la lunghezza della catena. Mi rassegnai così a commettere un atto poco pulito che per fortuna non fui più obbligato a ripetere.
Del resto spero che il lettore avrà la bontà di scusarmi, considerata la mia imbarazzante posizione e la difficoltà di uscirne in modo più elegante. I giorni seguenti presi l'abitudine di compiere simile funzione ogni mattina di levata, all'aria aperta, sempre quanto la catena mi permetteva di scostarmi. E prima dell'ora in cui ero solito ricever visite, 2 domestici, con un rastrello, avevano cura di portar via tutto ciò che avrebbe potuto ferire la vista e l'olfatto delle persone che venivano a trovarmi. Su questo argomento, che a prima vista non pare importante, non mi sarei fermato se non avessi desiderato di mettere in luce la mia buona educazione. Perché so che i maldicenti mi hanno accusato di non averne in questa circostanza e in altre ancora. Fatto quell'affare, tornai fuori del tempio e mi vidi venire incontro l'imperatore con tutta la sua corte. Il cavallo che cavalcava Sua Maestà pulì lì per giocargli un brutto tiro, perché, spaventato alla mia vista, che gli parve d'una montagna che si movesse, s'impennò. A Sua Maestà, abilissimo cavaliere, seppe tenersi fermo sulle staffe fin tanto che quelli del seguito non corsero a prendergli le briglie. L'imperatore alfine discese, contemplandomi con grande stupore, ma stando sempre a rispettosa distanza dalla portata della mia catena. I cuochi e i vivandieri, che erano lì presso ai suoi cenni, ebbero l'ordine di servirmi cibi e vino, ed essi mi provvidero tosto, portandomi vicino delle carrette piene di commestibili. 20 erano per le vettovaglie e 10 per le bevande. Ognuna delle prime mi fornì 2 o 3 bocconi. Quanto ai liquidi, trovai più comodo di versare il contenuto dei 10 recipienti nel concavo di una carretta e lo inghiottì d'un sorso. A qualche distanza si erano seduti in altrettante poltrone l'imperatrice, i principi e le principesse del sangue. Ma dopo il casetto capitato all'imperatore, si alzarono e rimasero accanto a lui. Codesto sovrano, se ne volete la descrizione, ha un aspetto imponente, essendo più alto di ognuno dei suoi cortigiani quanto una mia unghia. Ha i lineamenti maschi e marcati, labbro prominente, naso aquilino, tinta olivastra, membra ben fatte, portamento maestoso, grazia e dignità in ogni suo gesto. Egli aveva appena passato il fiore della giovinezza, contando circa 28 anni e 9 mesi, e regnava già da 7 anni in mezzo ai trionfi e alla generale prosperità. Per osservarlo più comodamente, stavo sdraiato sul fianco, in modo che la sua persona si trovasse di contro la mia faccia, sempre restando egli a più di 3 yards di distanza. Ma il ritratto che ne ho fatto è fedelissimo, perché qualche tempo dopo potei tenere l'imperatore parecchie volte sulla mia mano. Il suo vestito era semplice, mezzo asiatico di foggia e mezzo europeo. In testa il re portava un piccolo elmo d'oro, adorno di gemme e di un pennacchio. Il primo giorno tenne sempre la spada sguainata per difendersi qualora avessi infranto la mia catena, e la spada, lunga circa 3 pollici, aveva il fodero e l'elsa dorati e indiamantati. La sua voce era acuta ma chiara, tanto che anche stando ritto distinguevo le sue parole. Le dame e i cortigiani erano ricchissimamente vestiti, sicché lo spazio occupato dalla corte si mostrava ai miei occhi come una bella stoffa stesa in terra e ricamata di figurine d'oro e d'argento. Sua Maestà mi diresse la parola più d'una volta e io sempre gli risposi, ma non ci intendevamo. Allora egli ordinò ad alcuni sacerdoti e giureconsulti che gli stavano vicino e che io dai loro costumi supposi rivestire codeste cariche, di rivolgermi la parola. Io risposi loro in olandese, in fiammingo, in latino, in francese, in spagnolo, in italiano, in levantino e in tutte le altre lingue di cui avevo qualche infarinatura, ma fu inutile. Dopo 2 ore la corte si ritirò
e fu lasciato un grosso corpo di guardia perché il popolaccio che mi si affollava intorno, non contentandosi di guardarmi da vicino, non mi facesse anche qualche brutto tiro. Mentre stavo coricato sulla soglia della mia casa, qualche mascalzone osò tirarmi delle frecce, una delle quali poco mancò che non mi rovinasse l'occhio sinistro. 6 di costoro furono arrestati e il comandante non trovò niente di meglio che di consegnarmeli, ben bene legati. Ciò che i suoi soldati eseguirono spingendoli verso di me con la punta delle lance. Io presi quei poveri diavoli con la destra e me ne misi 5 in una tasca della mia giacca. Il sesto fece il gesto di volermelo mangiare vivo. Il povero omiciattolo cacciava degli urli terribili e il comandante, come i suoi ufficiali, rimasero assai male, specialmente quando mi videro tirar fuori un temperino. Ma il loro timore si dileguò subito perché io tagliai semplicemente le corde che legavano l'omino e, guardandolo con compassione, lo posai per benino in terra. Egli si la diede a gambe e così fecero gli altri, via via che io li tiravo fuori dalla mia tasca. Mi accorsi che quest'atto magnanimo fece ottima impressione sui soldati e sulla folla, e anche a corte se ne parlò in modo assai lusinghiero per me. La notte dormii entro il tempio, in cui entravo con qualche difficoltà, e per parecchie notti dovetti giacere in terra, finché fu pronto il letto che l'imperatore aveva ordinato per me. Esso era formato di 4 grandi materassi sovrapposti, ognuno dei quali risultava di 150 dei loro comuni materassi, cuciti insieme. Né questo giaciglio era ancora troppo morbido, ma mi parve dolce dopo tante fatiche. Intanto per tutto l'impero si era sparsa la notizia del mio arrivo e un numero enorme di curiosi e di sfaccendati giunse da ogni parte. Le campagne rimasero quasi deserte e la coltivazione ne avrebbe risentito danno se Sua Maestà non avesse provveduto con un editto che ordinava a quanti mi avevano visto una volta di tornare a casa loro e di non avvicinarsi a meno di 50 yards dalla mia residenza, senza uno speciale permesso, provvedimento che fruttò somme abbastanza considerevoli ai segretari di Stato. Nel frattempo, a corte fu tenuto consiglio per deliberare sul da farsi circa la mia persona. L'imbarazzo era grande, come seppi di poi da un mio intimo amico che per la sua posizione poteva conoscere le segrete cose. Molti temevano che io rompessi le mie catene. Inoltre si prevedeva che il mio mantenimento avrebbe cagionato una spesa eccessiva e forse una generale carestia. Ci fu chi propose di farmi morire di fame, chi di colpirmi con frecce avvelenate, ma si obiettò che un corpaccione come il mio avrebbe col putrefarsi infettato tutto il paese. Ma durante la discussione ecco farsi sulla soglia della sala dell'Imperial Consiglio parecchi ufficiali che erano stati testimoni del mio longanime contegno verso i 6 provocatori di cui ho parlato sopra, e 2 di costoro, fattisi ammettere nella sala, fecero di ciò esatto resoconto. Sua Maestà e l'intera assemblea ne rimasero sì bene impressionati che subito nominarono una commissione, la quale andasse in giro per tutti i villaggi, nel raggio di 900 yards dalla capitale, per imporre loro un contributo giornaliero di 6 bovi, 40 montoni, pane e vino in proporzione e ogni altra sorta di vettovaglie per il mio mantenimento. Il tesoro imperiale avrebbe rimborsato i villaggi per questa spesa straordinaria, poiché codesto sovrano non impone balzelli ai suoi sudditi se non nelle occasioni impellenti, e per resto provvede con le rendite del proprio patrimonio privato. I cittadini però debbono recarsi a proprie spese alla guerra e mantenervisi. 600 persone furono adibite al mio servizio con relativo stipendio, e di qua e di là dalla porta del tempio furono innalzate tende per ricoverarli comodamente. 300 sarti
ebbero ordine di fabbricarmi un vestito alla moda del paese e i 6 più dotti professori dell'impero furono incaricati di insegnarmi la lingua di Lilliput. Si provvide infine a che tutti i cavalli dell'imperatore, dei nobili e delle guardie del corpo facessero frequenti esercizi alla mia presenza, perché imparassero a non adombrarsi nel vedermi. Tutti questi ordini furono eseguiti con grande esattezza. 3 settimane bastarono perché io cominciassi a impadronirmi della loro lingua, e durante questo tempo lo stesso imperatore si degnò di farmi visita spesso e di aiutare i miei maestri nella loro opera. Ogni giorno io mi mettevo in ginocchio dinanzi a lui, pregandolo per quel poco che mi permettevano le mie prime nozioni di lingua lillipuziana di sciogliermi dalle catene. Come temevo, egli mi rispose che senza il beneplacito del suo consiglio non poteva prendere tale determinazione e che in ogni modo occorreva da parte mia un lumo schelmin pesso des marlonem poso, cioè un solenne giuramento preventivo di pace inviolabile fra me e i suoi sudditi. Mi ripeté che intanto sarei stato trattato con ogni premura e mi consigliò infine di procacciarmi la stima sua e del suo popolo con la pazienza e la buona condotta. Un giorno mi domandò se mi sarei avuto per male qualora certi suoi ufficiali avessero avuto l'incarico di perquisirmi, essendo supponibile che io recassi addosso armi assai pregiudizievoli alla sicurezza dei suoi stati, se erano grosse in proporzione alla mia persona. Volentieri acconsentii, offrendomi anzi di togliermi i miei abiti e vuotare tutte le tasche alla sua presenza. Ma questa offerta, fatta un po' con le parole, un po' con segni, il sovrano rispose che l'operazione doveva essere compiuta da 2 commissari, secondo le leggi dello Stato. E siccome senza il mio consenso e il mio cortese aiuto essi non avrebbero potuto adempiere il loro mandato, egli faceva appello alla mia generosità e lealtà perché le persone dei 2 funzionari potessero essermi affidate senza timore e pericolo. Alla sua volta mi prometteva di restituirmi gli oggetti che potessero essermi tolti qualora dovessi lasciare il paese, oppure me ne garantiva il rimborso, secondo la stima che io stesso avrei potuto farne. Vennero i 2 commissari e io presi lì in mano, li introdussi nelle tasche del mio soprabito e poi, successivamente, in tutte le altre, purché in un taschino segreto che non gradivo troppo far visitare da costoro, giacché conteneva oggetti per mio uso personale e insignificanti per gli altri. Codesti egregi funzionari, tratti fuori penna, carta e calamaio, distesero un esattissimo inventario di quanto avevano trovato, indi mi pregarono di scaricarli in terra affinché potessero riferire all'imperatore l'esito della visita. Ecco tradotto parola per parola l'inventario del quale potei prendere visione più tardi. In primis abbiamo trovato, dopo una scrupolosa ricerca nella tasca sinistra del soprabito del grande uomo montagna, così renderei l'espressione quimbus flestrin, un pezzo di tela grossolana, tanto grande da poter servire come tappeto per il pavimento della sala maggiore di vostra maestà. Nella tasca sinistra abbiamo trovato un grosso cofano d'argento, con un coperchio pure d'argento, che non potemmo sollevare tanto era peso. Dietro la nostra preghiera l'uomo montagna lo aperse e uno di noi, essendovi entrato, affondò fino ai ginocchi in una polvere i cui granelli, entrandoci nel naso, ci fecero terribilmente starnutire. Nella tasca destra della giacca abbiamo trovato un enorme pacco di fogli bianchi e sottili piegati l'uno sull'altro, alti come circa 3 uomini e legati con una grossissima fune. Sopra la loro superficie vedemmo molti segni e figure nere, simili a lettere, ciascuna delle quali era grande come metà del palmo della nostra mano. Nella tasca sinistra trovammo un meccanismo fornito di 20 lunghi denti,
somiglianti alle palizzate che circondano la corte di vostra maestà. Probabilmente l'uomo montagna si serve di questo arnese per pettinarsi, ma data la difficoltà di fargli capire la nostra lingua, abbiamo rinunziato a interrogarlo su questo proposito. Nella tasca grande a destra del suo coprimezzo, così traduco la parola ranfulò, con la quale si intendevano alludere ai miei pantaloni, abbiamo visto un cilindro di ferro vuoto, grande all'incirca come un uomo, e attaccato a un pezzo di legno un po' più largo. Da una parte del cilindro sporgevano alcuni strani pezzi di ferro che non sapremmo definire. Un'altra macchina uguale stava nella tasca grande a sinistra. Nel taschino a sinistra trovammo molti dischi di metallo, rosso o bianco, di grossezza variabile, rotondi e piatti. Alcuni di essi, che ci sono sembrati d'argento, erano così grossi e pesanti che in due durammo fatica ad alzarli. Nell'alto del coprimezzo dell'uomo montagna vedemmo altri due taschini, le cui aperture restavano serrate dalla pressione del ventre. Fuori dal taschino sinistro ciondolava una grossa catena d'argento che reggeva una macchina davvero meravigliosa. Avendogli comandato di estrarre ciò che era attaccato alla catena, vedemmo comparire un globo fatto per metà d'argento e per metà di un metallo trasparente. Sopra vi erano tracciati in circolo alcuni strani segni. Tentammo di toccarli, ma i nostri diti non poterono oltrepassare quella sostanza diafana. Egli ci ha accostato agli orecchi codesta macchina. Essa faceva un rumore continuo, simile a quello di un mulino ad acqua. Noi supponiamo che si tratti di un animale di nuova natura, oppure di una divinità che costui adora. Ma quest'ultima ipotesi è più verosimile, perché egli ci ha detto, se non abbiamo interpretato male il suo orribile linguaggio, che non faceva mai nulla senza consultarla, essendo quello il suo oracolo, che segnava il tempo per ogni azione della sua vita. Nel taschino sinistro, davanti, trovammo una reticella, grande abbastanza per poter servire a un pescatore, ma che si apriva e si chiudeva come una borsetta. Dentro vi erano parecchi dischi massicci, di un metallo giallo. Se sono d'oro vero, il loro valore è certamente enorme. Dopo aver così frugato accuratamente tutte le tasche dell'uomo montagna, secondo gli ordini di vostra maestà, abbiamo osservato intorno alla vita di costui una cintura, fatta con la pelle di qualche mostruoso animale, da cui pendevano a sinistra una spada lunga 5 uomini e a destra una borsetta divisa in 2 scompartimenti, ciascuno della capacità di 3 uomini. In uno di essi stavano parecchi globi, grossi circa come la nostra testa, di un metallo pesantissimo, tanto che solo un braccio molto forte avrebbe potuto sollevarli. Nell'altro scompartimento stava una quantità di granelli nerastri, piccoli e abbastanza leggeri, tanto che potevamo sostenerne più di 50 sul palmo della mano. E questo l'esatto inventario di quanto abbiamo potuto trovare sulla persona dell'uomo montagna, il quale ci ha trattati del resto cortesemente e con tutto il riguardo dovuto a una commissione di vostra maestà. Firmato e bollato il giorno 4 dell'89ª luna del felice regno di vostra maestà. Clefen Frelock, Marsi Frelock. Quando fu letto l'inventario in presenza del sovrano, questi molto gentilmente mi disse di consegnargli tutti codesti oggetti. Era stato dato ordine a 3.000 dei suoi migliori soldati di starmi intorno a una certa distanza, pronti a scaricare le loro frecce sopra di me. Ma io, avendo gli occhi fissi sopra l'imperatore, non mi accorsi di tanti preparativi. A ogni modo, quando Sua Maestà mi chiese la mia sciabola, mi affrettai a staccarla dalla cintura. Egli mi ordinò allora di sguainarla. La lama, benché un po' arrugginita dall'acqua di mare,
era abbastanza lucida per abbagliare i soldati circostanti, i quali alzarono grandi strida. Il sovrano mi comandò di rimettere la spada nel fodero e di gettarla in terra a 6 piedi più in là della lunghezza della mia catena. In seguito mi domandò uno dei cilindri vuoti di ferro, come si chiamavano le mie pistole tascabili. Gliele mostrai, cercando alla meglio di spiegargliene l'uso. Quindi le caricai a polvere e, dopo aver avvertito il sovrano di non aver paura, le scaricai in aria. Lo sbalordimento dei circostanti questa volta fu molto maggiore che per la vista della mia sciabola e si cascarono tutti all'indietro, come se il fulmine li avesse tocchi. E lo stesso imperatore, sebbene coraggiosissimo, ebbe bisogno di un po' di tempo per rimettersi dal terrore provato. Io gli consegnai le 2 pistole insieme ai sacchetti della polvere e del piombo, avvertendolo di non accostar fuoco alcuno al sacco della polvere, se non voleva saltare per aria col suo palazzo. Ciò che gli fece molta meraviglia. Gli diede anche il mio orologio, che gli desiderava molto di vedere, e gli fu recato da 2 guardie tra le più forti, le quali lo portarono sulle spalle infilato in un grosso bastone, come da noi i garzoni dei birrai portano i fusti della birra. Il rumore continuo dell'orologio stupiva enormemente il sovrano, non meno del movimento della lancetta che segna i minuti, che gli poteva facilmente seguire, avendo quella gente una vista assai più acuta della nostra. Su questo argomento egli domandò l'opinione dei suoi scienziati, i responsi dei quali furono naturalmente molto disparati. Io ne capii poco e perciò non sto a riferirne. Finalmente consegnai le mie monete d'argento e di bronzo e la mia borsa con 9 monete grandi d'oro e qualcuna piccola, il mio pettine, la mia tabacchiera d'argento, il fazzoletto e il taccuino. La sciabola, le pistole, i sacchi della polvere e delle palle furono trasportate nell'arsenale imperiale. Tutto il resto mi fu restituito. Avevo anche un taschino segreto che non fu perquisito, dove tenevo un paio d'occhiali, di cui talora mi servo per la debolezza della mia vista, un piccolo telescopio e qualche altra bazzecola che credetti poco interessante per l'imperatore e che perciò non mostrai ai commissari, temendo che mi fossero in qualche modo guastate o perdute. Capitolo 3. Straordinari divertimenti offerti da Gulliver all'imperatore e alla sua corte. I giochi alla corte di Lilliput. L'autore è liberato con certi patti espressi. Non solo l'imperatore e la corte, ma anche l'esercito e il popolo mi avevano tanto preso a benvolere per la dolcezza del mio contegno che io speravo di ottener presto la libertà. Perciò facevo di tutto per rendermi popolare. A poco i lillipuziani avevano preso confidenza con me, tanto che se mi coricavo in terra, brigate di giovani venivano a ballarmi addosso e a giocare a nascondino tra i miei capelli. Intanto avevo fatto grandi progressi sia nel capire che nell'adoperare la loro lingua. L'imperatore volle offrirmi lo spettacolo di alcuni giochi in cui codesto popolo sorpassa quanti altri ne ho veduti. Più di tutto ammirabile mi parve un ballo eseguito sopra un filo sottilissimo, lungo 2 piedi e mezzo. Mi permette il lettore di dire qualche cosa su questo gioco curioso. Questo nobile esercizio è praticato da coloro che aspirano alle alte cariche e ai favori di Sua Maestà. Perciò essi vi si esercitano fino dalla prima giovinezza. Quando un'importante carica resta libera, per la morte del titolare o perché questi è caduto in disgrazia, cosa frequentissima, 5 o 6 pretendenti presentano all'imperatore la domanda di poter divertire Sua Maestà e la corte con un ballo sul filo. E la carica è data a colui che balla meglio e salta più alto sul filo senza cadere.
Spesso ai grandi magistrati e ai primi ministri si ordina di ballare sulla corda per confermare la loro bravura e far vedere all'imperatore che non hanno perduto il loro talento. Il gran tesoriere dell'impero, Flimnap, gode fama di saper fare la capriola sulla corda almeno un pollice più in alto di qualunque altro signore dell'impero. Più di una volta l'ho visto fare il salto mortale, quello che noi chiamiamo Somerset, sopra un'assicella di legno attaccata a una corda non più grossa di una nostra stringa. Dopo il tesoriere, il più bravo mi è sembrato Reldresal, mio ottimo amico, primo segretario del consiglio privato, seppure il mio affetto per lui non mi fece travedere. Gli altri grandi dignitari erano tutti pressappoco della stessa forza. Codesti divertimenti sono causa spesso di disgrazie, che vengono scrupolosamente registrate negli archivi imperiali. Io stesso vidi 2 o 3 pretendenti stroppiarsi. Ma quando i ministri in carica hanno l'ordine di mostrare la loro destrezza, il pericolo è più grande ancora, perché sforzandosi in ogni modo di sorpassare se stessi e vincere i rivali, fanno quasi sempre delle cadute pericolosissime. Mi hanno raccontato che l'anno prima del mio arrivo, Flimnap si sarebbe inevitabilmente fracassata la testa nel cadere, se non l'avesse salvato un guanciale del re che per caso si trovava in terra. C'è poi un altro svago riservato all'imperatore, all'imperatrice e al primo ministro in occasioni speciali. L'imperatore mette sopra una tavola 3 fili di seta, lunghi 6 pollici, uno porporino, uno giallo e uno bianco. Questi fili costituiscono altrettanti premi per coloro che l'imperatore intende specialmente favorire. La cerimonia si compie nel gran salone d'udienza di Sua Maestà, ove i concorrenti sono costretti a fornire una prova di destrezza quale non ha riscontro in alcun altro paese del vecchio e del nuovo mondo. L'imperatore prende un bastone e lo tiene orizzontale. I concorrenti, avanzandosi uno dopo l'altro, saltano sopra il bastone o vi passano sotto, secondo l'altezza a cui è sorretto. Allora il sovrano tiene il bastone da un'estremità e l'altra è tenuta dal primo ministro. Spesso è addirittura il ministro che regge il bastone. Chi è più agile e snello a saltare o a insinuarsi riceve il cordoncino rosso per ricompensa. Il secondo per merito al giallo e il bianco va al terzo. E si portano questi cordoncini di seta a bandoliera e poche persone rispettabili ne sono prive. Io non facevo più paura ai cavalli dell'esercito e delle scuderie imperiali che venivano quotidianamente condotti a fare l'esercizio in mia presenza. Si faceva loro saltare la mia mano, posata in terra, e un lanciere dell'imperatore giunse, con uno sforzo veramente meraviglioso, a saltare sopra il mio piede, con la scarpa e tutto. Io poi inventai un altro gioco che piacque immensamente. Per mezzo dell'imperatore mi feci portare dal soprintendente delle foreste alcuni bastoni lunghi 2 piedi e grossi come una canna ordinaria. Per trasportarli ci vollero 6 carri condotti da altrettanti boscaioli e tirati da 8 cavalli ciascuno. Con 9 di essi, ficcati verticalmente nel suolo, formai un quadrato di 2 piedi e mezzo di lato. Sopra di essi posi il mio fazzoletto, tirandolo ben bene, come una pelle di tamburo. Ai lati collocai orizzontalmente altri 4 bastoni che, restando più alti 5 pollici del fazzoletto, facevano da ringhiera. Apparecchiato il gioco, pregai l'imperatore di far manovrare 24 dei suoi migliori cavalieri su codesta piattaforma. E avendo egli annuito, presi gli uomini montati e armati condotti dai loro ufficiali e li deposi sul fazzoletto teso, sopra cui essi eseguirono, con una precisione e un insieme meravigliosi, una finta battaglia. Questo spettacolo andava talmente a genio all'imperatore che si dovette ripeterlo parecchie volte. Anzi, una volta volle egli stesso essere collocato sulla piattaforma e dirigere la manovra. Persuase perfino l'imperatrice a permettermi di tenerla in mano,
con la sua portantina, a 2 piedi di distanza dal palco. E la sovrana acconsentì, non senza un segreto timore, a contemplare codesta specie di torneo. Per fortuna accidenti gravi non ne capitarono. Solo il cavallo d'un ufficiale, scalpitando, fece un buco nel fazzoletto e si rovesciò col cavaliere. Io li rialzai e, mettendo una mano sotto il buco, con l'altra posai a terra tutti i cavalieri. Né volli più ripetere questo gioco, sebbene il cavallo se la cavasse con una storta e il capitano restasse incolume. Frattanto era arrivato un messaggero per annunziare all'imperatore che uno strano oggetto si era ritrovato nel luogo dove io ero stato scoperto il primo giorno. Si trattava di un grande arnese nero e rotondo, i cui lembi occupavano una superficie uguale a quella della camera regale, e il cocuzzolo, fatto a guisa di piramide tronca, aveva l'altezza di 2 uomini. Cotesto oggetto non sembrava dotato di vita, e alcuni audaci, arrampicandosi l'uno sulle spalle dell'altro, essendo giunti sull'estremità superiore del cilindro, si erano accorti, battendovi i piedi sopra, che l'interno doveva essere vuoto. Supponevasi che tale macchina appartenesse all'uomo montagna e si domandava in tal caso se convenisse trasportarla alla capitale. Indovinai subito che si trattava del mio cappello e supplicai l'imperatore di farmelo restituire al più presto. Il giorno dopo, infatti, mi fu portato, in non troppo buono stato, ma neppure così danneggiato come potevo temere. Ti avevano fatto 2 buchi nella tesa, vi avevano fissato 2 ganci e avevano fatto passare in questi una lunga corda, che avevano poi attaccato ai pettorali di 5 robusti cavalli. Così il mio cappello fu trascinato per un tratto di mezzo miglio. E se il suolo di codesto paese non fosse stato molto eguale e soffice, non so come il povero copricapo avrebbe resistito a simile sistema di trasporto. Una più strana fantasia venne 2 giorni dopo all'imperatore. Fece preparare per una rivista le truppe che si trovavano nei pressi della capitale e dopo avermi pregato di stare retto, coi piedi lontani quanto mi fosse possibile l'uno dall'altro, nella posizione del colosso di Rodi, ordinò al generale, che era un espertissimo condottiero, di far passare l'intero esercito sotto le mie gambe, in ordine di battaglia. Cotesto esercito era composto di 3.000 uomini di fanteria e 1.000 cavalieri, e sfilarono con le insegne al vento, le lance in resta, al suono dei tamburi. La fanteria ordinata sopra un fronte di 24 uomini, la cavalleria di 16. Durante la rivista i soldati dovevano astenersi, per ordine dell'imperatore e sotto pena di morte, da ogni confidenza verso la mia persona, ma nessuno poté impedire a qualche giovane ufficialetto di alzare gli occhi mentre mi passava proprio di sotto. E per dire il vero, i miei calzoni erano così mal ridotti da fornir loro molti ottimi argomenti di stupore e di ilarità. Intanto tornavo alla carica con memoriali e domande dirette a ottenere la libertà, sicché l'imperatore finalmente dovette decidersi a discutere l'affare nel Consiglio di Stato. Tutti i consiglieri diedero parere favorevole e l'imperatore consentì con loro. Soltanto il ministro Skiresh Bolgolam, non so per quale motivo, si dichiarò contrario alla mia richiesta. Codesto dignitario, che rivestiva la carica di Galbet, cioè di grande ammiraglio, si era mostrato abile amministratore, ma aveva un carattere aspro e bizzarro. Egli ottenne che almeno si affidasse a lui l'incarico di regolare le condizioni della mia liberazione, e gli articoli relativi mi furono letti da Skiresh Bolgolam in persona, che venne a trovarmi accompagnato da 2 segretari e da parecchi distinti personaggi. Dovetti giurare 2 volte d'osservare codesti articoli, prima al modo del mio paese, poi secondo il cerimoniale ordinato dalle leggi di Lilliput, che consiste nel tenersi il dito pollice del piede destro con la mano sinistra
e mettersi il dito medio della mano destra sul sommo della testa, appoggiandosi il pollice sulla punta dell'orecchio destro. Supponendo che al lettore possa garbare di conoscere lo stile usato presso codesta corte e gli articoli preliminari della mia liberazione, ecco la traduzione dell'atto parola per parola. Golbasto, momare, neulame, gurdilo, scefin, mulli, ulli, gue. Potentissimo imperatore di Lilliput, delizia e terrore dell'universo, sovrano di tutte le terre che si stendono per 5.000 blustrugs, circa 6 miglia di circuito, sino all'estremità del globo, re dei re, grandissimo tra i figli degli uomini, poiché coi piedi tocca il centro della terra e con la testa il sole, e con un batter di ciglio fa tremare le ginocchia dei potenti. Amabile come la primavera, brillante come l'estate, abbondante come l'autunno, tremendo come l'inverno. L'altissima maestà sua propone all'uomo montagna i seguenti articoli preliminari, che costui dovrà ratificare con solenne giuramento. Primo, l'uomo montagna non uscirà dai nostri stati senza speciale nostro permesso timbrato col grande sigillo. Secondo, non potrà, senza nostro speciale permesso, entrare nella capitale, affinché gli abitanti possano essere avvertiti 2 ore prima di tenersi chiusi in casa. Terzo, dovrà il detto uomo montagna contentarsi di camminare sulle principali strade maestre, evitando di passeggiare o di coricarsi sui prati e sui campi di grano. Quarto, camminando per le suddette strade, egli avrà cura di non calpestare le persone dei nostri diletti sudditi, come anche le loro vetture o cavalcature, e non prenderà in mano alcuno di coloro senza il loro esplicito consenso. Quinto, qualora un corriere del governo debba fare una corsa straordinaria, l'uomo montagna si obbliga a portare nella propria tasca il detto corriere per 6 giornate, una volta ogni luna, e di riportarlo poi sano e salvo, a nostra richiesta, dinanzi al nostro imperiale cospetto. Sesto, egli sarà alleato nostro contro i nostri nemici dell'isola di Blefuscu e farà di tutto per distruggere la flotta che in questo momento essi armano per compiere uno sbarco nel nostro paese. Settimo, dovrà il detto uomo montagna, nelle sue ore d'ozio, prestare aiuto ai nostri operai, sollevando le pietre più grosse, per condurre a termine la costruzione della grande muraglia intorno al nostro parco e agli imperiali palazzi. Ottavo, dopo avere solennemente giurato di attenersi alle condizioni qui sopra enunciate, l'uomo montagna avrà diritto a una provvista giornaliera di carne e di bevande bastevoli al nutrimento di 1724 nostri sudditi, oltre al libero accesso alla nostra imperiale presenza e simili segni del nostro favore. Dato nel palazzo di Belfaborac, il giorno 12 della 91ª luna del nostro regno. Con grande piacere prestai il giuramento richiesto e sottoscrissi tutti gli articoli, sebbene ve ne fosse qualcuno alquanto umiliante, dovuto alla malignità del grande ammiraglio Schiresh Bolgola. A ogni modo, mi furono tolte le catene e mi trovai libero. L'imperatore mi fece l'onore di presenziare alla cerimonia della mia liberazione. Io mi prosternai ai suoi piedi e gli resi umilmente grazie, ma egli mi ordinò di alzarmi nel modo più cortese. Il lettore avrà osservato come nell'ultimo articolo del documento l'imperatore si fosse impegnato a fornirmi tanto di carni e di bevande da bastare al nutrimento di 1724 lillipuziani. Qualche tempo dopo domandai a un personaggio di corte mio intimo amico perché e come era stata fissata codesta cifra, appunto. Ed egli mi rispose che i matematici dell'imperatore, avendo misurato la mia altezza col quadrante e calcolato la mia grossezza,
avevano trovato che il mio corpo stava a loro nella proporzione di 1724 a 1 e per la legge di analogia dei corpi avevano ritenuto che anche il mio appetito dovesse essere in proporzione. Giudichi di qui il lettore quanto sia ingegnoso codesto popolo e quanto saggio ed economo il loro imperatore. Nota del traduttore. Un uomo normale, essendo alto un po' meno di 6 piedi, e l'altezza degli lillipuziani essendo di un po' meno di 6 pollici, dato che il pollice è un 12° di piede, ne risulta che quei minuscoli esseri avevano un'altezza che stava alla nostra come 1 sta a 12. La cubatura del loro corpo sarà stata perciò 1 fratto 12 per 12 per 12, ossia 1728 volte minore della nostra. La cifra corrisponde pressappoco a quella indicata dall'autore. I lillipuziani adulti dovevano pesare dai 35 ai 45 grammi. Ciò per i curiosi di aritmetica e per gli amanti della precisione. Capitolo IV. Descrizione di Milendo, capitale di Lilliput e del palazzo imperiale. Gli affari del governo esposti a Gulliver da un segretario di Stato. L'autore si offre di servire l'imperatore nelle sue guerre. Ottenuta la libertà, domandai per primo favore di poter visitare Milendo, la capitale dell'impero, e mi fu concesso, contemplata la raccomandazione di non fare alcun male agli abitanti, né danneggiare le loro case. Intanto si avvertì il popolo con un bando della mia intenzione di visitare la città. Questa è circondata da una muraglia alta 2,5 piedi e larga più di 11 pollici, in modo che una carrozza può benissimo passeggiarvi e fare il giro della città. A distanza di 10 in 10 piedi il muro era forzato da grossi torrioni. Scavalcai il muro sopra la porta occidentale e cominciai a camminare pian piano lungo le 2 principali strade, con grande circospezione per la paura di schiacciare coi piedi qualche viandante rimasto imprudentemente fuori, nonostante gli ordini perentori emanati che ciascuno restasse chiuso in casa. Per non guastare i tetti e le grondaie delle case, mi ero anche levata la giacca, restando col semplice panciotto. Le finestre e i balconi dal primo al 4° piano delle case, oltre a quelli dei granai, delle soffitte, persino le grondaie, erano così gremite di curiosi che giudicai rilevantissima la popolazione della città. Questa è in forma di quadrato perfetto e la muraglia a 500 piedi di lato. 2 grandi strade, che incrociandosi tagliano la città in 4 parti uguali, sono larghe 5 piedi. Mentre le stradicciole, in cui non potei neppure entrare, sono larghe da 12 a 18 pollici. La città può contenere circa 500.000 anime, a case di 3 e 4 piani e botteghe e mercati fornitissimi. Tempo addietro vi si rappresentavano anche opere e commedie eccellenti, ma ora non vi si sente più nulla di buono in codesto genere, perché quel monarca non incoraggia troppo gli artisti. Il palazzo dell'imperatore è posto nel centro della città, all'incrocio delle 2 strade principali. Gli edifici che lo compongono sono circondati, a 20 piedi di distanza, da un muro alto 23 pollici. Sua Maestà mi aveva dato il permesso di scavalcare il muro per veder bene il palazzo in tutte le sue parti. La corte esterna formava un quadrato di 40 piedi e comprendeva 2 altre corti. Gli appartamenti dell'imperatore davano sulla più interna e mi restava difficile soddisfare il mio vivo desiderio di vederli, perché i portoni più ampi misuravano solo 18 pollici d'altezza per 7 di larghezza. Inoltre gli edifici che circondavano il cortile esterno erano alti almeno 5 piedi, sicché per scavalcarli correva il rischio di rompere tutti i tegoli.
Quanto alle muraglie non c'era pericolo, perché erano costruite con solida pietra da taglio e avevano 4 pollici di spessore. Ma siccome l'imperatore aveva una gran voglia di farmi ammirare i suoi magnifici appartamenti, io ne venni a capo 3 giorni dopo, quando mi fui costruito 2 panchetti, tagliando col mio coltello alcuni fra i più giganteschi alberi del parco imperiale, lontano circa 50 tesi dalla città. Ogni sgabello era alto 3 piedi e abbastanza forte per sostenere il mio peso. Avvertita dunque la popolazione per la seconda volta, attraversai di nuovo la città e mi avvicinai al palazzo reale tenendo i panchetti in mano. Arrivato a un angolo della corte esterna, salii sopra uno sgabello e prendendo l'altro lo feci passare al di là del tetto, calandolo pian piano fino al suolo, nello spazio compreso fra il primo e il secondo cortile, che era di circa 8 piedi. Per mezzo dei 2 panchetti scavalcai così facilmente l'edifizio e quando fui dentro tirai a me con un gancio il panchetto rimasto di fuori. Nello stesso modo entrai nel cortile centrale, dove sdraiandomi su un fianco e accostando l'occhio a tutte le finestre del primo piano, che erano state lasciate apposta aperte, vidi i più splendidi appartamenti che si possano immaginare. Scorsi l'imperatrice e le principessine, circondate dal seguito, nei loro appartamenti. Anzi, Sua Maestà Imperiale si degnò di sorridermi graziosamente e dal balcone mi porse la mano da baciare. Quanto alle curiosità che si trovavano in quel palazzo, non sto a farne la descrizione perché voglio riservarla per una grande opera già quasi finita, nella quale si fa una descrizione generale di codesto impero sin dalla sua fondazione, la storia dei suoi sovrani durante molti secoli, alcune osservazioni sulle loro guerre, la loro politica, le leggi, le lettere, la religione del paese, la flora e la fauna, gli usi e costumi degli abitanti, e diversi altri argomenti curiosissimi e mirabilmente utili. Per ora mi basta raccontare ciò che mi accadde durante i 9 mesi che rimasi in codesto impero portentoso. Avevo ottenuto la libertà da 15 giorni, quando vidi venire a casa mia Reldresal, segretario di Stato per gli affari particolari. Era seguito da un solo domestico. Ordinò al suo cocchiere di attenderlo a pochi passi dalla porta e mi pregò di concedergli un'ora di attenzione. Gli feci l'offerta di sdraiarmi per terra, per mettere il mio orecchio a livello della sua bocca, ma egli preferì che io lo tenessi in mano durante il colloquio. Egli cominciò col congratularsi meco della mia liberazione, a cui si vantò modestamente di avere un po' contribuito, ma aggiunse che non l'avrei mai ottenuta senza l'interesse che vi aveva la stessa corte. Poiché, soggiunse, il nostro paese, che sembra così florido agli stranieri, ha 2 grandi pericoli da combattere. All'interno una radiosa lotta di partiti e all'esterno l'invasione di cui ci minaccia un formidabile nemico. Circa il primo punto dovete sapere che da più di 70 lune 2 partiti si contrastano il potere sotto i nomi di Tramexan e Stamexan, che significano tacchi alti e tacchi bassi, poiché i 2 partiti si distinguono appunto dalla maggiore o minore altezza dei loro tacchi. Sembra veramente che i tacchi alti corrispondano meglio al carattere delle nostre leggi, ma ad ogni modo l'imperatore non vuole servirsi che dei tacchi bassi nell'amministrazione dello Stato e in tutti gli uffici dipendenti dalla corona. Anzi, potete osservare che Sua Maestà porta i tacchi più bassi almeno di un drur, che ogni altro personaggio di corte. Il drur corrisponde a un 14° di pollice. I 2 partiti, continuò egli, si odiano a tal punto da non mangiare, né bere, né parlare insieme. I tacchi alti, secondo i nostri calcoli, sono più numerosi, ma noi abbiamo il potere. Però temiamo assai che Sua Altezza l'erede presuntivo della corona
abbia un po' di debole per i tacchi alti. Certo, tutti vedono che uno dei suoi tacchi è più alto dell'altro, sì da farlo zoppicare quando cammina. Ora, a queste discordie intestine si aggiunge la minaccia di un'invasione da parte degli abitanti di Blefuscu. E questo l'altro grande stato, il più potente dell'universo dopo il nostro, e quasi altrettanto vasto, poiché, a dirvi la verità, i nostri filosofi dubitano molto che esistano in questo mondo quegli stati di cui ci avete parlato e che sarebbero popolati da esseri grandi e grossi come voi. Anche perché un centinaio di uomini della vostra forza consumerebbero in poco tempo tutti i raccolti e tutti i bestiame di Sua Maestà, sicché è più credibile che voi siate caduto dalla luna o da una stella. D'altra parte i nostri storici da 6.000 lune non menzionano altri paesi che non siano i due grandi imperi di Lilliput e di Blefuscu. Per 36 lune queste due formidabili nazioni si sono consumate in una guerra ostinata, per il seguente motivo. Tutti sanno che il modo naturale di aprire le uova per berle è quello di romperne la punta più grossa. Ma l'avo dell'imperatore regnante, volendo da bambino rompere un uovo col vecchio sistema, si tagliò disgraziatamente un dito, di modo che l'imperatore suo padre ordinò a tutti i suoi sudditi, con la minaccia di gravi pene, di rompere le loro uova dalla punta più stretta. Questa legge indignò talmente il popolo da dar luogo a 6 rivoluzioni, durante le quali, a quel che raccontano i nostri storici, un imperatore perdette la vita, un altro il trono. I sovrani di Blefuscu hanno sempre incoraggiato queste intestine discordie, dando asilo nel loro impero a coloro che vi si rifugiavano durante le repressioni. Si calcolano a 12.000 le persone che in epoche diverse hanno subito l'estremo supplizio piuttosto che piegarsi alla legge di rompere le uova dalla punta stretta. Centinaia di grossi volumi sono stati pubblicati su questo argomento, ma da un pezzo i libri dei grossapuntisti sono stati proibiti e tutto il loro partito è stato interdetto dalle cariche pubbliche. Durante questa lunga serie di lotte, i sovrani di Blefuscu ci hanno mosso molte rimostranze per mezzo dei loro ambasciatori, accusandoci di commettere un delitto, violando un precetto fondamentale del nostro grande profeta Lustrog, che si trova nel 54° capitolo del Blundekral, il loro Corano. Si trattava infatti semplicemente di una diversa interpretazione del testo che dice: tutti i fedeli rompano le uova dalla parte che credono più comoda. Perciò io stimo che spetti alla coscienza di ciascuno decidere qual è la punta più comoda, o tutt'al più toccherà all'autorità del sommo magistrato di definirla. Ma i grossapuntisti hanno trovato tanto credito alla corte di Blefuscu e tanto seguito nel nostro stesso paese che tra i due imperi si è trascinata per 36 lune una guerra sanguinosissima, con diversa fortuna. In essa noi abbiamo perduto 40 vascelli di linea e un maggior numero di legni minori, con 30.000 dei nostri soldati e marinai. Né minori perdite ha ricevuto il nemico. Questi però, al giorno d'oggi, prepara una formidabile armata per tentare un'invasione sulle nostre coste, sicché l'imperatore, confidando nel vostro valore, nella vostra forza, mi ha ordinato di ragguagliarvi particolarmente di tutta la faccenda per conoscere quali sono le vostre intenzioni a questo proposito. Rispose il segretario che porgesse all'imperatore i sensi del mio più umile rispetto e l'assicurasse del mio fermo proponimento di sacrificare la mia vita per difendere la sua sacra persona e il suo impero contro tutti i tentativi di invasione dei suoi nemici. Il segretario se ne andò soddisfattissimo della mia risposta. Piccole note del traduttore riguardano le dimensioni della metropoli lillipuziana tradotte nelle unità di misura a noi familiari.
160 metri quadrati per 500.000 abitanti, con mura alte 80 centimetri, grandi arterie larghe 1,60 m e strade fra 32 e 48 centimetri. Lilliput e Blefuscu, Inghilterra e Francia. Tacchi alti e tacchi bassi, Tories conservatori e Whigs radicali. Grossapuntisti cattolici e gente che rompe l'uovo dall'estremità più sottile, protestanti. Capitolo V. Straordinario stratagemma di Gulliver per impedire l'invasione dei nemici. Egli vien fatto dall'imperatore grande di prima classe. L'imperatore di Blefusco manda ambasciatori per chiedere la pace. Scoppia un incendio nell'appartamento dell'imperatrice e l'autore contribuisce molto a spegnere il fuoco. Al nord-nord-est di Lilliput giaceva un'isola che costituiva l'impero di Blefuscu. I due paesi erano separati da un canale largo 800 yards. Io non avevo ancora scorto codesta lontana regione, anzi, non appena avevo saputo della guerra imminente, m'ero ben guardato dal farmi vedere da quella parte, temendo di essere scorto da qualche vascello nemico. Mentre fino allora i blefuscodiani non sapevano nulla della mia esistenza, essendo da molto tempo totalmente vietato di comunicare fra i due paesi. Sapendo per mezzo dei rapporti delle spie che si erano mandate a scoprire terreno che nel porto di Blefuscu era una flotta, pronta a mettere alla vela non appena il vento fosse favorevole, propose all'imperatore un mio disegno, col quale speravo di potermi impadronire di tutte le navi del nemico. Consultai i più esperti uomini di mare per conoscere la profondità del canale e mi fu detto che esso nella parte centrale, con l'alta marea, raggiungeva la profondità massima di 70 glumglufs, cioè 6 piedi circa, mentre nel resto della sua larghezza non era a fondo più di 50 glumglufs. Allora, con grande mistero, mi recai sulla spiaggia a nord-est, di fronte a Blefuscu, e tenendomi nascosto dietro una collina, per mezzo del mio cannocchiale scoprii la flotta nemica, composta di 50 vascelli da guerra, oltre a numerosi legni da trasporto. Tornai allora alla città e diedi ordine di fabbricare una grande quantità di solide funi e molte sbarre di ferro, quelle grosse il doppio di un comune spago, queste dello spessore di un ferro da calza. Per maggiore sicurezza intrecciai le funi a 3 e attorcigliai ugualmente 3 sbarre di ferro in una, piegandole poi a gancio. Così provvisto, tornai verso la spiaggia a nord-est, mi cavai il soprabito, le scarpe, le calze e mi gettai in mare, camminando dapprima nell'acqua più presto che potevo, poi nuotando nel mezzo del canale per circa 30 yards, fino a che non toccai terra di nuovo e in meno di mezz'ora arrivai vicino alla flotta nemica. I blefuscodiani furono così atterriti al solo vedermi che si gettarono fuori dai loro vascelli come tanti ranocchi e si misero in salvo sulla terraferma. Giudicai che fossero in numero di circa 30.000. Allora misi mano alle mie funi, attaccai un gancio alla prua di ciascun vascello e passai una fune in ogni gancio. Durante il mio lavoro fui fatto segno a una scarica di molte migliaia di frecce, parecchie delle quali mi colpirono al viso e alle mani, producendomi un gran dolore, disturbandomi non poco. Ma più che altro temevo forte per i miei occhi, che l'avrebbero veramente vista brutta, se non avessi fatto appello all'espediente di tirar fuori gli occhiali dal mio taschino segreto, che, come ho detto, era sfuggito ai mandatari dell'imperatore, e attaccarmeli sul naso più solidamente che potei. Così provvisto e difeso,
potei proseguire l'impresa senza curarmi della grandine di strali che mi cadeva addosso, perché battendo sui vetri degli occhiali non potevano far altro che scompormeli alquanto sul naso. Attaccati tutti i ganci, cominciai a tirare, ma invano, perché tutti i vascelli erano ancorati. Allora, col mio coltellaccio tagliai i cavi che tenevano le ancore e ciò fatto potei facilmente portar via i 50 vascelli più grossi e trascinarli dietro a me. I blefuscudiani non capirono dapprima qual era il mio disegno. Purtuttavia rimasero sorpresi e sbalorditi vedendomi tagliare i cavi, perché dovettero supporre che io volessi abbandonare i loro vascelli in balia del vento e delle onde, lasciandoli sbatacchiare gli uni contro gli altri. Ma quando poi videro che mi portavo dietro tutta la flotta, cominciarono a gridare con rabbia e disperazione. Percorso un tratto di mare e giunto fuori dalla portata dei loro archi, mi fermai un momento per estrarmi tutte le frecce che mi si erano conficcate nel volto e nelle mani. Poi mi unsi con un po' di quell'unguento che, come ricorderete, mi avevano dato i lillipuziani al mio primo arrivo nell'isola. Infine, essendomi levati gli occhiali, mi avanzai di nuovo verso il porto imperiale di Lilliput, trascinando la mia preda. L'imperatore con tutta la corte attendeva con ansia l'esito della grande impresa. Stando sulla spiaggia del mare, essi vedevano venire da lontano una flotta disposta in forma di un'immensa mezzaluna. Ma non potevano accorgersi che ero io a trascinarla verso di loro, perché l'acqua m'arrivava al collo. L'imperatore anzi credette che io fossi rimasto ucciso e che la flotta nemica s'avanzasse per compiere uno sbarco. Ma i suoi timori scomparvero ben presto, poiché non appena cominciai a sentire la terraferma mi rizzai in piedi e allora la mia testa apparve al di sopra di tutta la flotta e si sentì la mia voce gridare con forza: «Viva il potentissimo imperatore di Lilliput!» Al mio arrivo ebbi dal sovrano infiniti elogi e su 2 piedi mi fu conferito il titolo di Nardak, il più onorifico che esista fra loro. In seguito Sua Maestà mi pregò di pensare alla maniera di portare nel suo porto tutti gli altri vascelli del nemico. Codesto ambiziosissimo sovrano pretendeva niente meno che di impadronirsi di tutto l'impero di Blefuscu, di trasformarlo in una propria provincia, governata da un suo viceré, di uccidere tutti i profughi grossapuntisti e infine di costringere tutti i suoi popoli ad aprire le uova dalla punta stretta, restando così solo monarca in tutto il mondo. Ma io cercai di dissuadernelo con alquanti ragionamenti fondati sulla politica e sulla giustizia e finì col dichiarare francamente che non mi sarei mai prestato a diventare uno strumento di oppressione contro un popolo libero, nobile e valoroso. La parte più saggia del consiglio, al quale fu sottomesso questo affare, si dichiarò del mio parere. Però la franchezza e l'ardire della mia dichiarazione contrastavano tanto ai disegni politici dell'imperatore che egli non poté mai perdonarmela, e anche nel consiglio ne parlò in modo alquanto ambiguo. Molti dei più prudenti consiglieri, a quanto seppi di poi, attestarono col loro silenzio di essere del mio parere, ma altri, che segretamente mi odiavano, si lasciarono scappare qualche allusione che indirettamente poteva nuocermi. Da allora in poi, tra l'imperatore e una parte dei ministri, si formò una specie di complotto contro di me, che circa 2 mesi dopo si rivelò apertamente e minacciò di perdermi. Tanto è vero che i più importanti servigi resi a un sovrano pesano ben poco sulla bilancia in confronto di un rifiuto opposto ai loro ciechi desideri. 3 settimane circa dopo la mia brillante spedizione arrivò una solenne ambasciata da Blefuscu con proposte di pace. Essa era composta di 6 dignitari con un seguito di 500 persone e il loro ingresso fu splendido, come si conveniva alla potenza del loro sovrano
e all'importanza del loro negozio. Il trattato di pace fu presto stipulato, a condizioni assai vantaggiose per l'imperatore di Lilliput. Fatta la pace, alla quale anch'io avevo un po' contribuito, gli ambasciatori, che erano stati segretamente informati dei servigi da me resi alla loro nazione, mi fecero una visita solenne. Mi espressero ogni sorta di complimenti per il mio valore e la mia magnanimità, mi pregarono di fornir loro qualche prova di quella forza prodigiosa di cui avevano sentito narrare tante meraviglie, e quando li ebbi accontentati ne rimasero soddisfattissimi. Io li pregai di presentare i miei più rispettosi omaggi a Sua Maestà Blefusco Diana, di cui tutto l'universo conosceva le splendide virtù, e dissi che avevo desiderio di recarmi a salutarla personalmente prima di tornare al mio paese. Pochi giorni dopo, infatti, chiesi all'imperatore il permesso di recarmi a ossequiare il gran re di Blefuscu. Mi rispose con freddezza che non aveva niente in contrario. A un amico mi riferì segretamente che Sua Maestà, anche per le insinuazioni di Flimnap e di Bolgolam, aveva interpretato i miei rapporti con gli ambasciatori come un sintomo di tradimento. In ciò egli mi faceva torto, ma io imparai allora che cosa vogliano dire corti e ministri. Mi sono scordato di dire che avevo parlato con gli ambasciatori per mezzo di un interprete, perché le lingue di quei due stati sono diversissime e ciascuna delle due nazioni vanta l'antichità, la bellezza e l'efficacia della propria lingua, disprezzando l'altra. Anzi, l'imperatore, gonfio della vittoria che gli avevo fatto riportare sopra la flotta dei Blefuscodiani, aveva obbligato gli ambasciatori a servirsi della lingua lilipuziana nelle loro credenziali e nelle arringhe. Ma conviene aggiungere che ogni persona distinta dell'impero di Lilliput e anche la maggior parte dei negozianti e dei marinai delle città costiere parlano ambedue le lingue, sia per il motivo del commercio, che si fa continuamente fra i due stati, sia per l'accoglienza reciproca fatta agli esuli e per l'uso che hanno i lillipuziani di mandare a Blefusco i loro giovani gentiluomini per impararvi l'eleganza e gli usi del gran mondo. Questa fu la mia fortuna, perché se fosse stato altrimenti, non so come avrei potuto salvarmi dalle difficoltà che mi suscitarono contro i miei nemici per la faccenda del mio viaggio a Blefusco. Il lettore si ricorderà di certi articoli del patto che io avevo firmato prima della mia liberazione e che soltanto il bisogno mi aveva spinto ad accettare, nonostante il loro carattere servile. Ora la mia dignità mi dispensava da ogni umile servizio e l'imperatore, devo rendergli questa giustizia, non me ne aveva mai più parlato. Tuttavia mi si offerse una volta l'occasione di rendere a Sua Maestà un servizio singolarissimo. Era la mezzanotte, quando fui svegliato dalle grida di una gran folla assiepata dinanzi alla mia porta, a che sembrava in preda al terrore. Sentii ripetere parecchie volte la parola burlum. Alcuni funzionari dell'imperatore, aprendosi la strada tra la folla, vennero a pregarmi di correre al palazzo, perché l'appartamento dell'imperatrice era in preda alle fiamme, per colpa di una delle sue dame, la quale si era addormentata col lume acceso leggendo un romanzo blefuscodiano. Mi alzai subito e corsi al palazzo, facendo molta fatica per non schiacciare nessuno. Quando giunsi, erano già state poste delle scale ai muri del palazzo e funzionavano le secchie, ma l'acqua era assai lontana. Codeste secchie erano grandi pressappoco come anelli da cucire, e quella povera gente le riempiva col maggior zelo possibile, ma la forza dell'incendio non diminuiva. Avrei potuto soffocare l'incendio con la mia giacca, ma disgraziatamente nella fretta di uscire l'avevo lasciata a casa, sicché quel magnifico palazzo sarebbe stato senza fallo ridotto in cenere se con straordinaria presenza di spirito non avessi inventato un altro ripiego. La sera precedente avevo bevuto abbondantemente un vino bianco, chiamato in paese Glimigrim, proveniente da una provincia di Blefusco dove viene chiamato Flunek,
e che è molto diuretico. E per una straordinaria fortuna non mi ero ancora potuto scaricare la vescica, sicché cominciai a orinare con sì grande abbondanza, dirigendo il getto così abilmente nei punti opportuni, che in 3 minuti l'incendio fu spento e il resto di quel mirabile edifizio, che era costato immensi tesori, fu salvato da una fatale rovina. Sul far del giorno tornai alla mia casa senza aspettare i ringraziamenti dell'imperatore, perché, nonostante l'importanza del servizio resogli, non sapevo come Sua Maestà avrebbe gradito il mezzo da me impiegato. Un atto simile commesso nella cerchia dei palazzi imperiali era punito, secondo la legge del paese, con la pena di morte, qualunque fosse il grado del colpevole. Su questo punto fui tosto rassicurato da un messaggio di Sua Maestà che mi avvertiva di avermi fatto spedire una lettera di ringraziamento. Tuttavia seppi che l'imperatrice, inorridita, si era rifugiata all'estremità opposta del palazzo, giurando che non avrebbe mai più messo piede in un appartamento profanato da un'azione così insolente e villana, di cui essa giurò di trarre vendetta in cospetto delle sue più intime confidenti. Capitolo 6. Costumi degli abitanti di Lilliput. Leggi, letteratura, usanze del paese. Modo d'educare i figli. Come l'autore viveva in quel paese e sue dichiarazioni circa l'onestà d'una gran dama. Alla descrizione di questo impero dedicherò senza dubbio un apposito trattato. Ad ogni modo è bene che il lettore se ne faccia sin d'ora un'idea approssimativa. I lillipuziani sono alti ordinariamente un po' meno di 6 pollici e tutti gli animali, le piante e gli alberi del paese stanno in confronto degli abitanti nella stessa proporzione che può osservarsi fra noi, le nostre piante e i nostri animali. Sicché per esempio i cavalli e i bovi più grossi sono alti in codesto paese 4 o 5 pollici, le capre 1,5 pollici circa, le oche hanno le dimensioni di un nostro passerotto e così via fino agli insetti che erano quasi invisibili per me, ma non per gli abitanti, la cui vista è naturalmente avvezza alle minuzie. Tutti i loro sensi, del resto, sono d'una finezza straordinaria, ma poco estesi. Basti dire, per fornirvi un'idea dell'acutezza della loro vista da vicino, che un giorno vidi un cuoco occupato a spennare una lodola non più grossa di una nostra mosca, e un'altra volta osservai una ragazza che infilava un filo invisibile in un ago egualmente invisibile. I loro alberi sono alti circa 7 piedi, e gli altri vegetali conservano la debita proporzione. Quanto alle scienze che codesto popolo coltiva da molti secoli, non ho molto da dire. Accennerò soltanto alla singolarità del loro modo di scrivere, che non va da sinistra a destra, come usano gli europei, né da destra a sinistra, come fanno gli arabi, né dal basso in alto, come fra i cinesi, né dall'alto in basso, come i cascagiani. Sibbene è obliquo, da un angolo all'altro del foglio, come quello delle signore inglesi. Essi sotterrano i loro morti col capo all'ingiù, perché credono che trascorse 11.000 lune tutti gli uomini dovranno resuscitare, e siccome quel giorno la terra, che si stimano piatta, si rivolterà sottosopra, i morti avranno la comodità in tal modo di ritrovarsi in piedi. Questa credenza viene rinnegata come assurda dai sapienti del paese, ma l'usanza è antica, fondata sopra un pregiudizio molto popolare e perciò sussiste tuttora. Essi hanno del resto molte leggi e usanze stranissime, che non tento neppure di giustificare perché troppo contrastano con quelle della mia diletta patria. Sentite per esempio come si regolano circa le delazioni. Tutti i delitti politici sono puniti in quello Stato con estrema severità, ma se l'accusato può dimostrare la propria innocenza, si condanna subito alla più ignominiosa morte l'accusatore
i beni del quale vengono confiscati per rifare i danni al povero calunniato. Anzi, se codeste ricchezze non bastano per indennizzarlo, vi supplisce il tesoro dello Stato e il sovrano stesso aggiunge all'indennità pecuniaria qualche segno del proprio favore e fa bandire altamente per tutto il paese l'innocenza del cittadino accusato a torto. L'inganno è colà considerato delitto più grave del furto e viene sempre punito con la morte, perché si partono dal concetto che ognuno possa con una vigilante cura difendere le proprie sostanze contro i tentativi dei ladri, ma che invece sia difficile a un onest'uomo salvarsi dalla malafede e dagli inganni dei farabutti nelle diverse circostanze della vita. Una volta, ricordo, supplicai l'imperatore di far grazia a un furfante che si era appropriato una somma del proprio padrone che gli aveva incarico di riscuotere. Io feci notare che si trattava in fondo di un semplice abuso di fiducia. Ebbene, Sua Maestà giudicò mostruoso che io cercassi un attenuante proprio in ciò che aggravava la colpa di costui. E io non potei rispondergli con altro argomento all'infuori di quello abbastanza volgare: paese che vai, usanza che trovi. Ma confesso che dentro di me rimasi piuttosto male. Anche da noi i premi e le pene vengono considerati come i due perni dell'arte di governare, ma certo la distribuzione delle ricompense e dei castighi non viene fatta in Europa con la stessa prudenza usata nell'impero di Lilliput. Chiunque possa dimostrare che per 73 lune ha osservato rigidamente le leggi del paese ha diritto a conseguire certi privilegi proporzionati al suo lignaggio e alla sua condizione, e inoltre riceve una data somma tratta da un fondo a ciò espressamente destinato. Infine gli viene conferito il titolo di Snilpal, cioè ossequente alle leggi. Ma questo titolo, che gli aggiunge al proprio nome, non può trasmettersi di padre in figlio. Codesta gente considera gravemente difettose le nostre leggi perché non contemplano che le infrazioni, comminando per queste i più severi castighi, mentre chi vi ottempera non viene affatto ricompensato. Essi invece rappresentano la giustizia con 6 occhi, 2 davanti, 2 dietro e uno da ciascun lato della testa, per significare la circospezione. E le pongono nella mano destra un sacco pieno d'oro, collocandole nella sinistra una spada chiusa nel fodero, e con ciò intendono dimostrare che essa è meglio disposta a premiare che a castigare. Onestà più che altezza d'ingegno viene richiesta per ottenere le cariche, perché si pensa che, essendo necessario al genere umano un governo, la provvidenza non può aver fatto dell'amministrazione dei pubblici affari una scienza misteriosa e oscura, da affidarsi solo a spiriti singolari e sublimi, come se ne trovano sì e no un paio in un secolo. Ma essi credono invece che la lealtà, la giustizia, la moderazione e simili virtù siano alla portata di tutti, e chi le possiede possa, con un po' di buonsenso e di pratica, rendere i maggiori servigi al proprio paese. Invece la mancanza di virtù morali non può, secondo essi, venir compensata da nessuna superiorità intellettuale. Anzi, chi possedesse quest'ultima, senza avere buoni costumi e onesta fede, diventerebbe assai più pericoloso, come pubblico funzionario, di un uomo per bene, anche se indotto e di mediocre levatura, perché gli errori di un uomo onesto non possono mai portare tanto nocumento quanto le tenebrose trame di un ministro scellerato che troverebbe nella propria intelligenza i mezzi necessari per fare il male impunemente. Tra i lillipuziani è dichiarato indegno di coprire un pubblico impiego chi non crede alla provvidenza, perché quel sovrano si ritiene giustamente delegato dalla provvidenza a regnare, e sarebbe assurdo e illogico che egli si servisse di persone senza religione, ribelli a quell'autorità suprema di cui egli si dice depositario e dalla quale deriva la propria. Si intende che qui parlo delle leggi fondamentali di Lilliput e non alludo a certe moderne istituzioni introdotte per forza dell'umana corruzione,
quale ad esempio quello sconcio uso di concorrere alle alte cariche ballando sulla corda e di ottenere le onorificenze saltando sopra un bastone. Queste indecenti usanze prevalsero soltanto sotto il padre del sovrano regnante. Codesto popolo ritiene l'ingratitudine un peccato mortale, come secondo ci insegna la storia accadeva anticamente in alcune vittoriose nazioni. Dicono che un uomo capace di far del male ai propri benefattori è per necessità nemico di tutti gli altri uomini e perciò non è degno di vivere. Questo è il modo di ragionare dei lillipuziani. Quanto ai doveri dei genitori, le loro idee sono ancora più differenti dalle nostre. Stimano che, essendo l'unione dell'uomo e della donna fondata sopra una legge di natura, come per tutti gli animali, con l'unico scopo di propagare la specie, essi non debbono affatto prendersi cura della loro prole, né per lo stesso motivo i figli debbono alcuna riconoscenza ai loro genitori per essere stati messi al mondo. Beneficio abbastanza discutibile, date le grandi miserie della vita, quando anche tal dono fosse fatto coscientemente. Perciò essi ritengono i genitori totalmente disadatti a educare i propri rampolli e li obbligano in conseguenza, facendo eccezione per i contadini, a mandare i figli d'ambo i sessi in appositi pubblici seminari, dove vengono allevati e istruiti. Queste scuole sono di diverso genere secondo la classe sociale e il sesso. L'istruzione vi si comincia a impartire dopo la 20ª luna e valenti maestri si prendono cura di tirar su i fanciulli per quella condizione che si confà alla loro nascita, al loro ingegno e alla loro naturale disposizione. Nei seminari per i fanciulli di nobile famiglia insegnano maestri dignitosi e pazienti. I fanciulli vi ricevono un nutrimento semplice e vanno modestamente vestiti. Vengono loro instillati i principi dell'onore, della giustizia, del coraggio, della modestia, della religione, della misericordia e del patriottismo. Sono sempre occupati, tranne un breve periodo di tempo dedicato al pasto e al sonno e 2 ore di ricreazione. Fino a 4 anni essi sono vestiti dagli assistenti, ma da codesta età in poi devono vestirsi da sé, qualunque sia la loro nobiltà. Né mai possono chiacchierare coi servitori. Debbono divertirsi in presenza d'un maestro, onde evitare tutte quelle cause di pazzie e di vizi che corrompono sì presto i nostri giovani. I loro genitori sono ammessi a visitarli 2 volte all'anno. La visita non può durare oltre 1 ora e gli abbracci e i baci sono permessi soltanto al momento di vedersi e a quello di lasciarsi. Un maestro assiste sempre a questi colloqui per impedire al padre e alla madre di parlottare col fanciullo, di adularlo, di carezzarlo, di regalargli gioielli, confetti o altri dolciumi. La pensione per l'educazione e il mantenimento dei fanciulli è pagata dai genitori e viene riscossa dagli esattori governativi. Con gli stessi principi sono regolati i seminari per i figli della borghesia e del popolo, tranne le variazioni inerenti alla diversa condizione. Per esempio, i ragazzi destinati a incamminarsi in un mestiere terminano i loro studi a 11 anni, mentre quelli di classe più alta restano in seminario fino a 15, ciò che corrisponde all'età di 25 anni fra noi. Però sono lasciati alquanto più liberi negli ultimi 3 anni. Poco diversamente sono educate le fanciulle di buona famiglia negli istituti femminili. Qualche volta si dà loro il permesso di farsi vestire dalle cameriere, ma sempre in presenza di una maestra e solo fino all'età di 5 anni. Da allora in poi devono vestirsi da sé. Se una di codeste balie o cameriere viene sorpresa a raccontare alle bambine qualche storia stravagante o terribile, come spesso accade alle governanti in Inghilterra, essa viene frustata in mezzo alla via, tenuta per 1 anno in carcere e poi esiliata nella parte più deserta del paese per tutto il resto della sua vita. Così presso di loro le ragazze, non meno degli uomini,
si vergognano di essere scioccamente paurose. Disprezzano gli ornamenti della persona e badano solo all'educazione e alla pulizia. I loro studi sono meno gravi di quelli dei giovani, ma della stessa specie, con l'aggiunta di qualche nozione di economia domestica, perché essi credono che una moglie debba abbellirsi lo spirito, che non invecchia mai, a fine di diventare una compagna piacevole e ragionevole per il proprio marito. A 12 anni, età adatta per le nozze in codesto paese, i genitori e i tutori prendono con sé le ragazze, dopo aver espresso ai loro insegnanti la maggior gratitudine. E questa separazione fa spargere sempre molte lacrime alla damigella e alle sue compagne. Le ragazze di umile condizione sono istruite in ogni sorta di lavori. Quelle che devono prendere un mestiere lasciano il seminario a 7 anni, le altre a 11. Le loro famiglie devono fornire ogni mese, oltre a una modica pensione, una piccola somma tolta dai loro guadagni e destinata a formare una dote alla ragazza o al ragazzo. Così le spese dei genitori sono stabilite dalla legge, poiché si ritiene ingiusto che chi ha messo al mondo dei figli li faccia mantenere al pubblico. Le persone di buona famiglia assicurano ai loro figli una dote proporzionata alla loro condizione, ed essa viene amministrata dai direttori del seminario. Quanto ai contadini e braccianti, essi tengono con sé i propri figli perché allo Stato poco interessa che essi siano illuminati, avendo la sola incombenza di lavorare la terra. Ma da vecchi sono accolti negli ospizi, e così la mendicità non esiste in quel paese. Qui mi viene a concio parlare della vita che io feci in quel paese durante il mio soggiorno di 9 mesi e 13 giorni. Col legno dei più grandi alberi del parco reale, mi ero fabbricato da me una tavola e una scranna comodissime. 200 sarte erano state incaricate di fabbricarmi della biancheria, con la tela più forte che potessero trovare, cucita a molti doppi. Le loro tele hanno generalmente 3 pollici di larghezza e una pezza è lunga 3 piedi. Codeste cucitrici di bianco presero la mia altezza quando ero sdraiato, montandomi una sul collo, un'altra sulla coscia e tenendo ciascuna l'estremità di una corda di cui una terza donna misurava la lunghezza con un regolo diviso in pollici. Quindi esse misurarono la circonferenza del mio pollice, e questo fu loro sufficiente perché esse avevano matematicamente calcolato che raddoppiando la misura del pollice avrebbero ottenuto quella del polso, raddoppiando questa, quella del collo, e infine, duplicando quest'ultima, avrebbero saputo la circonferenza della mia vita. Dopo ciò distesi in terra una mia camicia vecchia ed esse ne copiarono coscienziosamente il modello. Quanto al vestito, 300 sarti furono incaricati della bisogna. Essi si servirono di un altro mezzo per prendermi le misure. Mi fecero mettere in ginocchio. Quindi rizzarono una scala, appoggiandola contro la mia persona, e uno d'essi, essendovi salito all'altezza del mio colletto, lasciò andare fino a terra un filo a piombo, e così ebbe la lunghezza della mia giacca. Poi misurai da me stesso la lunghezza delle mie braccia e l'ampiezza della vita. Siccome nessuna casa poteva contenere pezzi di stoffa grandi, come quelli necessari per formare il mio vestito, i sarti dovettero lavorare in casa mia. Quando il vestito fu fatto, rassomigliava a uno di quei tappeti formati di tanti pezzetti di stoffa cuciti insieme, soltanto erano tutti di uno stesso colore. I pasti mi venivano preparati da 300 cuochi, alloggiati con le rispettive famiglie in alcune baracche costruite intorno alla mia casa. Ogni mio pasto si componeva di 2 portate. Io cominciavo col prendere in mano una ventina di servitori e li mettevo sulla tavola. In terra restava un centinaio di loro compagni, alcuni dei quali portavano sulle loro spalle le vivande, altri vini e liquori, che a seconda del bisogno venivano via via tirati su dai servitori che stavano sulla tavola per mezzo di una specie di carrucola.
Uno dei loro piatti equivaleva a un boccone e un barile a una buona sorsata. Il loro montone è peggiore del nostro, ma il bove è eccellente. Una volta mi portarono un lombo che dovetti mangiare in 3 bocconi, ma era un lombo eccezionale. I servi stupivano a vedermi mangiare codesto arrosto con l'osso e tutto, come noi sgranocchiamo la coscia di un uccelletto. Generalmente facevo un solo boccone delle loro oche e dei loro tacchini, e quanto agli uccellini, ne prendevo una 30 sulla punta del coltello. Un giorno l'imperatore, accompagnato dall'imperatrice e dai principini di ambo i sessi, volle, per ripetere le sue parole, procurarsi il piacere di pranzare con me. Io li posi con le loro poltrone sulla mia tavola, in faccia a me. Dei soldati facevano loro la guardia a turno. Era con loro anche il gran tesoriere Flimnap, e m'accorsi che mi guardava in cagnesco. Ma feci conto di nulla, anzi, mangiai più del solito per fare onore alla mia cara patria ed empire d'ammirazione codesti stranieri. Flimnap, per quanto posso supporre, colse codesta occasione per mettermi in cattiva luce presso il suo sovrano. Codesto ministro mi era sempre stato segretamente ostile, sebbene mi trattasse con una cordialità insolita al suo carattere poco espansivo. Egli fece considerare all'imperatore che la strettezza delle finanze lo costringeva a contrarre dei prestiti con forte interesse, giacché i buoni del tesoro andavano al 9% sotto la pari. Gli ricordò che il mio mantenimento era già costato più di 1,5 milioni della loro moneta e concluse che sarebbe stato prudente sbarazzarsi di me non appena se ne offrisse il destro. Qui mi sento in dovere di render giustizia a una degna dama che sofferse ingiustamente per causa mia. Il gran tesoriere si era messo in testa per la maldicenza di alcuni maligni che sua moglie avesse una soverchia simpatia per me e se ne ingelosiva. I referendari della corte giunsero fino a insinuare che ella fosse venuta parecchie volte in segreto a casa mia, ma io dichiarai solennemente che questa era un'indegna calunnia, derivata soltanto da certi segni di preferenza e di innocente confidenza che Sua Grazia mi aveva dato. È vero che ella veniva spesso da me, né più né meno di molte altre dame di corte, ma sempre pubblicamente, in compagnia di sua sorella, di sua figlia o di qualche amica. Tutti i miei servitori potrebbero testimoniare che una carrozza non si poteva fermare davanti alla mia porta senza che essi vedessero chi v'era dentro. Quando mi veniva annunziata una visita, io andavo alla porta, salutavo e quindi prendevo con precauzione la carrozza e i cavalli. Se era un tiro a 6, i postiglioni ne staccavano 4 e li posavo sopra una tavola provvista di una ringhiera a scanso di disgrazie. E talora ho avuto sulla mia tavola fino a 4 equipaggi insieme. Così, stando seduto sulla mia scranna, io parlavo con le signore che restavano nelle loro carrozze. E mentre mi intrattenevo con una, le altre carrozze passeggiavano intorno alla tavola. In tal guisa ho passato delle serate assai piacevoli, ma sfido il tesoriere e i suoi spioni, Clustrin e Druslo, a dimostrare che mai alcuno sia venuto da me nascostamente, e mi smentiscano, se lo possono. Unica eccezione fu quella del segretario Reldresal, che fu mandato dall'imperatore, come ho raccontato più addietro. Non mi sarei occupato di queste quisquilie se non avessero intaccato la reputazione di una gran dama e anche la mia. Sebbene io avessi allora l'onorifico titolo di Nardak, che ha la preminenza in confronto di quello di Glumglum, posseduto dal tesoriere, questi però aveva il diritto di passare prima di me per via della sua carica. A ogni modo codeste calunnie indisposero il tesoriere contro la propria moglie e più ancora contro di me. Più tardi riconobbe di essere stato ingannato e rifece la pace con la signora, ma con me non si riconciliò mai e l'imperatore, sul quale codesto ministro aveva molta influenza, mi tolse presto gran parte del suo favore.
Capitolo 7. Gulliver, essendo stato avvertito che lo si minaccia di un processo per lesa maestà, si rifugia nel regno di Blefuscu. Quale accoglienza gli viene fatta? È bene che il lettore sappia di un tenebroso intrigo che si formò contro di me prima della mia partenza dall'impero di Lilliput. La mia umile condizione, avendomi sempre tenuto lontano dalle corti, mi aveva anche impedito di impararne gli intrighi. E sebbene avessi letto o udito narrare di molte cattive azioni di principi e di ministri, non mi sarei mai aspettato di trovarne gli esempi in un paese così lontano e governato con leggi così diverse da quelle della vecchia Europa. Perciò preparavo tranquillamente il mio viaggio nel regno di Blefuscu, senza alcun sospetto di ciò che si tramava contro di me. Quando fui visitato segretamente da un personaggio assai considerato a corte e al quale avevo reso importanti servizi. Egli venne a trovarmi di notte ed entrò in casa mia con la sua portantina senza farsi annunziare. Quindi congedò i portatori. Io mi misi la portantina con sua eccellenza nella tasca della giacca e ordinai al suo servo di chiudere la porta di casa. Quindi mi sedetti presso la tavola e vi posai sopra la portantina. Dopo i primi convenevoli mi accorsi che quel gentiluomo aveva una cera triste e inquieta e gliene chiesi il perché. Egli mi rispose pregandomi di star bene attento alle sue parole, che interessavano la mia vita e il mio onore. Dovete sapere, mi disse egli, che in questi giorni il Consiglio segreto si è riunito parecchie volte per discutere sul conto vostro e che 2 giorni fa l'imperatore ha preso una risoluzione assai grave. Skiresh Bolgolam, il grande ammiraglio, è sempre stato, come sapete, vostro mortale nemico fin dal vostro arrivo, non so perché. Dopo la vostra vittoria contro la flotta di Blefuscu, il suo odio è cresciuto ancora per gelosia del vostro trionfo, che ha oscurato la sua gloria di ammiraglio. Costui, d'accordo col gran tesoriere Flimnap, col generale Limtok, col gran ciambellano Lalcon e col gran giustiziere Balmuf, ha formulato contro di voi un atto d'accusa per lesa maestà e altri delitti passibili di morte. Straordinariamente colpito da questo esordio, volle obiettare qualche cosa in mia difesa, ma egli mi pregò di non interromperlo e continuò. Voi sapete come io vi sia grato dei servigi che mi avete reso. Io mi son fatto rendere conto di tutto il processo contro di voi e ho ottenuto copia dell'atto d'accusa. Vedete che per favorirvi arrischio la testa. Ecco il documento. Atto d'accusa formulato contro Quimbus Flestrin, l'uomo montagna. Articolo 1. Considerato che una legge emessa sotto il regno di Sua Maestà Imperiale Kalin Defar Plune ordina che chiunque spanda acqua nella cinta del palazzo imperiale sia giudicato e punito come colpevole di lesa maestà, e che il soddetto Quimbus Flestrin, violando apertamente codesta legge, col pretesto di spengere l'incendio sviluppatosi nell'appartamento dell'amatissima Augusta Sovrana, ha spento il suddetto fuoco compiendo maliziosamente, proditoriamente e diabolicamente l'atto proibito dalla surriferita legge, stando nella cinta dell'imperial palazzo. Articolo 2. Considerato che il detto Quimblus Flestrin, dopo aver condotto la real flotta di Blefuscu nel nostro porto imperiale, essendogli stato in seguito comandato da Sua Maestà di impadronirsi di tutti gli altri vascelli del regno di Blefuscu, onde ridurre questo in forma di provincia governata da un nostro viceré, e di far perire non soltanto tutti gli esuli grossapuntisti, ma anche tutti i blefuscudiani che si ostinassero nell'eresia grossapuntista. Il suddetto Flestrin
come traditore e ribelle alla potentissima imperial maestà, ha presentato domanda di essere esentato da simile servizio sotto il frivolo pretesto che gli ripugnava di violare le coscienze e di togliere la libertà a un popolo innocente. Articolo 3. Considerato che, essendo venuti dalla corte di Blefuscu alcuni ambasciatori per implorare la pace, il suddetto Flestrim, da suddito sleale, ha aiutato e confortato i suddetti ambasciatori e fatto loro doni, pur sapendo che essi erano ministri di un principe fino a poco tempo innanzi aperto nemico di Sua Maestà imperiale e in guerra contro di lui. Articolo 4. Considerato che il suddetto Quimblus Flestrim si prepara ora contro i suoi doveri di suddito fedele a recarsi alla corte di Blefuscu, avendo ricevuto dall'imperatore un semplice permesso verbale, e che col pretesto di tale gita si propone temerariamente e vilmente di aiutare e di soccorrere il re di Blefuscu, antico nemico di Sua Maestà, e con esso continuamente in guerra, eccetera, eccetera. Seguono altri articoli ancora, soggiunse il mio interlocutore, ma quelli che vi ho riferito sono i principali. Queste accuse sono state più volte discusse e devo dirvi che l'imperatore ha fatto mostra di molta moderazione, clemenza e giustizia, ricordando spesso i vostri servigi e tirando un velo sulle vostre colpe. Il tesoriere e l'ammiraglio hanno proposto di farvi morire in modo crudele e ignominioso. Si sarebbe cioè dovuto dar fuoco alla vostra casa di notte. E il generale con 20.000 arcieri, muniti di frecce avvelenate, avrebbe dovuto aspettarvi al varco per ferirvi alla faccia e alle mani. Oppure si sarebbe comandato ai vostri servi di spargere sulla vostra camicia un veleno che vi avrebbe costretto a strapparvi furiosamente le vostre stesse carni e morire fra i più atroci tormenti. Il generale si è schierato dalla loro parte, sicché a poco la maggioranza dei voti vi è diventata contraria. Ma Sua Maestà era ben decisa a salvarvi la vita e si è procurato l'appoggio del gran ciambellano. Infatti Reldresal, primo segretario del Consiglio segreto, avendo ricevuto ordine da Sua Maestà di esprimere la sua opinione, l'ha fatto in modo conforme al desiderio dell'imperatore, giustificando pienamente la stima che voi avete per lui. E gli ha detto che la sua amicizia per voi era sì conosciuta da poterlo far credere parziale, ma aggiunse che avrebbe detto il suo parere con libertà e franchezza per obbedire a Sua Maestà. Confessò che i vostri delitti erano gravi, ma non del tutto indegni di indulgenza, e che Sua Maestà, per riconoscimento dei vostri servigi e per non venir meno alla sua usata clemenza, avrebbe potuto salvarvi la vita accontentandosi di farvi cavare gli occhi. Questo espediente gli sembrava conciliare l'esigenza della giustizia con la fama di misericordioso di cui godeva l'imperatore e con la generosa equità degli onorevoli consiglieri. Dimostrò che la perdita degli occhi non vi avrebbe tolto la forza del corpo, con la quale avreste ancora potuto essere utile a Sua Maestà, che anzi la cecità accresce il coraggio, nascondendo i pericoli, senza contare che l'intelligenza diventa più raccolta e meglio disposta a scoprire la verità. Disse che appunto il timore di perdere gli occhi gli aveva impedito di impadronirvi di tutte le navi nemiche e concluse che era meglio che d'ora innanzi vedeste le cose con gli occhi degli altri, dato che i più potenti sovrani non le vedono altrimenti. L'assemblea fece una pessima accoglienza a questa proposta. L'ammiraglio Bolgolam, alzandosi acceso di furore, disse di meravigliarsi che il segretario osasse proporre di conservare in vita un traditore. Dimostrò che i vostri servizi erano, secondo i veri principi di governo, gravissimi delitti, che voi, essendo stato capace di spengere l'incendio inondando d'orina il palazzo di Sua Maestà, fatto orribile a ricordarsi,
Avreste potuto un'altra volta con lo stesso mezzo inondare il palazzo e tutta la città, possedendo una pompa enorme adatta a questo scopo. Disse che la stessa forza che vi aveva permesso di portar via tutta la flotta al nemico vi avrebbe permesso di restituirgliela per semplice capriccio. Concluse di sospettare fortemente che nel fondo dell'animo voi foste un grossapuntista. E siccome il tradimento esiste prima nell'animo che nelle azioni, egli vi dichiarava formalmente traditore e ribelle e insisteva perché foste ucciso immantinente. Il tesoriere rincarò la dose, mostrando le strettezze in cui si dibattevano le finanze imperiali per la spesa del vostro mantenimento, che tra poco sarebbe diventata intollerabile, e dimostrò di dubitare che il ripiego di cavarvi gli occhi, anziché rimediare a questo guaio, l'avrebbe aggravato, essendo dimostrato che gli uccelli, quando sono stati accecati, mangiano ancora di più e ingrassano più presto. Se dunque l'imperatore e il consiglio erano in coscienza persuasi della vostra colpa, ciò bastava per condannarvi a morte, senza bisogno delle altre formalità richieste dalla lettera della legge. Ma l'imperatore, non volendo assolutamente farvi morire, osservò che se il consiglio riteneva per voi troppo leggera la pena dell'accecamento, se ne poteva a questa aggiungere un'altra. Il segretario vostro amico supplicò timidamente di essere ascoltato, affinché potesse replicare all'osservazione del gran tesoriere sull'enormità della spesa necessaria al vostro sostentamento. Egli suggerì a Sua Eccellenza, che dirigeva le finanze dell'impero, di rimediare a quell'inconveniente scemando a poco la vostra razione, in modo che per la progressiva mancanza di cibo perdeste le forze e infine la vita. Allora 5 o 6 mila uomini potrebbero staccare la carne dalle vostre ossa e seppellirne i pezzi in vari luoghi per evitare ogni infezione, lasciando il vostro scheletro come un monumento degno di essere conservato ai posteri. Così è stato deliberato all'amichevole, grazie al benigno intervento del segretario. È stato dato ordine di tener segreta la decisione di farvi morire a poco di fame. Ed è stata invece registrata nel verbale del Consiglio la sentenza che vi condanna all'accecamento, che è stata approvata all'unanimità, meno il voto dell'ammiraglio Bolgolam. Entro 3 giorni il segretario del Consiglio avrà ordine di recarsi da voi per leggervi gli articoli dell'atto d'accusa e quindi farvi conoscere la grande misericordia di Sua Maestà e del Consiglio nel condannarvi alla semplice perdita degli occhi, a cui vi sottometterete, secondo l'opinione dell'imperatore, con la gratitudine e docilità convenienti. Arriveranno allora 20 chirurghi di Sua Maestà e dopo avervi pregato di coricarvi in terra, vi scaricheranno con garbo 20 frecce simultaneamente in ciascuna pupilla. Ora tocca a voi provvedere come crederete meglio. Io devo andarmene alla chetichella come sono venuto per eludere ogni sospetto. Quando, partito Sua Eccellenza, fui rimasto solo, mi trovai in preda alla più crudele ansia. Quel sovrano, a differenza di quanto si era fatto fino allora, aveva introdotto l'usanza che quando la corte aveva emesso una condanna per soddisfare i rancori dell'imperatore o il malanimo di un favorito, Sua Maestà doveva dirigere al Consiglio un'allocuzione in cui vantava la propria dolcezza e la propria clemenza, in faccia a tutti riconosciute. L'allocuzione dell'imperatore fu poco dopo diffusa per tutto il paese e il popolo rimase esterrefatto a sentire tanti elogi della clemenza imperiale, perché tutti sapevano che quanto più sperticati erano codesti elogi, tanto più ingiusta e crudele soleva essere la condanna a cui essi servivano di preambolo. Per conto mio mi intendevo così poco di politica che non avrei saputo dire se la condanna pronunciata contro di me era giusta o no, rigorosa oppure mite. Quanto a difendermi non ci pensavo neppure, perché, avendo assistito altra volta a processi di questo genere,
Sapevo che i giudici formulavano la sentenza soltanto in base alle istruzioni ricevute e al volere degli accusatori influenti e altolocati. Per un momento ebbi l'idea di ribellarmi con la forza. E certo, così libero come mi trovavo, avrei potuto tener testa a tutti gli eserciti dell'impero e a furia di sassate mi sarebbe stato facile rovinare e disfare l'intera capitale. Ma respinsi tosto con raccapriccio questo pensiero, ricordandomi del giuramento prestato nelle mani di Sua Maestà, dei favori che avevo ricevuto e del titolo di Nardak che mi era stato accordato. Né ancora ero così imbevuto di spirito di corte da poter capire che la recente condanna mi scioglieva da ogni anteriore vincolo di gratitudine verso l'imperatore. Alla fine mi decisi, e la mia risoluzione sarà forse biasimata da qualche persona scrupolosa, la quale giudicherà temerario e scorretto da parte mia l'aver voluto conservare a ogni costo i miei occhi, la mia libertà, la mia vita, nonostante i precisi ordini della corte. E certo, se avessi meglio conosciuto il modo di fare dei sovrani e dei ministri e il trattamento da loro usato verso accusati assai meno colpevoli di me, come imparai più tardi in altre corti, mi sarei assoggettato volentieri a una pena così mite. Ma trasportato dalla focosa mia giovinezza, mi affrettai, prima che scadesse il termine dei 3 giorni, a scrivere al mio amico segretario del Consiglio segreto una lettera, partecipandogli la mia intenzione di partire subito per Blefuscu. Senza aspettare la risposta, mi diressi verso quella parte della costa dove stava ancorata la flotta, presi un grosso vascello e vi attaccai una funicella. Poi mi spogliai e posi sul vascello il vestito e una coperta che avevo portato con me. Quindi staccai l'ancora del vascello e tirandomelo dietro, un po' camminando, un po' nuotando, arrivai al reale porto di Blefuscu, dove una folla di popolo da un pezzo mi aspettava. Là mi furono date 2 guide per condurmi alla capitale, che si chiama nello stesso modo. Io le tenni in mano fino a che giungemmo a 200 yards dalla porta della città. Qui vi le posai in terra, pregandole di recarsi da un segretario di Stato per annunciarmi e fargli sapere che ero in attesa degli ordini di Sua Maestà. Dopo un'ora tornarono ad avvertirmi che il sovrano, con tutta la corte, mi veniva incontro per ricevermi. Io feci altre 100 yards. Il re e il suo seguito scesero da cavallo e la regina e le dame lasciarono le loro vetture senza mostrare il più piccolo segno di paura. Io mi chinai fino a terra per baciare la mano alle loro maestà e dissi al re che col permesso del mio imperatore e in ossequio alla mia promessa ero venuto a procurarmi l'onore di conoscere un sì potente sovrano e ad offrirgli tutti i servigi che dipendessero da me e non contrastassero ai doveri che avevo presso l'imperatore di Lilliput. Della mia disgrazia non credetti dover parlare, sia perché io stesso non ero regolarmente informato della faccenda, sia perché non desideravo che l'imperatore di Lilliput sapesse perché m'ero sottratto al suo potere. Non starò qui a tediare il lettore con la descrizione dell'accoglienza che mi fu fatta e che fu degna dell'ospitalità di un sì gran principe. Ne dirò degli incomodi sofferti in codesto paese, dove per mancanza d'un letto e d'un ricovero dovevo dormire in terra, rinvoltato nella mia coperta. Capitolo 8. Fortunato accidente per cui l'autore può lasciare Blefuscu e ritornare, dopo qualche altra avventura, nella terra natale. 3 giorni dopo il mio arrivo nell'isola di Blefuscu, mentre passeggiavo sulla spiaggia rivolta al nord-est, scorsi a qualche distanza nel mare qualche cosa che mi parve una scialuppa rovesciata. Allora mi scalzai e mi spinsi per circa 300 yards d'acqua. Potei così vedere che si trattava veramente di una scialuppa, spinta verso la costa dalla forza della marea,
dopo essere stata probabilmente staccata da qualche vascello durante una tempesta. Mi affrettai allora a tornare in città e chiesi al re di prestarmi 3.000 marinai, comandati da un vice ammiraglio, con i 20 vascelli più grossi che gli restavano. Questa flotta salpò le ancore e, facendo il giro dell'isola, si avviò verso il punto della costa dove avevo scorto la scialuppa, mentre io mi vi dirigevo per la strada più breve. L'imbarcazione era ormai arrivata vicina a terra. Quando la flotta fu giunta, io mi spogliai, entrai nell'acqua e camminai fino a 100 yards dalla scialuppa, e quindi nuotando la raggiunsi, e avendomi i marinai gettato un cavo, ne attaccai un'estremità a un buco che era sul davanti della scialuppa e l'altra estremità a un vascello da guerra. Ma siccome perdevo piede nell'acqua, non potei continuare il mio lavoro e dovetti mettermi a nuotare dietro la scialuppa spingendola con una mano. Così, col favore della marea, arrivai in un punto in cui poté toccar terra e stare con la testa fuori dell'acqua. Allora mi riposai qualche minuto, poi spinsi il battello ancora più avanti finché l'acqua mi arrivò alle ascelle. Il più era fatto. Allora presi altri cavi da uno dei vascelli e, attaccandoli alla scialuppa e poi a 9 vascelli della flotta, con l'aiuto del vento e dei marinai, feci in modo da spingere l'imbarcazione a 20 tese dalla riva. Quindi potei avvicinarmi ad essa a piede asciutto. E avendola raddrizzata, con l'aiuto di 2.000 uomini muniti di corde e di macchine, vidi che era abbastanza in buono stato. Ci vollero altri 10 giorni e non poche difficoltà, ne qui sto a riferirle, per far entrare il battello nel porto reale di Blefuscu, dove accorse un'enorme folla che si stupiva alla vista di un vascello tanto colossale. Allora dissi al re che, avendomi la buona sorte fatto trovare quella scialuppa per recarmi in qualche altro luogo, donde avrei potuto tornare in patria, lo pregavo di fare racconciare il battello e di darmi il permesso di lasciare il suo stato. Dopo aver fatto qualche cortese opposizione, finì col permettermelo. Mi faceva assai meraviglia che l'imperatore di Lilliput non mi avesse più cercato dopo la mia partenza. Poi seppi che Sua Maestà, non immaginandosi mai che io fossi al corrente delle sue intenzioni, credeva soltanto che io fossi andato a Blefuscu col suo permesso per soddisfare il mio capriccio e che sarei in breve tornato. Ma alla fine, impensierito dalla mia assenza, dopo essersi consigliato col tesoriere e col resto della combriccola, mandò a Blefuscu un alto personaggio con una copia dell'atto d'accusa formulato contro di me e con l'incarico di far considerare a quel sovrano la grande mitezza della sentenza che mi puniva soltanto con la perdita degli occhi, aggiungendo che se entro 2 giorni non avessi fatto ritorno, sottraendomi alla giustizia, sarei stato privato del titolo di Nardak e dichiarato colpevole d'alto tradimento. L'inviato aggiunse che l'imperatore, nell'interesse della pace e dell'amicizia reciproca delle 2 nazioni, sperava che suo fratello, il re di Blefuscu, avrebbe disposto per farmi riportare a Lilliput legato a mani e piedi, affinché fossi punito da quel traditore che ero. Il re di Blefuscu prese 3 giorni per deliberare e poi rispose in modo molto regale e giudizioso. Fece considerare che mandarmi tutto legato all'imperatore non era possibile, che nonostante il ratto della sua flotta, egli mi era debitore della mia favorevole intromissione nella conclusione della pace. Aggiunse infine che presto io avrei tolto l'imbarazzo all'uno e all'altro, avendo trovato sulla spiaggia un prodigioso vascello capace di portarmi nel mare, e che egli farebbe accomodare secondo le mie istruzioni, sicché era da sperarsi che entro poche settimane ambedue i paesi si sbarazzassero da un peso tanto insopportabile. L'inviato tornò a Lilliput con questa risposta. Il re di Blefuscu mi raccontò tutto l'accaduto,
offrendomi confidenzialmente e in segreto la sua benevola protezione se volessi restare al suo servizio. Ma io, pur ritenendo sincera la proposta, avevo risoluto di non fidarmi più di principi né di ministri, quando potessi farne a meno. Perciò ringraziai Sua Maestà della sua lusinghiera offerta, ma lo pregai di lasciarmi andare, dicendo che avendomi la mia buona o cattiva stella fatto trovare una barca, ero deciso a sfidare l'oceano, piuttosto che provocare un dissidio tra due sì potenti sovrani. Il re non mi sembrò offeso dalle mie parole, anzi, seppi che a lui, come la maggior parte dei suoi ministri, la mia risoluzione aveva levato un peso dallo stomaco. Tutto ciò, ad ogni modo, mi faceva desiderare di partire al più presto, e la corte, con non minore zelo, mi aiutò in tal proposito. 500 operai mi fabbricarono 2 vele per la barca, sopramettendo 13 doppi della loro più grossa tela e cucendoli a guisa di materasso. Le corde e i cavi me li fabbricai da me, intrecciando insieme 10, 20 o 30 dei loro. Dopo lunghe ricerche trovai sulla spiaggia una grossa pietra che poteva servirmi da ancora. Con molta fatica riuscii a fabbricarmi i remi e gli alberi, tagliando le piante più colossali, e in ciò fui molto aiutato dai falegnami dei reali cantieri. Mi fu dato il sego, estratto da 300 bovi, per ungere la barca e per gli altri bisogni. In un mese tutto fu pronto. Allora mi recai a congedarmi da Sua Maestà, che era uscita dal palazzo con tutta la real famiglia. Mi coricai a terra per aver l'onore di baciargli la mano, che egli mi porse molto benignamente. E così fecero la regina e i principi del sangue. Il re volle regalarmi 50 borse contenenti ciascuna 200 spruce, oltre a un suo ritratto a grandezza naturale, che io misi subito dentro uno dei miei guanti per conservarlo meglio. Caricai sulla barca 100 bovi, 300 montoni, pane e acqua in proporzione e tanta carne cotta quanta me ne poterono fornire 400 cuochi. Presi anche 6 vacche e 2 tori vivi e altrettante pecore e becchi, con l'idea di portarli nel mio paese per moltiplicarne la specie, e mi fornii anche di fieno e di biada. Avrei voluto inoltre portare con me una mezza dozzina di abitanti del paese, ma il re me lo vietò. Anzi, non solo mi fece perquisire accuratamente ogni tasca, ma volle che io gli giurassi sul mio onore di non recar meco alcuno dei suoi sudditi, neppure col loro consenso, né per loro richiesta. Così, il 24 settembre 1701, preparato ogni cosa, verso le 6 di mattina spiegai le vele. Il vento era al sud-est e verso le 6 di sera avevo fatto circa 4 leghe verso il nord, quando scopersi un'isoletta lunga circa mezza lega in direzione di nord-est. Mi accostai e gettai l'ancora sotto vento. L'isola mi parve disabitata. Mi rifocillai e quindi mi addormentai. Il mio sonno durò 6 ore circa, perché il sole spuntò quando ero già sveglio da 2 ore. Essendo favorevole il vento, feci colazione, levai l'ancora e presi la stessa rotta del giorno innanzi, guidandomi con la mia bussola tascabile, con la speranza di arrivare a una di quelle isole che ragionevolmente supponevo trovarsi a nord-est della terra di Van Diemen. Quel giorno non scopersi nulla, ma il dì seguente, verso le 3 pomeridiane, dopo aver percorso secondo i miei calcoli circa 24 miglia, scorsi un bastimento in rotta verso sud-est. Apersi tutte le vele e dopo mezz'ora fui veduto. Il bastimento alzò la sua bandiera e tirò una cannonata. È inesprimibile la gioia che mi fece provare la speranza di rivedere ancora la mia diletta patria e i miei cari che vi avevo lasciati. Il bastimento ammainò le vele e io lo raggiunsi verso le 5 o le 6 pomeridiane del 26 settembre. Fremetti di contentezza vedendo sventolare la bandiera inglese.
Mi misi nelle tasche della giacca le vacche e i montoni e salii a bordo col mio piccolo carico di viveri. Mi trovai sopra un vascello mercantile inglese che tornava dal Giappone per i mari del nord e del sud. Lo comandava il capitano Giovanni Biddle di Deptford, ottimo gentiluomo ed eccellente uomo di mare. Vi erano circa 50 uomini d'equipaggio, tra i quali riconobbi un certo Pietro Williams, mio antico compagno, che parlò molto bene di me al capitano. Questi mi fece una gentilissima accoglienza e mi pregò di raccontargli donde venivo e dove andavo, e in poche parole lo contentai. Dapprima credette che la fatica e i pericoli scampati mi avessero fatto perdere il cervello, ma quando, per dimostrargli la verità del mio racconto, mi tirai fuori di tasca le vacche e i montoni, cascò dalle nuvole. Gli mostrai anche le monete d'oro che mi aveva dato il re di Blefuscu e il ritratto in grandezza naturale di Sua Maestà, con qualche altra rarità di quel paese. Gli regalai 2 borse di 200 sprugs ciascuna e gli promisi di fargli omaggio, non appena arrivato in Inghilterra, di una vacca e di una pecora gravide. È inutile che io faccia il racconto della traversata. Il 13 aprile 1702 eravamo arrivati alle dune. Disgraziatamente durante il viaggio i topi del vascello mi rubarono una delle pecore, ma il resto del gregge stava benissimo e sbarcati che fummo lo misi in una stalla di Greenwich. Durante il poco tempo che restai in Inghilterra guadagnai molti denari mostrando quei minuscoli animali ai nobili e al popolo, e prima di rimettermi in mare li vendei per 600 sterline. Ma al mio ritorno non trovai alcuna traccia di quelle bestie di cui credevo fosse molto cresciuta la razza, e mi dispiacque, specialmente per le pecore, il cui finissimo vello avrebbe fornito un ottimo materiale alle nostre manifatture di lana. Restai 2 mesi soltanto con mia moglie e i miei figli. Una più lunga permanenza mi era vietata dall'insaziabile passione di vedere nuovi paesi. Sistemai mia moglie in una bella casa a Redriff, lasciandole anche 1500 sterline. Il resto delle mie sostanze lo presi con me, parte in denaro, parte in merci, sperando di arricchire ancora. Mio zio Giovanni mi aveva lasciato in eredità alcune terre presso Epping che mi rendevano 30 sterline e avevo affittato a lunga scadenza la mia terra di Fetter Lane, che rendeva altrettanto, perciò la mia famiglia non correva pericolo di essere ridotta all'elemosina. Mio figlio Giannino, così chiamato in omaggio allo zio, andava a scuola e studiava il latino. Mia figlia Bettina imparava a lavorare d'ago. Ora è maritata e madre di famiglia. Mi congedai da loro con molte lacrime da una parte e dall'altra e mi imbarcai sul vascello mercantile L'Avventura di 300 tonnellate, comandato dal capitano Giovanni Nicholas di Liverpool. Ma il racconto di questo viaggio formerà la seconda parte del mio libro. Parte seconda. Un viaggio a Brobdingnag. Capitolo primo. L'autore, gettato da una grande tempesta in una terra sconosciuta, mentre va alla scoperta del paese è fatto prigioniero da uno di quegli abitanti e portato in una fattoria. Trattamento che ne riceve e vari accidenti che gli capitano. Descrizione di Brobdingnag e del suo popolo. La mia natura e la sorte mi avevano evidentemente destinato a una vita attiva e burrascosa, perché 2 mesi dopo del mio ritorno nel paese natale sentii il bisogno di abbandonarlo ancora. Il 20 giugno 1702 partii dalle dune sopra il bastimento L'Avventura, il cui capitano, Giovanni Nicholas, nativo della Cornovaglia, partiva per Surate. Fino al capo di Buona Speranza, dove approdammo per attingere acqua, avemmo il vento favorevolissimo. Dovemmo restare al capo sino alla fine di marzo dell'anno seguente,
poiché il nostro capitano era afflitto da una febbre intermittente. Poi rimettemmo la vela e navigammo felicemente fino allo stretto del Madagascar. Ma quando fummo a nord di quest'isola, a circa 5 gradi di latitudine sud, i venti che da dicembre a maggio soffiano costantemente in quei mari fra il nord e l'ovest, il giorno 19 d'aprile cominciarono a soffiare con violenza da ovest. E così durarono 20 giorni, spingendoci un poco a oriente delle Molucche, circa 3 gradi a nord della linea equinoziale, secondo le osservazioni fatte il 2 maggio, quando il vento si calmò del tutto. Ma il capitano, navigatore espertissimo di codesti mari, ci consigliò di prepararci per l'indomani a una tempesta terribile. E così infatti avvenne, poiché un vento di sud chiamato monsone cominciò a soffiare. Noi serrammo la vela del buon presso, nel timore che il vento diventasse troppo violento, e siccome l'uragano infuriava sempre più forte, facemmo incatenare i cannoni e chiudemmo anche le vele di mezzana, giacché il vascello essendo a largo, credemmo che fosse opportuno prendere il vento in poppa. La mezzana e le scotte furono ripiegate e il timone governava bene, ma quando alzammo la vela maestra ci fu strappata dalla forza del vento, tanto che dovemmo ammainare per sbarazzarla, tagliando tutte le scotte e le corde che la tenevano. Il mare era agitatissimo, le onde si frangevano l'una contro l'altra, il timoniere non poteva governare da solo, sicché tutti dovemmo aiutarlo. Non volevamo ammainare le vele dell'albero maestro, perché il vascello si reggeva meglio andando col vento, e noi eravamo persuasi che facesse miglior cammino. Vedendo che dopo la tempesta ci trovavamo sempre in alto mare, riaprimmo la mezzana e la maestra e stringemmo il vento, quindi spiegammo l'artimone e il grande e piccolo trinchetto. La nostra rotta era di est-nord-est. Il vento veniva da sud-ovest. Ammarrammo a tribordo, aprimmo tutti i bracci verso il vento, bracciammo le boline e stringemmo ancora il vento con tutta la velatura spiegata. Durante questo uragano, a cui tenne dietro un vento fortissimo d'ovest-sud-ovest, fummo spinti, secondo i miei calcoli, circa 500 leghe verso oriente, tanto che neppure il più vecchio ed esperto marinaio avrebbe saputo dire in che parte del mondo eravamo. Tuttavia i viveri abbondavano, il bastimento reggeva bene il mare e la ciurma era in buona salute, ma soffrivamo per la penuria dell'acqua. Piuttosto che volgere a nord, avvicinandoci alle parti situate a nord-ovest della Grande Tartaria o nel Mar Glaciale, preferimmo navigare diritto davanti a noi. Il 16 giugno 1703, dall'alto dell'albero di Parrocchetto, un mozzo scoperse terra. Il 17 distinguemmo chiaramente una grande isola o un continente, era difficile sapere che cosa fosse, da cui sporgeva nel mare a destra una piccola lingua di terra, formando un piccolo seno dove un vascello di 100 tonnellate non poteva entrare per mancanza di fondo. Ci ancorammo a una lega da codesta baia e il capitano mandò a terra una scialuppa con 12 uomini bene armati e con dei recipienti per prendere acqua se ne trovassero. Domandai il permesso di andare con loro per vedere il paese e fare qualche scoperta. Arrivati a terra non trovammo né ruscelli, né fontane, né traccia d'abitanti, sicché i nostri uomini dovettero costeggiare la riva per cercare l'acqua fresca più lontano. Quanto a me, passeggiando da solo, mi inoltrai circa 1 miglio nell'interno, senza scoprire altro che terra sterile e sassosa. Cominciavo a sentirmi stanco e, non vedendo niente degno della mia attenzione, me ne tornai pian piano verso la piccola baia. A un tratto vidi i marinai che erano rimontati nel battello remare con tutta la loro forza, come se cercassero scampo da un pericolo mortale. Al tempo stesso mi accorsi che essi erano inseguiti da un uomo di prodigiosa grandezza. Il mare in cui egli camminava gli arrivava solo ai ginocchi e i suoi passi erano di una lunghezza straordinaria.
Ma siccome quella parte di spiaggia era piena di scogli e i nostri uomini avevano mezza lega di vantaggio, l'omone non poté raggiungere la scialuppa. Tutti questi particolari mi furono raccontati in seguito perché in quel momento pensavo soltanto a scappare al più presto possibile, arrampicandomi fino in cima a una montagna dirupata. Di lassù scopersi un po' di paese che mi parve perfettamente coltivato. Ma per prima cosa mi stupì l'altezza dell'erba, che mi parve sorpassare i 20 piedi. Imboccata una strada maestra, o che almeno mi sembrò tale, sebbene per quegli abitanti fosse soltanto una viottola che attraversava un campo d'orzo, vi camminai per alcun tempo. Ma non potevo vedere quasi nulla dai lati perché, essendo quasi la stagione della mietitura, i fusti dell'orzo erano alti almeno 40 piedi. Mi ci volle un'ora prima di arrivare ai confini di quel campo, che era cinto da una stecconata alta almeno 120 piedi. Gli alberi poi erano così lunghi che non mi riuscì neppure di calcolarne l'altezza. Al di là di quel campo ne cominciava un altro, separato dal primo per mezzo di un fossato, per traversare il quale serviva un'immensa pietra. 4 gradini da una parte e dall'altra vi conducevano. Ma siccome erano alti 6 piedi e la pietra più di 20 piedi, non mi sarebbe mai stato possibile di passare dall'altra sponda. Mi accingevo dunque a cercare un passaggio attraverso la stecconata, quando scorsi nel campo vicino un uomo della stessa statura di quello che avevo visto in mare inseguire la nostra scialuppa. Mi sembrò alto quanto un comune campanile e, per quanto potei giudicare, faceva dei passi di 10 yards l'uno. Straordinariamente spaventato, corsi a nascondermi tra l'orzo, ma poco dopo vidi l'uomo sopraggiungere dando occhiate a destra e a sinistra e gridando con una voce più grossa e rimbombante che se fosse uscita da un portavoce. Mi parve di sentire il tuono, tanto era sonora. Subito 7 uomini della stessa statura si fecero innanzi, tenendo ciascuno in mano un falcetto grande come 6 grandi falci. Questi individui erano vestiti peggio del primo, talché giudicai che fossero suoi dipendenti. Uditi i suoi ordini, essi vennero a tagliare l'orzo proprio là dove io stavo rincantucciato. Cercai di allontanarmi in tutta fretta, ma era per me difficilissimo muovermi, perché i fusti dell'orzo distavano spesso appena un piede fra loro, formando una specie di foresta, dove mi insinuavo con estrema fatica. Così tuttavia giunsi a una parte del campo dove il vento e la pioggia avevano abbattuto la piantagione. E lì dovetti fermarmi, perché i fusti erano tanto intrecciati da non poterli attraversare, e le spighe cadute avevano certe reste così dure e appuntite che i miei vestiti ne furono trapassati e la mia carne trafitta. E in questo frattempo m'accorsi che i mietitori erano appena a 100 yards da me. Disperato, stremato di forze, mi lasciai andare a terra tra 2 solchi e mentre desideravo di morire mi immaginavo la mia vedova in lacrime, i miei figli orfani e maledicevo la pazzia che mi aveva fatto intraprendere questo secondo viaggio contro i consigli di tutti i miei amici e parenti. In questo stato di agitazione terribile non potei trattenermi dal ripensare al paese di Lilliput, i cui abitanti mi avevano considerato come il più gran prodigio che fosse mai apparso al mondo, dove avevo potuto trascinare un'intera flotta con una mano e compiere altre meravigliose azioni la cui memoria sarà eternata negli annali di quell'impero e che i posteri stenteranno a credere ad onta della testimonianza di milioni di persone. Pensai quanto sarebbe umiliante per me apparire agli occhi di quella gente, fra cui ora mi trovavo, insignificante, come sarebbe un lillipuziano fra noi. Ma ciò era ancora il minor male, perché essendosi osservato che gli uomini sono di solito
selvaggi e crudeli in proporzione della loro forza. Che cosa potevo aspettarmi se non di essere divorato in un boccone dal primo di quegli esseri mostruosi che mi afferrasse? Hanno veramente ragione i filosofi quando dicono che il grande e il piccolo sono relativi. Forse i lillipuziani potrebbero trovare un popolo così piccolo in loro confronto come essi parvero a me. E chissà che questa genia di uomini colossali non sia a sua volta lillipuziana al paragone di qualche altra razza vivente in un paese non ancora scoperto. Queste filosofiche riflessioni facevo, mio malgrado, in mezzo al mio terrore e al mio stupore, quando uno dei mietitori, avvicinandosi a 10 yards appena dal solco dove stavo nascosto, mi fece temere d'essere al suo prossimo movimento schiacciato sotto il suo piede o tagliato in due dal suo falcetto, sicché, quando lo vidi muoversi, cominciai a gridare con tutta la forza che lo spavento mi aveva lasciato. Subito il gigante si fermò e incominciò a guardare attentamente intorno a sé, finché mi scorse. Egli mi scrutò un po' di tempo, con la circospezione di un uomo che desideri prendere un animaletto pericoloso senza venirne morso o graffiato, come io stesso qualche volta avevo fatto in Inghilterra per prendere una donnola. Infine si fece coraggio e, afferratomi per la vita tra l'indice e il pollice, mi alzò fino a 3 yards dai suoi occhi per osservarmi meglio. Indovinando la sua idea, risolvetti di non opporre alcuna resistenza, sebbene, tenendomi in aria all'altezza di più di 60 piedi, mi stringesse le costole in modo da farmi male, per timore che io gli scivolassi di mano. Allora alzai gli occhi al cielo, giunsi le mani in atto supplichevole e pronunziai qualche parola in tono umile e sconsolato, adatto alla circostanza in cui mi trovavo, perché dovevo temere che da un momento all'altro non mi schiacciasse, come di solito si schiacciano certi animaletti sgradevoli. Per fortuna egli sembrò impressionato dai miei gesti e dalla mia voce, e stupito, sentendomi pronunziare delle parole, sebbene non le comprendesse, e cominciò a guardarmi come un oggetto molto strano. Allora mi misi a lamentarmi, a piangere a calde lacrime, e dimenandomi cercai di fargli capire che mi faceva assai male stringendomi fra le dita. Egli parve comprendere il mio dolore, poiché, ripiegando un lembo della sua giacca, mi ci rinvoltò delicatamente e corse in gran fretta verso il suo padrone, che era un ricco colono, quegli stesso che avevo visto per il primo nel campo. Il padrone, dopo essersi fatto narrare, per quanto potei arguire dai loro discorsi, come e dove ero stato trovato, prese una pagliuzza, grossa pressappoco come un nostro bastone, e con essa alzò i lembi del mio vestito, che a quanto mi parve credette una specie di involucro datomi dalla natura. Mi soffiò nei capelli per vedermi meglio in faccia. Poi chiamò i suoi dipendenti e domandò loro probabilmente se avessero mai trovato in quel podere un animalino che mi somigliasse. Infine mi posò pian piano in terra su 4 gambe, e io mi rialzai subito e cominciai ad andare su e giù maestosamente per far vedere che non avevo alcuna voglia di fuggire. Costoro si sedettero in circolo intorno a me per osservare meglio i miei movimenti. Io mi levai il cappello e feci un'umilissima riverenza al colono, mi inginocchiai e dissi qualche cosa più forte che potei. Poi tirai fuori una borsa piena di monete d'oro e gliela presentai con gran rispetto. Egli se la mise nella palma della mano e se la accostò agli occhi per vedere che cos'era. Poi la rivoltò parecchie volte con la punta di uno spillo che si estrasse dalla manica, ma sembrò non raccapezzarvisi. Allora gli feci cenno di posare la mano in terra, presi la borsa e apertala gli versai nel cavo della palma tutte le monete. Vi erano 6 scudi di Spagna, di 4 pistole ciascuno,
e altre 20 o 30 monete più piccole. Il gigante si bagnò il mignolo con la lingua e così tirò su una delle più grosse monete e poi un'altra. Ma mi parve non comprendere affatto di che si trattasse. Infine mi accennò di rimettere tutto nella borsa e riporre questa in tasca, ciò che io dovetti fare dopo aver ripetuto parecchie volte l'offerta e sempre senza risultato. Comunque il padrone dovette persuadersi che io ero un piccolo essere ragionevole e cominciò a parlarmi. Egli spiccava bene le parole, ma il suono della sua voce mi rintronava agli orecchi come il rumore di un mulino d'acqua. Gli risposi in varie lingue, gridando più forte che potevo, e più d'una volta mi accostò un paio di yards dal suo orecchio, ma inutilmente. Allora mandò i suoi servi a lavorare. Poi, tirando fuori di tasca un fazzoletto, lo piegò in due, lo distese sulla sua mano sinistra posata in terra e mi fece segno di entrarvi dentro. Né ciò mi riuscì difficile perché non era alta più d'un piede. Obbedii tosto e per la paura di cascare mi sdraiai addirittura nel fazzoletto ed egli mi ci rinvoltò. In tal modo mi portò a casa sua e, chiamata la moglie, mi mostrò a lei. Ma la donna cominciò a urlare in modo spaventevole e retrocedette, come fanno le donne in Inghilterra quando vedono un rospo o un ragno. Però dopo un po' di tempo, quando ebbe visto i miei modi, la mia obbedienza ai cenni di suo marito, si avvezzò alla mia vista e finì a poco con l'affezionarmisi. Era circa mezzogiorno e una serva serviva in tavola. Il cibo, conforme ai semplici usi di un uomo di campagna, consisteva in un bel pezzo di carne, servito in un piatto di circa 24 piedi di diametro. La famiglia si componeva del padrone, la moglie, 3 figli e una vecchia nonna. Quando si furono seduti, il colono mi posò vicino a sé sopra la tavola, che era alta circa 30 piedi, tanto che io mi scostai più che potei dall'orlo per paura di cadere. La padrona tagliò un pezzetto di carne, poi sbriciolò un po' di pane sopra un piattello di legno che mi pose davanti. Io, dopo aver fatto un profondo inchino, tirai fuori il mio coltello e la mia forchetta e cominciai a mangiare, fra la meraviglia di tutti i presenti. Poi la moglie mandò la domestica a prendere un bicchierino da liquori, che conteneva circa 4 galloni, e lo riempì di vino. Alzai il recipiente con grande fatica e brindai molto rispettosamente alla salute della signora, in inglese e parlando più forte che mi fu possibile. Tutti ne risero e così fragorosamente che poco mancò non mi assordissero. Quel vino aveva un sapore somigliante al sidro e non era punto cattivo. Il padrone mi fece cenno di mettermi accanto al suo piatto. Io corsi là, ma inciampando in una crosticina di pane, caddi e battei la faccia, senza però farmi male. Subito mi rialzai e, accorgendomi che quelle buone persone erano assai impressionate dalla mia disgrazia, afferrai il cappello, lo agitai 3 volte intorno alla mia testa e gridai 3 «Evviva!» per dimostrare che ero perfettamente incolume. Ma mentre mi incamminavo di nuovo verso il padrone, d'ora in avanti lo chiamerò addirittura così, il suo più piccolo figlio di circa 10 anni, che gli sedeva accanto ed era molto birichino, mi prese per le gambe e mi tenne sospeso per aria a tale altezza da farmi venire i brividi. Suo padre mi tolse dalle sue mani e gli lasciò andare sull'orecchio sinistro un tale schiaffo che avrebbe rovesciato un nostro reggimento di cavalleria. Quindi gli ordinò di uscire dalla tavola. Ma io, ricordandomi quanto i ragazzi da noi sogliono essere crudeli verso gli uccellini, i conigli, i gattini, i cagnolini, e temendo che quel fanciullo non mi conservasse un pericoloso rancore, mi inginocchiai dinanzi al padrone e, accennandogli il rampollo,
cercai di far capire con cenni che desideravo fosse perdonato. Il padre acconsentì. Il ragazzo tornò a sedere e io allora, avvicinatomi a lui, gli baciai la mano. Il padre gliela prese e mi fece dare con essa dal ragazzo un gentil buffetto. Verso la metà del desinare, il gatto prediletto della padrona le saltò in grembo. Sentì dietro di me un rumore paragonabile a quello di 12 tessitori che lavorassero insieme e voltatomi vidi che era il gatto che faceva le fusa. Mi parve grosso il triplo di un bove, per quanto potei giudicare dalla testa e da una zampa che vedevo, mentre la padrona lo cibava e gli faceva le carezze. Sebbene mi trovassi dalla parte opposta della tavola, a 50 piedi di distanza, la feroce espressione di quell'animale mi riempì di spavento, ma la padrona lo teneva forte per impedirgli di saltarmi addosso. Del resto vidi che non avevo niente da temere, perché anche quando il padrone mi pose a 3 piedi di distanza dal micio, questi non mi degnò neppure d'uno sguardo. Allora, sapendo che gli animali feroci sogliono assalire soltanto chi mostra d'aver paura di loro, decisi di tenere un contegno risoluto di fronte al gatto e di sfidarne audacemente gli ognelli. Infatti gli mossi incontro, giungendo fino a mezza iarda a lui, e il micio retrocedette, come se avesse una gran paura di me. 3 o 4 cani entrarono in quel momento nella stanza, ma di questi non mi diedi affatto pensiero. Fra essi v'era un mastino grosso come 4 elefanti e un levriero ancora un po' più alto, ma meno grosso. Verso la fine del pranzo entrò una balia che aveva in collo un bambino di 1 anno. Questi, appena mi abbia visto, incominciò a urlare in modo da farsi sentire, credo, dal ponte di Londra fino a Chelsea. Il bambino, scambiandomi per un fantoccio, strillava perché gli fossi dato in mano come un balocco. La mamma, volendo contentarlo, mi avvicinò a lui e il bambino, afferratomi, si mise la mia testa in bocca. Io cominciai a urlare, così forte che il bambino, spaventato, mi lasciò andare e mi sarei rotto senz'altro la testa se la padrona non mi avesse raccolto col suo grembiule. Per acquietare il marmocchio, la balia gli diede un bubbolo, che era una specie di botte piena di grosse pietre, attaccata con una fune alla vita del bambino. Ma siccome questi non si chetava, essa dovette ricorrere all'ultimo rimedio, che fu di dargli la poppa. Confesso che non avevo mai visto nulla di più ripugnante di quella mammella mostruosa di cui potrei a malapena descrivere la grandezza, la forma e il colore. Basta dire che aveva almeno 6 piedi di sporgenza e 16 di circonferenza. Il capezzolo era grosso metà della mia testa e intorno ad esso e sulla poppa stessa vi erano tante macchie, gonfiori, screpolature, da renderne l'insieme veramente schifoso. E io vedevo tutto bene, perché la donna si era seduta contro la tavola sulla quale io stavo. Da ciò deduco che la soave pelle delle nostre signore ci sembra tale soltanto perché queste sono proporzionate a noi. Tant'è vero che, guardata con la lente d'ingrandimento, la carnagione più liscia e fresca diventa ruvida e d'ingrato colore. Mi ricordo anche che quando ero a Lilliput, quel popolo in miniatura mi sembrava dotato di una bellissima carnagione. E avendolo detto un giorno a uno scienziato di quel paese, mi rispose che anche a lui il mio volto, visto da lontano, sembrava gradevole, ma che la prima volta che l'aveva veduto da vicino, avendolo io alzato sulla palma della mano, la mia fisionomia l'aveva quasi spaventato. Aggiunse che nella mia pelle scopriva dei grandi buchi, che i peli della mia barba erano 10 volte più grossi delle setole di un cinghiale e che il mio carnato gli appariva pieno di macchie e quasi ripugnante. Eppure io sono biondo e mi hanno detto che la mia carnagione è piuttosto bella.
Altre volte lo stesso amico, parlandomi delle signore della corte, mi diceva che questa aveva delle macchie rosse, quella il naso grosso, quell'altra la bocca larga, mentre io non me ne ero mai accorto. Qualcuno giudicherà queste osservazioni troppo naturali e perciò superflue, ma le faccio perché non si creda che quelle gigantesche creature fossero deformi. Anzi, mi parve una bellissima razza, e il mio padrone mi appariva assai ben fatto quando lo contemplavo da 60 piedi d'altezza. Finito il desinare, il padrone se ne andò dai suoi dipendenti, dopo aver incaricato la moglie, per quanto potei capire dalla sua voce e dai suoi gesti, di avere la massima cura di me. Mi sentivo stanchissimo e avevo un gran bisogno di dormire. Quando la padrona se ne accorse, mi mise sopra il suo letto, coprendomi con un fazzoletto bianco più grande della vela di una nave da guerra. Durante le 2 ore che dormii, sognai di essere in casa mia con mia moglie e i miei figli. Sicché figuratevi il mio dolore quando allo svegliarmi mi trovai solo in una camera larga 200 o 300 piedi e alta più di 200, sdraiato in un letto lungo 20 yards. La padrona, uscendo per i suoi affari, mi aveva chiuso a chiave e del resto io non osavo di scendere dal letto che era alto 8 yards, sebbene un certo bisogno naturale mi spingesse a farlo. Non osavo neppure chiamare e quando anche lo avessi fatto, con una voce come la mia e a tanta distanza dalla cucina dove stava la famiglia, sarebbe stato inutile. In questo frattempo ecco che 2 topi, arrampicandosi sulle tende, si misero a correre sul letto e l'uno mi venne vicino alla faccia, tanto che io spaventato mi alzai e sguainai la sciabola per difendermi. Codesti spaventosi animali ebbero l'ardire di assalirmi, uno di qua e uno di là. Ma quando n'ebbi sbudellato uno, l'altro scappò. Compiuta questa impresa, cominciai a passeggiare lentamente sul letto per riprender fiato. Questi animali erano grossi come grossi mastini, ma molto più agili e più feroci, sicché se avessi posata la sciabola prima di addormentarmi, sarei stato divorato senza alcun dubbio. Misurai la coda del topo giacente e la trovai di circa 4 piedi. Siccome dava ancora qualche segno di vita, lo finii con un gran colpo nella gola. Ma non ebbi il coraggio di gettarne il cadavere giù dal letto. Qualche tempo dopo, la padrona entrò nella camera e quando mi vide tutto insanguinato, mi prese in mano con gran premura. Io le mostrai il topo ucciso, sorridendo e facendo dei gesti per farle capire che ero incolume, ed essa ne fu assai lieta. Cercai allora di spiegarle che desideravo di esser messo in terra, ed essa mi contentò. Quindi, non permettendomi il mio pudore di spiegarmi altrimenti, le mostrai col dito la porta e feci parecchie riverenze. La buona donna mi capì dopo qualche difficoltà e, ripresomi in mano, mi portò nel giardino e mi rimise in terra. Mi scostai circa 200 yards e, dopo averle fatto cenno di non guardare dalla mia parte, mi nascosi tra 2 foglie di radicchio e feci ciò che voi avrete già indovinato. Il lettore, spero, vorrà scusarmi se mi fermo su certi particolari che possono sembrare puerili o grossolani agli occhi del volgo, ma che invece possono suscitare nella mente dei filosofi qualche idea pratica per il bene pubblico e privato, unico fine delle mie opere. Perciò ho sempre cercato di attenermi alla stretta verità, senza ricorrere a nessun ornamento né di scienza né di linguaggio. Tutto ciò che mi è successo in codesto viaggio mi ha tanto impressionato e mi si è fissato così solidamente nella memoria che posso garantire di non lasciare addietro nessuna circostanza importante. Soltanto nel rileggere il mio manoscritto ho cancellato qualche passo che mi è sembrato insignificante, per non essere accusato di lungaggine e di pesantezza.
difetti di cui si suole accusare così giustamente i viaggiatori. Capitolo secondo. Descrizione della figlia del colono. Gulliver viene portato in una città dove si tiene mercato e di là alla capitale. Qualche particolare sul viaggio. La mia padrona aveva una bambina di 9 anni, intelligentissima per la sua età e già molto brava nel lavorar d'ago. Esse decisero insieme di accomodare per me prima di notte la culla della bambola. La culla fu acconciata in un cassettino dello specchio e il cassettino fu posato sopra una tavoletta attaccata in alto, per paura dei topi. Fu questo il mio letto per tutto il tempo che restai in quella buona famiglia. La bambina, quando m'ebbe visto vestire e spogliare un paio di volte, imparò benissimo a vestirmi e a spogliarmi, e io lasciavo fare per compiacerla. Mi cucì anche 6 camicie e altri capi di biancheria, con la tela più fine che potesse trovare, sebbene a dir vero fosse più ruvida della tela da vele, e mi faceva il bucato sempre da sé. Mi serviva anche da maestra. Io le additavo qualcosa ed essa subito me ne diceva il nome. Sicché in breve potei domandare quello che desideravo. Codesta buonissima figliola mi diede il nome di Grildrig, parola che equivale al nanunculus dei latini, all'omettino degli italiani, al mannequin degli inglesi. Io le devo veramente la vita e sarei il peggiore degli ingrati se scordassi mai le sue cure e il suo affetto per me. Anzi, desidero sinceramente di poterla un giorno ricambiare. Invece finora sono stato la causa innocente della sua disgrazia, a quanto ho ragione di temere. Noi stavamo sempre insieme e io la chiamavo Glumdalclitch, ossia la balliuccia. Intanto per tutto il paese si era sparsa la notizia del ritrovamento nei campi del mio padrone di un animaletto grosso come uno splacnook, animale che vive in quel paese ed è lungo circa 6 piedi, ma che aveva la precisa apparenza di un uomo. Agiva in tutto umanamente e parlava una specie di lingua sua propria. Camminava sulle gambe di dietro, era mite ed agevole, accorreva la chiamata, faceva ciò che gli comandavano e aveva una carnagione più bianca e fine d'una bambina dell'aristocrazia a 3 anni. Un colono amico del mio padrone, che abitava lì vicino, venne a trovarlo apposta per accertarsi della verità di queste voci. Tosto fui portato in tavola e lì feci i soliti esercizi come mi venivano ordinati. Sguainai la sciabola e la rimisi nel fodero. Feci un inchino all'amico del padrone, gli domandai nella lingua del paese come stava e gli diedi il benvenuto secondo gli insegnamenti della mia padroncina. E codesto individuo, che era debole di vista per l'età avanzata, per vedermi meglio si mise gli occhiali, che mi fecero l'effetto di 2 immense lune piene, sicché scoppiai in una risata. I presenti, comprendendo la ragione della mia ilarità, cominciarono anch'essi a ridere, e quel vecchio stupido se n'ebbe per male. Costui sembrava un avaraccio, e lo dimostrò suggerendo malignamente al mio padrone di farmi vedere dietro pagamento in un giorno di mercato alla vicina città, che distava circa 22 miglia dalla nostra casa. Quando io vidi il padrone e l'amico parlarsi a lungo sottovoce, guardandomi ogni tanto e accennandomi col dito, compresi che c'era qualcosa per aria. Infatti, la mattina seguente, Glumdalclitch, la mia balliuccia, mi confermò nella mia supposizione, raccontandomi tutta la faccenda come gliel'aveva spiegata la mamma. La povera bimba mi prese in collo e pianse dirottamente. Ella temeva che mi accadesse qualche disgrazia e che nell'essere maneggiato brutalmente da uomini rozzi e volgari non venissi stroppiato, scorticato e forse schiacciato. Inoltre, avendo notato il mio carattere scontroso e suscettibile per tutto ciò che si riferiva al mio onore,
l'angosciava il pensiero di vedermi esposto per lucro alla curiosità del popolaccio, e soggiungeva che il babbo e la mamma le avevano promesso di lasciare i Grildrig soltanto a lei, ma che evidentemente la volevano ingannare, come avevano fatto l'anno prima, quando finsero di regalarle un agnello e poi, come fu grasso, lo vendettero al beccaio. A dire il vero, io non ero tanto afflitto, perché speravo che ogni cambiamento mi avvicinasse alla libertà, il cui pensiero non mi abbandonava mai. Quanto alla vergogna d'esser portato in giro come una bestia rara, mi pareva che simile disgrazia non avrebbe mai potuto essermi rimproverata e non avrebbe per niente intaccato il mio onore quando fossi tornato in patria, perché lo stesso re d'Inghilterra, nel mio caso, avrebbe avuto egual trattamento. Il mio padrone, seguendo il suggerimento dell'amico, mi chiuse in una cassetta e il primo giorno di mercato, insieme con la figliola, mi portò alla città vicina. La cassetta era tutta chiusa, ma vi avevano fatto dei buchi per lasciar passare l'aria, e la bambina l'aveva foderata col materasso del letto della bambola. Nonostante, durante il viaggio, che durò appena mezz'ora, fui terribilmente scosso e strapazzato, perché il cavallo faceva dei passi di 40 piedi e il suo trotto mi balzava su e giù, peggio che se io fossi stato dentro un bastimento durante una spaventosa burrasca. La strada era un po' più lunga di quella che va da Londra a Sant'Albano. Quando fummo arrivati, il padrone fermò il cavallo a un albergo che conosceva e, dopo aver parlato con l'albergatore e fatti i necessari preparativi, ingaggiò il banditore pubblico Oglultrud perché annunziasse a tutta la popolazione che all'insegna dell'aquila verde si mostrava uno strano animaletto, grosso un po' meno di uno splacnook, ma formato in ogni parte come una creatura umana, che parlava discretamente e faceva numerosi esercizi. Mi posarono sopra una tavola nella sala grande dell'albergo, che formava un quadrato di 300 piedi di lato. La mia padroncina stava ritta sopra uno sgabello accanto alla tavola per sorvegliarmi e dirigere gli esercizi. Per evitare affollamento e chiasso, il mio padrone non ammetteva a vedermi che 30 persone per volta. Io camminavo su e giù per la tavola, come mi ordinava la bambina, e rispondevo meglio che potevo, e con la voce più alta di cui disponevo, alle varie domande che essa mi faceva, tenendo conto della conoscenza che io avevo della loro lingua. Cominciai col voltarmi intorno verso i presenti, facendo loro 1000 inchini. Poi presi un ditale pieno di vino che mi aveva dato Glumdalclitch e bevi alla salute degli spettatori. Indiestrassi la sciabola e feci il mulinello, come insegnano i maestri di scherma in Inghilterra. Infine, avendomi la mia padroncina data una pagliuzza, feci con essa, come se fosse stata una lancia, gli esercizi militari, esercizi che avevo imparato da giovane. Quel giorno fui mostrato più di 12 volte e ogni volta dovetti ripetere i soliti esperimenti, finché mi sentii mezzo morto di stanchezza, di noia e di rabbia. Il racconto delle mie prodigiose gesta e la descrizione della mia minuscola statura, fatti per ogni dove da coloro che mi avevano visto, fecero sì che una vera folla accorresse alla porta dell'albergo, quasi volesse sfondarla. Il mio padrone, che sapeva far bene i propri affari, non permetteva a nessuno tranne alla figlia di toccarmi e, a scanso di disgrazie, aveva disposto delle panche intorno alla tavola, alla distanza opportuna perché nessuno degli spettatori arrivasse fino a me. Una volta però un monello di ragazzo mi tirò una nocciola e poco mancò che non mi cogliesse. Il colpo poteva, se non fosse fallito, schiacciarmi il cervello perché la nocciola era grossa come un cocomero. Il ragazzaccio fu picchiato sodo e mandato via dalla stanza come a grande soddisfazione. Il padrone fece annunziare che il prossimo giorno di mercato mi avrebbe esposto di nuovo
e intanto mi fece preparare una scatola più comoda. Accorgendosi che il mio primo viaggio e lo spettacolo durato 8 ore mi avevano tanto stancato che stavo appena ritto e non avevo più voce. Per colmo di disgrazia, quando fummo tornati a casa, tutti i signori del vicinato ai quali era giunta la notizia del mio ritrovamento vennero dal mio padrone per vedermi. Siccome quel paese è popolato come l'Inghilterra, ogni giorno avevo più di 30 visitatori con le mogli e i figli, e il padrone, quando mi mostrava il suo domicilio, chiedeva sempre il prezzo di una camerata completa, anche per una famiglia sola. Perciò non riposavo mai, pur se non andavo alla città, a eccezione del mercoledì, che sarebbe la loro domenica. 2 mesi dopo il mio arrivo, il padrone, facendo il conto del profitto che gli avevo procurato, pensò di portarmi a mostra per le maggiori città del reame e, fornitosi di tutto ciò che abbisognava per un lungo viaggio, regolati i suoi piccoli affari e salutata la moglie, partì con me per la capitale, posta verso il centro dell'impero, a quasi 1500 leghe dalla nostra casa. Era il 17 agosto 1703. Il padrone portava la figliola in sella dietro di sé ed essa mi teneva in una scatola che portava a tracolla, foderata con la stoffa più fine che avesse potuto trovare. Il padrone aveva fatto il disegno di farmi vedere lungo la strada, in tutte le città, borgate e villaggi un po' importanti, e di fermarsi anche nei castelli signorili che non lo distogliessero troppo dal suo itinerario. Siccome Glumdalclitch, per risparmiarmi un po' di fatica, si lamentava che il trotto del cavallo le dava noia, marciavamo a piccole tappe, non maggiori cioè di 80-100 leghe. Ogni tanto essa mi tirava fuori dalla cassa per farmi prendere un po' d'aria e permettermi di vedere il paese, ma mi teneva sempre forte per il vestito. Passammo durante il viaggio 5 o 6 fiumi più larghi e profondi del Nilo o del Gange e parecchi ruscelli, ognuno dei quali era più largo del Tamigi al ponte di Londra. Durante 3 settimane di viaggio fui esposto al pubblico in 18 grandi città, oltre a molti villaggi e a qualche castello. Arrivammo il 26 ottobre a Lorbrulgrud, ossia l'orgoglio dell'universo, che è la loro capitale. Il padrone prese in affitto un quartiere nella strada principale, poco lungi dal palazzo reale, e al solito fece distribuire dei manifesti dove si faceva una mirabolante descrizione della mia persona e delle mie prodezze. In una grande sala, larga 300 o 400 piedi, preparò una tavola di 60 piedi di diametro e la circondò di una ringhiera perché non potessi cadere. Qui dovevo fare i miei esercizi. Si dava rappresentazione 10 volte al giorno e tutta la popolazione stupiva e andava in solluchero. Conoscendo ormai discretamente la loro lingua, comprendevo benissimo ciò che dicevano di me. Avevo anche imparato il loro alfabeto, così che potevo, non senza fatica, leggere anche i loro libri. Tanto in casa di suo padre quanto durante il viaggio, Glumdalclitch mi aveva dato frequenti lezioni, servendosi di un suo librettino tascabile, un po' più grande di un nostro Atlante. Era una specie di catechismo, riassumente i principali dogmi della loro religione, e la bimba prima mi insegnò sopra di esso le lettere dell'alfabeto, poi mi spiegò il senso delle parole. Si conclude qui la prima parte de I viaggi di Gulliver. Dopo aver attraversato il sorprendente regno di Lilliput e aver mosso i primi passi nella straordinaria terra di Brobdingnag, il viaggio di Gulliver è tutt'altro che terminato. Nuove meraviglie, incontri inattesi e riflessioni profonde attendono il nostro viaggiatore nelle pagine che seguiranno. Nella prossima parte continueremo a esplorare mondi straordinari attraverso
lo sguardo curioso e attento di Gulliver, in un racconto che intreccia avventura, immaginazione e sottile critica della natura umana. Grazie per aver ascoltato questa prima parte. Se l'ascolto ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi episodi. A presto da Beneins, onde letterarie e audiolibri.